Buongiorno a tutti, vi invito a prendere posto perché abbiamo il numero legale, tra un attimo iniziamo. Di nuovo buongiorno a tutti. La quarta commissione di oggi è stata convocata per il completamento dell'audizione svoltasi il 4 novembre 2024 sull'illustrazione del documento preliminare all'avvio della progettazione dell'intervento di costruzione di una traversa laminante adiacente al ponte di Dignano e per svolgere un'audizione sull'illustrazione dei pareri sui progetti di laminazione del tagliamento che prevedono la costruzione delle due traverse di Dignano e Madrisio e di casse di espansione fuori alveo. Quanto al primo punto all'ordine del giorno, è opportuno precisare che, come da richiesta espressa oralmente da alcuni consiglieri regionali nella seduta dello scorso anno e come ribadito nell'ultimo ufficio di presidenza, il completamento dell'audizione del 2024 è stato richiesto per poter permettere ai consiglieri regionali di porre le domande ai soggetti auditi intervenuti durante la scorsa audizione. Pertanto, per la seduta odierna sono stati convocati soltanto tali soggetti. Preciso altresì che con il termine dibattito, che compare nella convocazione e negli inviti trasmessi, si intende proprio la possibilità per i consiglieri di porre domande e per gli auditi di fornire le proprie risposte. Per queste ragioni, nonché per non pregiudicare l'efficacia dell'incontro odierno e il corretto svolgimento del predetto dibattito, per quanto riguarda la gestione dei lavori, darò innanzitutto la parola ai consiglieri regionali per esplicitare le domande, chiedendo, se possibile, di indicare il soggetto da cui intendono ricevere risposta. Successivamente cederò la parola ai soggetti auditi interpellati per fornire la propria risposta. Chiedo a tutti i consiglieri auditi la cortesia di contenere il proprio intervento in un tempo congruo al massimo di 5-7 minuti. Un attimo che vado avanti. Specifico che alle ore 11:30, termine fissato dall'ufficio di presidenza per la conclusione del primo punto all'ordine del giorno, chiederò ai soggetti auditi non convocati per il secondo punto di lasciare l'Aula e a quelli collegati da remoto da scollegarsi. In proposito ricordo che la seduta può essere seguita in diretta dal sito internet del Consiglio regionale. Informo che hanno comunicato la loro assenza gli assessori Almirante e Riccardi e che il vice ministro Gava si collegherà dalle ore 12. Quindi io inizio cedendo la parola ai consiglieri per formulare le domande da rivolgere agli auditi. Sì. Mi attendo. C'è qualcuno? Non è indispensabile in questo momento l'assessore Almirante. No, scusi Presidente, tutti. non solo non abbiamo l'assessore Almirante e l'assessore, ma non c'è neanche l'assessore Scocimarro. Ah, ecco, chiedo scusa, Assessore. L'assessore Almirante non era convocata per questa prima parte. Ma sono auditi, cioè non è che deve essere, non è la giunta che deve essere. Prego, consigliera Spagnola. Il microfono per cortesia. Oggi è un'occasione particolare, il 4 novembre come lo scorso anno e ricorre l'anniversario della 59esima alluvione del 65. Io chiederei se possiamo dedicare un minuto di silenzio per le vittime di quell'alluvione, così come abbiamo fatto in occasione della precedente commemorazione, per poi cominciare i lavori.
Io non ho nulla al contrario e quindi chiedo un minuto di silenzio e di raccoglimento per le vittime dell'alluvione. Grazie. Ribadisco che gli auditi, l'assessore e quant'altro sono a vostra disposizione per le domande per il completamento dell'audizione dello scorso anno, a cui mi rammarico di non aver partecipato. Le domande i consiglieri devono porre agli auditi, o non agli auditi. Prego, consigliere. Intervengo io? Allora, come prima cosa volevo ringraziare la consigliera Spagnolo per aver richiamato la nostra attenzione sulle vittime dell'alluvione di Latisana e averci permesso di osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento di fronte a questa tragedia che ha colpito la nostra comunità e ancora oggi viene ricordata e rappresenta un monito a fare di più per traguardare l'obiettivo ineludibile della sicurezza. A maggior ragione dispiace che la Giunta abbia disertato le iniziative che si sono svolte a Latisana per celebrare la ricorrenza, così come e forse questa dovrebbe essere la prima domanda da rivolgere non tanto agli auditi ma alla Giunta. È passato un anno dalla precedente audizione, cosa è accaduto nel frattempo, quali interventi concreti sono stati realizzati per fare dei passi avanti verso la protezione dal rischio idraulico, dalle esondazioni e dagli allagamenti di quei territori, perché l'impressione è che siamo davanti a una grande confusione. Siamo partiti anni fa, durante la precedente legislatura, con l'idea di attuare la traversa di Pinzano, siamo poi passati alla necessità conclamata dalla Giunta che aveva indicato questo intervento come indispensabile di realizzare un ponte, una traversa accanto al ponte di Dignano in quel di Spilimbergo. Siamo poi arrivati a un ponte traversa che doveva riunire in un unico manufatto le due opere e poi non abbiamo più capito niente di dove siamo, a che punto siamo. L'impressione è che ci vengano nuovamente messi in discussione quelli che erano gli interventi che la Giunta in più occasioni ci ha detto che era necessario realizzare per traguardare l'obiettivo della sicurezza. Credo che questa cosa non possa non essere stigmatizzata, proprio perché siamo davanti alla necessità di prevenire degli eventi che possono comportare anche delle conseguenze molto gravi come quelle che ci ha ricordato la consigliera Spagnolo. Poi mi sembra che Latisana sia stata trascurata, perché è nato un comitato che rappresenta i cittadini e pone in quel contesto come obiettivo prioritario la sicurezza, e non mi sembra che
che siano stati invitati a questa audizione. Certo, non erano presenti l'anno scorso, però il tempo passa e queste novità è comunque importante che vengano colte. Quindi la domanda fondamentale è: a un anno di distanza, cosa è successo? Cosa è cambiato per aumentare la sicurezza idraulica del fiume Tagliamento? Abbiamo letto che è stata invertita la portata del cavrato e che quindi le opere da realizzare per aumentare la sicurezza nel territorio della nostra regione necessariamente devono essere più impattanti. Abbiamo letto che in seguito a questa notizia a San Michele al Tagliamento si vuole realizzare un albergo proprio in corrispondenza della foce di questo canale. Che connessione c'è tra questi elementi? Possibile che il Friuli Venezia Giulia non abbia fatto nessun tipo di osservazione, nessun tipo di opposizione all'inversione di queste portate, che aumenta l'impatto delle opere da realizzare nel nostro territorio? Fedriga ha calato le braghe davanti a Zaia? Questa è la domanda per quel che riguarda il cavrato. Quali impatti maggiori interessano il nostro territorio in seguito a questa previsione? Non è opportuno commissionare degli studi aggiuntivi, degli approfondimenti, prima di accettare passivamente una previsione che penalizza fortemente la Regione Friuli Venezia Giulia, che complica la possibilità di risolvere un problema così complesso e delicato come la messa in sicurezza dal rischio idraulico del fiume Tagliamento? E poi perché non si è aperto per tempo un débat public in modo tale da coinvolgere tutti i portatori di interesse ed esaminare le loro previsioni? Abbiamo letto le loro proposte, abbiamo letto che recentemente, accompagnati da Fratelli d'Italia, gli agricoltori del Medio Tagliamento, l'associazione, ha messo a disposizione dei terreni e sembrava che Fratelli d'Italia, presentando questa soluzione, la sposasse e fosse diventata la panacea di tutti i mali. Poi abbiamo letto 2 giorni fa sul giornale il presidente Fedriga che ha detto: non cerchiamo scorciatoie, non sposiamo queste idee, diamo ai tecnici la possibilità di esprimersi e seguiamo quello che loro ci dicono. Ma allora spiegateci, dobbiamo dare retta al presidente Fedriga, a quello che leggiamo sul giornale che lui ci dice, oppure alle conferenze stampa fatte nella sede del Consiglio regionale a cui partecipano consiglieri autorevoli della maggioranza e europarlamentari che fanno riferimento al partito più importante in questo momento a livello nazionale e addirittura l'assessore all'ambiente nella nostra regione? Mi sembra che ci siano delle grosse contraddizioni in seno alla Giunta rispetto a questo. Quindi sono molte le cose, dal mio punto di vista, che oggi dobbiamo chiarire e spero che non solo gli auditi, che chiaramente ringraziamo per la loro presenza e per il contributo fattivo che vorranno dare, ma soprattutto la Giunta ci deve spiegare. Soprattutto la Giunta. Grazie. Consigliere Conficoni, questa domanda è perfetta per la seconda parte dell'audizione, non per la prima al pomeriggio. Ecco, c'è questo piccolo particolare e probabilmente troverà risposta, perché ricordo che le domande devono essere poste agli auditi, ad esempio magari al sindaco di Latisana oppure ad esempio agli agricoltori. Ecco. Dopo detto questo... Beh, allora chiederei subito al sindaco di Latisana se è contento che la Giunta non ha partecipato alle celebrazioni, se vuole. La mia risposta alle sue richieste. Detto questo, giusto per precisare, è un anno che si chiede di convocare questa seconda parte della convocazione dell'audizione dello scorso anno, quindi era ben nota. Qualche collega
Presidente ha già individuato magari una conferenza stampa, lei dice la soluzione, ma ha anche annunciato che questa convocazione sarebbe stata fatta. L'ufficio di presidenza ha convocato, ha dato mandato ai consiglieri di indicare quali siano gli auditi oppure i nuovi auditi. Dopodiché c'è un regolamento, finito quel termine, e non sono certo io che devo andare contro il regolamento. Qualcuno dovrebbe dire: scusateci, ci siamo dimenticati di audire e di chiamare il comitato che è sorto alla Tisana. Troveremo una soluzione, ma nei tempi ci si è dimenticati di indicarli fra gli auditi, nella prima e nella seconda. La prima parte non era possibile perché il percorso era ben definito, ma era chiaro che erano gli auditi e sono stati indicati nella seconda parte. Quindi di fatto questo comitato si è dimenticati di invitarlo. Cercheremo di trovare una soluzione. Il comitato può benissimo inviare degli studi, può attraverso i rappresentanti istituzionali qui portare la propria voce, non c'è alcun problema. Si può anche richiedere un'ulteriore audizione, di nuovo, con altri comitati o chi rappresenta il tagliamento. Non c'è nessun problema. Comunque per la domanda che lei ha posto, comunque gran parte della domanda, consigliere Conficoni, è pertinente per la seconda parte, troverà sicuramente risposta alla domanda. Se deve chiedere a qualcuno un'altra piccola parte, ci sono qui gli auditi, altrimenti passo la parola alla consigliera Capozzi e poi alla consigliera Spagnolo. Prego. Grazie Presidente, ringrazio tutti i presenti per arricchire il dibattito che dopo seguirà. Voglio innanzitutto chiedere al Sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, una questione, perché imputava l'anno scorso la responsabilità dei rischi per le popolazioni rivierasche a chi esponeva tesi diverse. Oggi a farlo sono gli esponenti del suo partito, comunque della maggioranza. Quindi le voglio chiedere a chi imputa oggi queste responsabilità a due anni di distanza dall'approvazione del PGRA. Ai comitati invece in generale o comunque a tutti i presenti voglio chiedere che cosa pensano appunto rispetto alle azioni intraprese da parte della Giunta, azioni contraddittorie che annullano anche decisioni prese in precedenza, e soprattutto quali secondo voi dovrebbero essere le soluzioni da percorrere e da suggerire a questa Giunta, visto che puntualmente le disattende. Io farei domanda e risposta, perché altrimenti poi accumuliamo se vuole rispondere Sindaco Sette. Grazie Presidente, grazie consigliere Capozzi. La risposta diciamo, è nota nei tratti generali, perché è stato oggetto anche di dibattito pubblico, anche sugli organi di stampa, in cui non abbiamo lesinato critiche a certe fughe in avanti che sono state anche presentate come prese di posizione di singoli partiti, poi della maggioranza, minoranza. Questo poco conta, ma sta di fatto che non risulta siano state formulate diciamo, delle proposte all'esito di un dibattito democratico all'interno dei partiti. Ecco, per cui il tema è già stato ampiamente criticato, ha avuto però purtroppo un effetto dilatorio rispetto alle procedure che erano in atto, quindi questo aspetto si è riverberato negativamente, aggravando una situazione di per sé già difficile, dovuta al fatto che ci sono continui rinvii. Questo aspetto si inserisce in un contesto generale di esasperazione. Quindi rispetto alle preoccupazioni già espresse l'anno scorso, che purtroppo permangono, c'è un dato di crescente preoccupazione e soprattutto di disagio e di malessere nella popolazione, per cui non sfuggo neanche alla sollecitazione del consigliere Conficoni. Effettivamente la partecipazione il 2 settembre scorso alla Tisana di vari esponenti politici è stata
condizionata anche da un contesto ambientale che negli organi di stampa era trasparso nella sua difficile, diciamo, evoluzione. Mi spiego, noi avevamo circa 2000 persone in piazza che si sono distinte e comportate in modo eccellente, encomiabile. C'è stato un evento con una grandissima partecipazione popolare, all'insegna della riflessione, del rispetto per le vittime e della soprattutto partecipazione proattiva a una discussione molto complessa che riguarda il tema della messa in sicurezza. Probabilmente, posto che c'era una discussione in atto e oggi abbiamo modo anche di condividerne alcuni contenuti, in quel contesto la partecipazione, come dicevo, soprattutto di alcuni organi politici è stata condizionata da un contesto ambientale che poteva essere alquanto difficile. Va detto, e chiudo subito per riservarmi poi ulteriori interventi, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori domande. Si è citato il Comitato, grazie per la disponibilità già anticipata a coinvolgerlo. Il Comitato è una espressione trasversale apartitica che alla Tisana è sorto, attualmente vede circa 300 persone che partecipano a una discussione. Oggi abbiamo una rappresentanza di una ventina di referenti locali che ringraziamo della presenza. Ecco, in questo contesto va evidenziato che il tema a volte di un dibattito anche pubblico che viene svolto anche negli organi di stampa può generare, ecco, delle prese di posizione molto delicate. Mi spiego. Sentir dire oggi con un'intervista anche televisiva in una emittente regionale pochi giorni fa da parte di un funzionario di massimo livello della regione, quindi parlo di un organo tecnico, che ora il documento di fattibilità delle alternative progettuali della seconda, e poi preciseremo come siamo arrivati a questo contesto, ipotesi di soluzione, cioè traversa, meglio, Ponte Laminante di Dignano, che il DOCFAP di quell'opera lì può considerare tutte le evenienze, compresa la soluzione zero. Ecco, bisogna fare attenzione quando si dicono queste cose, perché soluzione zero oggi suona come tremenda provocazione, perché dopo i 60 anni noti, ma soprattutto dopo gli ultimi anni in cui dopo Pinzano arriviamo a Dignano, arriviamo ad altre soluzioni, sentir parlare di soluzione zero e prefigurare un'ipotesi di ulteriore annullamento di tutto ciò che è stato fatto significa veramente continuare a provocare queste persone, la popolazione che vive, attenzione, quando ci sono le piene come nel 23, avevamo 10 metri, una colonna di 10 metri d'acqua sulla piazza centrale della città. Quindi raccomandiamo cortesemente di ponderare bene, e mi riferisco agli organi tecnici. Affronteremo poi il tema del DOCFAP e la prefigurazione di un annullamento di tutte le procedure e prefigurare una soluzione zero, ecco, suscita una reazione spontanea molto complessa, molto frustrata nella popolazione, per cui preghiamo di valutare bene se questa, e oggi ci viene detto, compreso soluzione zero, noi prenderemo atto di un annullamento sostanziale di tutto ciò che è stato fatto e dovremo prendere atto di un diciamo, arretramento totale di tutto il lavoro svolto. Evidentemente, quindi, per rispondere sia al consigliere Capozzi che al consigliere Conficoni, la partecipazione popolare è nelle cose ormai, perché quotidianamente la gente si trova davanti al municipio spontaneamente per sentire le novità circa i procedimenti per la messa in sicurezza. A chiudere, lo diciamo all'inizio, i sostenitori
così offensivi della tesi per cui si debba spostare la Tisana dimostrano totale ignoranza della vicenda del problema tagliamento nel basso corso. 200 anni fa il tagliamento scorreva a 1,5 chilometri più verso l'interno rispetto attuale. La Tisana non è stata costruita sul tagliamento. Attenzione, c'era il porto fluviale, c'era una distanza che risulta dalle mappe relativamente storiche, anche recenti, di una distanza ben più ampia. Alcuni interventi, l'antropizzazione, poi lo illustreremo, è avvenuta soprattutto nel medio e nell'alto corso. A Dignano, ad esempio, l'alveo del fiume è stato ristretto di 2/3, con i pettini, con quelle opere di captazione di fatto dei terreni che sono state fatte per restringere l'alveo, per portare via terreno all'alveo del fiume per coltivarlo, perché quella è la realtà che attualmente troviamo in quella condizione. E diversamente da questo è stato fatto anche un intervento negli anni '80, il cosiddetto drizzagno alla Tisana, perché non è vero che non è stato fatto nulla nella parte bassa del corso del tagliamento. Lì è stata eliminata un'ansa che rallentava il deflusso dell'acqua delle piene per tirare un dritto. Lì è stato eroso un'ampia parte di territorio che distanziava il fiume rispetto al centro città. Quindi noi subiamo anche l'evoluzione, diciamo, degli interventi che sono stati fatti, utili o meno. Ecco, questo per dare delle prime risposte e rimaniamo a disposizione. Ringraziamo fin d'ora per tutte le sollecitazioni che vengono poste, che ci consentono di intervenire in modo, diciamo, illustrativo anche nel dibattito. Grazie. Presidente, mi perdoni, chiedo venia, ho dimenticato 2 domande che volevo fare al Sindaco Sette. In particolare volevo chiederle, per quanto riguarda il ponte di Latisana, una delle 3 opere previste, volevo sapere se era stata indetta la gara d'appalto. Parliamo di un ponte previsto dal 2016 e ultima domanda, se al corrente del fatto che per quanto riguarda la diaframmatura degli argini esistenti nella zona valle del Gorgo di Latisana era stata operata una riduzione a soli 2 chilometri a causa dell'aumento dei prezzi delle lavorazioni previste e verificatesi nel biennio 2021-22 e questo devo dire con buona pace della sicurezza dei nostri cittadini. Per quanto riguarda il ponte, noi abbiamo sollecitato anche recentemente uno sblocco di una situazione che dipende dal versante veneto. C'è il sindaco di San Michele a cui non più tardi di 3 minuti fa ho posto la questione. Noi abbiamo anche apportato gli adeguamenti necessari nel piano regolatore generale comunale per quanto riguarda il versante friulano. Siamo pronti a partire, risulta finanziato. Ahimè, nella versante veneto c'è un tema collegato alla viabilità, soprattutto di un centro commerciale, ma ci diceva il dottor Cella non più tardi di una settimana fa, a cui noi abbiamo formulato il quesito sul punto, che è stata elaborata un'ulteriore proposta al Comune di San Michele al Tagliamento che dovrebbe essere risolutiva. Purtroppo attendiamo con grande, diciamo, apprensione quel tipo di definizione, auspicando che avvenga al più presto. C'è un orientamento San Michele al Tagliamento, ci ha già visti così discutere sul punto, perché l'attuale ponte stradale di Latisana ha gli appoggi sugli argini affogati nell'interno degli argini stessi, inoltre ci sono i 2 piloni al centro. Questo di fatto crea una barriera, frena l'acqua, aumentando il rischio a San Michele, a San Giorgio e soprattutto a Latisana. Al contempo mitiga nei fatti il problema su Bibione, su San Michele, diciamo sul Cavrato. Quindi in qualche modo un orientamento nel Veneto ritiene che fin tanto che c'è presente il Presidente del Consiglio Comunale Bornancin, io ho sentito in un dibattito pubblico sostenere che fin tanto che non vengono realizzate le opere di mitigazione a monte, loro dico nomi e cognomi, mi assumo la responsabilità, loro ritengono pericoloso e ritenendosi anche contrari al ponte senza
piloni, quindi al nuovo ponte, in quanto questo consentirebbe un afflusso di acqua ancora più rapida nel versante, soprattutto veneto, e quindi c'è un problema per cui le opere sul medio e alto corso frenano anche questo tipo di interventi. Il tema è estremamente delicato, lo condividiamo, e siamo doppiamente preoccupati perché ogni giorno che passa aumenta il rischio di revisione dei prezzi, e quindi i 40 milioni attualmente disponibili che ci consentirebbero di appaltare l'opera diventeranno insufficienti, con la conseguenza che rischiamo anche il ponte stradale, che peraltro è vetusto, di non poter essere realizzato. Questo è un aspetto che abbiamo visto estremamente realistico sul tema delle diaframmature, perché effettivamente la revisione dei prezzi lì ha cagionato la riduzione di 1 chilometro. Tuttavia ci risulta essere stato integrato il piano finanziario, per cui procede, sono i lavori tuttora in corso, sulle diaframmature all'altezza di Gorgo. Grazie. Grazie. Consigliera Spagnolo. Al ringraziamento per aver specificato le ragioni per cui il Comitato non è parte di questa Commissione, per dar atto della richiesta che ho provveduto a fare di convocazione di una nuova commissione proprio per audire anche il Comitato di Latisana, in maniera che l'opinione della commissione tenga conto di tutte le istanze che provengono dal territorio, anche di quelle del basso corso, come ha correttamente rappresentato testè il Sindaco. Grazie. Grazie consigliera. Consigliera Onsal. Grazie Presidente, ovviamente un saluto e un ringraziamento a tutti gli intervenuti. È chiaro che il tema che stiamo trattando oggi è un tema delicatissimo che coinvolge tantissimi aspetti, però spero che appunto alla fine tutti si abbia lo stesso, diciamo così, auspicio, ovvero che si difendano le persone e i territori nei quali loro abitano. Quindi da questo punto di vista sono convinto che c'è molta più condivisione in quello che è l'obiettivo finale di quanto apparentemente può essere il metodo. Allora, proprio per questo volevo chiedere appunto ai rappresentanti, in primo luogo al rappresentante Davis Tibaldi del Comitato del Friuli Rurale, perché è contrario, no, il Comitato alle opere ingegneristiche, anche perché dobbiamo appunto entrare nel merito, che sono state, diciamo, più o meno delineate, anche se non con grande precisione, perché appunto prima si è detto il ponte, la minante, la traversa, una cosa all'altra, adesso c'è una terza versione che abbiamo letto sui giornali, non sappiamo appunto, che sembra non avere però dei risvolti. Ma volevo chiedergli questo e anche, diciamo, all'altro comitato, e poi soprattutto, visto che è stata portata, da quello che abbiamo letto, appunto sentito, anche una petizione in Europa e nella Commissione europea che si occupa dell'ambiente c'è stata, diciamo, un parere sostanzialmente di sostegno a questa petizione, che era contraria a queste opere ingegneristiche. Immagino che anche lì si sia discusso che le opere ingegneristiche non erano, diciamo, avevano una loro così intenzionalità. Come mai appunto l'Unione Europea, da quello che abbiamo letto, pare che abbia, diciamo, espresso parere favorevole o sostegno, insomma, non esprime un parere, esprime un sostegno. Grazie. Prego. Fatto. Dunque, un anno fa ci è stata data la parola per ultimi, quando tutti se n'erano andati in gloria, e abbiamo spiegato come quell'opera non sta in piedi, nonostante le intemperanze del mio amico assessore Scocimaro, che ha tentato di impedire la mia spiegazione. Ora, c'erano in ballo diverse ragioni.
una di carattere formale e una di carattere sostanziale, direi. Quella di carattere formale, voglio ripeterlo, era basata sul fatto che si è voluto attraverso un fantomatico studio, non un progetto, perché i progetti, Sindaco Sette, hanno una caratteristica inequivocabile, sono stabiliti dalla legge, le procedure, e si stabilisce tutta una serie di passaggi per poter arrivare alla definizione dell'opera, sia in termini fattuali che in termini economici. E per avere tanto più l'autorizzazione da parte della Comunità Europea laddove ci siano dei vincoli paesaggistici importanti, come nel caso in specie. L'altro aspetto era legato al fatto che questa procedura di affidare questo incarico, questo studio, non era uno studio per valutare la migliore soluzione anche in base ai studi pregressi e alle decisioni pregresse, ma era basato unicamente su una soluzione decisa a priori, una soluzione sic et simpliciter, decisa a priori. Ora, questa soluzione abbiamo spiegato attraverso anche delle slide come il progetto aveva ignorato la realizzazione delle fondazioni, elemento sostanziale per qualsiasi tipo di opera idraulica, tanto più nel fiume Tagliamento caratterizzato da sedimenti mobili, da sedimenti ghiaiosi e non da una roccia su cui impostare le fondazioni. Un'opera oltretutto stabilita a pochi metri di distanza dal ponte esistente, che sappiamo essere stato realizzato senza fondazioni. Ora, implicitamente, non aver considerato le fondazioni, non si è considerato il maggior costo, tanto ben stabilito dallo studio, stranamente per tutto il resto. Un costo che sarebbe dovuto lievitare automaticamente in opere del genere, aumenta del 50 fino all'80% del valore delle opere fuori acqua. Ora, abbiamo dimostrato come realizzando una fondazione che inevitabilmente doveva essere affidata a un diaframma profondo attorno ai 18-20 metri, oltre ad aver implicato un costo enormemente maggiore, avrebbe determinato la impossibilità dell'opera a funzionare, ovvero avrebbe determinato l'intercettazione del flusso idrico profondo che costituisce la maggior parte del flusso. Quello in superficie è sostanzialmente niente rispetto a quello che scorre in profondità. Ebbene, avrebbe creato sostanzialmente una diga che a sua volta avrebbe aumentato giocoforza la portata delle acque di piena a cui sovvenire con l'opera in superficie. Cioè avrebbe obbligato l'acqua a uscire e quindi a spingere in grande quantità contro le opere. Non so se sono stato esplicito. Ebbene, questo avrebbe mortificato completamente i calcoli per trattenere le piene, avendo proprio moltiplicato queste portate. Ma non solo, avrebbe immediatamente creato attraverso questo sbarramento un danno non solo ecologico inevitabile ed enorme, l'avrebbe impedito in pratica l'afflusso in profondità e rimpinguimento di tutte le falde che alimentano la bassa friulana. Si calcola che l'80%, con studi promossi dalla Regione, 80-85% delle acque di falda
della Bassa Friulana che alimentano pozzi privati, industriali e agricoli in grande quantità, verrebbe bloccata o comunque, diciamo, limitata e modificata drasticamente. Oltretutto, con questo, diciamo, fenomeno si sarebbe inevitabilmente sarebbe entrato il cuneo salino nell'entroterra, con danni economici sia per i pozzi esistenti, per la Tisana, per tutte le zone limitrofe, diciamo, alla costa. Ecco, un qualcosa di semplicissimo che anche un bambino delle elementari avrebbe potuto capire. Ben per questo, alla fine dell'incontro, voglio ricordare, il consigliere Murmayer, di fronte alla impossibilità di discutere su quello che era avvenuto un anno fa, ha detto esplicitamente: ma non mi avete lasciato parlare, sta in atti, non è che me lo sono inventato. Ebbene, per un anno è stata sospesa quella che è la partecipazione democratica, fondamento della democrazia, per un anno. E se oggi siete qua, cari consiglieri, è perché il sottoscritto ha messo in mora il presidente dell'Assemblea regionale e il direttore della regione per non aver consentito fino adesso l'analisi e quello. Possiamo... È finito il microfono, si è spento il suo microfono, però se va alla conclusione così riusciamo a registrare nei tempi. Sì. Avevo chiesto della questione dell'Europa, Va bene. Cosa era successo? Per un anno è stata sospesa la democrazia e nessuno se n'è accorto. Ora, noi abbiamo dovuto, io e 2 cittadine, abbiamo sentito il dovere, visto che non c'era stata data risposta a questa nostra, dimostrazione concreta, noi abbiamo chiesto di poter all'assessore di poter parlare e di poter spiegare che c'erano altre soluzioni che magari erano in linea, guarda caso, con la legge europea appena emanata l'anno scorso. Se può andare a concludere, grazie. Sì, vengo. Rispondo a quello che mi ha chiesto il consigliere Onsel. Cosa abbiamo dovuto fare? Se siamo sentiti in obbligo nel mese di gennaio, dopo aver consegnato le firme contrarie ad ogni manomissione del fiume Tagliamento. Manomissione vuol dire non realizzare le condizioni di sicurezza, sia ben chiaro. Abbiamo chiesto all'Europa di intervenire e abbiamo fatto una petizione, questo alla fine del mese di gennaio di quest'anno, e la petizione è stata subito recepita, accolta e poi approvata e sostenuta dalla Comunità Europea. Ebbene, questo fatto vogliamo ancora ignorarlo dopo che il 25 del mese di settembre siamo andati nuovamente a Bruxelles, chiamati dalla Commissione Europea a parlare davanti ai deputati europei e abbiamo spiegato le nostre ragioni e le nostre ragioni sono state accolte, per cui la petizione vive ancora in Europa, non è stata respinta assolutamente. Ebbene, noi siamo orgogliosi di aver fatto questo, a tutela, inutile ridere, caro Non sto amico. sorridendo perché è andato ben oltre il tempo che avevamo chiesto e lei riesce ogni volta a recuperare tempo. Ci siamo Prego. sobbarcati la legalità in questa regione, questo è il fatto. E l'Europa ci ha dato ragione. Bene, sono contento della risposta. Non solo. E ti darò ufficialmente, è già pronta Sono la contento. copia della petizione accolta, ma anche il fatto che successivamente abbiamo ritenuto opportuno di fare una denuncia formale.
nelle mani, pochi mesi fa, nelle mani del Presidente della Repubblica, della Procura regionale, della Corte dei Conti regionali e per la prima volta l'abbiamo fatta davanti alla Procura europea. E vi do la buona notizia che la Procura europea sta già lavorando su questo e mi ha già invitato a deporre nuovamente altre notizie attraverso l'Arma dei Carabinieri di Udine. E quindi, voglio dire, ci troviamo per un anno con una decisione sospesa, un anno intero. Dottor Tibaldi, un anno intero. io non rido, come lei dice, nel dettagliamento, sorrido perché sono contento della sua capacità oratoria, che è magnifica, ma se riesce a arrivare alla conclusione, no, mi dispiace, la ringrazio. Sui fatti, perché a redimere una regione inadempiente che ha cercato anche di ingannare attraverso una soluzione che non sta in piedi, a ingannare la città di Latisana, beh, mi pare veramente non scorretto, ma sconcio, letteralmente sconcio. Se lascia parlare anche gli altri, la sua domanda è finita. Ringrazio. E io la ringrazio. La ringrazio. Mi lasci Bene. solo concludere? Non è sorriso, è proprio Mi allegria. lasci solo concludere. Chiedo a lei e a tutti i convenuti, è legittimo che i responsabili di questa vicenda continuino a dettare le regole per il futuro e a imbrogliare la gente dichiarando che hanno invitato il premio Nobel per l'idraulica, che non esiste. L'hanno dichiarato ai giornali. Dottor Tibaldi, non mi faccia togliere il microfono. E sta facendo accuse che onestamente, ecco, se vuole le tolgo il microfono così concludiamo in gloria. Grazie, la ringrazio. Bene, grazie. Consigliere Pozzo. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. Una battuta in generale sull'audizione, perché ovviamente ringraziando i presenti per gli interventi che sono stati fatti, per quelli che sicuramente verranno fatti. Di solito le audizioni sono, credo, una bella pagina in quest'Aula, perché riconosciamo spesso che hanno un valore estremamente significativo. Questa mi permetto di dire che non lo è. Vediamo se finite i convenevoli. No, prego. Faccia la domanda. Lei deve fare la domanda, prego. Io attendo Ringrazio della consegna. Faccia pure la domanda. Se volete, perché vi fanno anche Arrivederci. una foto, se serve un... No, io aspetto. Grazie. Prego, consigliere. Dicevo, Presidente, che di solito le audizioni sono una bella pagina, io penso che questa non lo sia. Con tutto chiaramente il rispetto che devo a chi è qui presente, però non posso non rimarcarlo, che non è una bella pagina per il profondo imbarazzo, credo, insomma, mio sicuramente, ma penso anche di altri, rispetto a un'audizione comunque che si preannuncia convocata come seguito di quella del 4 novembre 24, cioè se andiamo a dirlo fuori che noi ci convochiamo a un anno di distanza chiedendo di fare le domande a chi era intervenuto il 4 novembre del 24. Io lo trovo una cosa imbarazzante, insomma, al di là del tema oggetto dell'audizione, lo trovo imbarazzante perché è stata richiesta più volte quella continuazione, però se si arriva un anno dopo a dare risposta alla richiesta di continuazione, io penso che questo sia imbarazzante, no? Potevano aspettare ancora un anno e dire ancora dopo 2 anni. Io trovo imbarazzante, anche perché penso sia difficile porre domande a chi era intervenuto il 4 novembre del 24 e penso che sia difficile per chi onestamente riceve le domande rispondere in base a quello che è stato detto il 4 novembre del 24, quando in un anno qua dentro è successo di tutto sul tema del tagliamento, di tutto. E poi mi lasci dire anche a me, come abbiamo già avuto modo di dichiarare, la mancanza del comitato di Latisana, io penso che si potesse inventarsi
anche sulla base della commemorazione, sulla base che anche giustamente si è chiesto un minuto di silenzio in aula, penso ci si potesse inventare un punto in cui si inseriva perlomeno il comitato, a fianco a questi 2 punti all'ordine del giorno. Non c'era nulla di impossibile, credo, con una formula in cui si diceva non che audiamo il comitato, semplicemente il comitato ricorda di fatto l'alluvione, perché pensare di partire con un minuto di silenzio, di ricordare gli alluvionati, lasciando fuori gli alluvionati, perché alcune delle persone del comitato che sono oggi presenti qua fuori dall'aula hanno vissuto quell'alluvione, io penso che sia un motivo di estremo imbarazzo. Minimo comune denominatore per me, lo dirò anche nel secondo punto oggetto dell'ordine del giorno di oggi, minimo comune denominatore è una gestione politica, mi dispiace dirlo Assessore, mi rivolgo a lei, una gestione politica totalmente confusa. Ed è vero, io sono di quelli che dicono che su questo tema, che è complessissimo, abbiamo bisogno della scienza e della tecnica. Però il manico politico non può fare confusione continuamente e mettere in difficoltà la stessa tecnica e la stessa scienza. Questa è la mia opinione e gliela ribadirò più tardi. Siccome dobbiamo fare delle domande, cercando di ricordarmi quello che è successo il 4 novembre 24, un anno fa, e vedendo che tra gli auditi c'è anche, non c'è la regione tra gli auditi, ma c'è l'autorità di bacino, quindi non ho capito come mai c'è l'autorità di bacino in questa audizione e non la regione, ma quindi mi rivolgerò solo all'autorità di bacino. Chiedo semplicemente, perché francamente noi facciamo fatica a stare al passo con quello che sta succedendo sul tagliamento, anche noi qua dentro, di capire a che punto è il percorso, banalmente, a che punto è il percorso amministrativo, perché io ho letto anche le risposte ai quesiti, sto leggendo, però qual è il percorso amministrativo relativamente alle 2 proposte che il 4 novembre siete venuti a difendere tecnicamente e scientificamente insieme alla Regione e siete andati poi sul territorio a difendere tecnicamente e scientificamente con 3 appuntamenti, Latisana, Varmo e Colloredo e Montalbano, e chiedo qual è il percorso amministrativo rispetto alle 2 opere previste a Dignano e a Valmo, e anche se ha avuto modo l'autorità di bacino di ricevere la proposta che ho visto che l'assessore regionale all'ambiente ha raccolto in una conferenza stampa importante, evidenziata bene sulla stampa. L'assessore regionale presente a una conferenza stampa di un partito ha detto che ha raccolto una proposta, cito, ho raccolto la proposta, la porterò al Presidente Fedriga, chiedo all'autorità di bacino se l'assessore regionale all'ambiente ha raccolto la proposta degli agricoltori del medio tagliamento e l'ha portata anche all'autorità di bacino e non solo al Presidente Fedriga. Chiedo quindi se all'autorità di bacino è arrivata la proposta. Non ero presente, mi dispiace, ero in giunta alla stessa ora. Chiedo. Finiamo la domanda. Scusi Assessore, finiamo la domanda, fermi, finiamo la domanda. No, mettiamo le cose in puntini solidi. Una cosa è la conferenza stampa e una cosa un incontro dopo la conferenza stampa. La lingua italiana la dobbiamo spiegare bene. Io ero presente dopo la conferenza stampa, durante la conferenza stampa ero in giunta. Va bene. Deve concludere. Sì, ho messo la faccia, sì, cosa è? Perché con chiunque può chiedere permesso l'appuntamento con me per un appuntamento e portarmi qualsiasi petizione, come hanno fatto l'altro giorno i comitati per l'eolico. Qual è il problema? Chiunque. Possiamo concludere, scusate, concluda la domanda. Consigliere Conficone, vuole concludere la domanda? L'ha conclusa? Ma mi dispiace, io se non sono stato perfetto, Assessore, me lo dica tranquillamente, però io leggo la stampa e sulla stampa c'è scritto che l'assessore dice che porterà l'offerta all'attenzione di Fedriga e di Vania Gava. Bene, lo spiegherà lei. Allora, non fate dibattito, prego, concluda la domanda. Siccome lì c'è scritto, siccome lì è stato riportato che l'assessore all'ambiente porterà questa proposta degli agricoltori del medio tagliamento al Presidente Fedriga, mi sto rivolgendo, scusi Assessore, se posso,
mi sto rivolgendo all'autorità di bacino, chiedo se l'autorità di bacino ha ricevuto la proposta degli agricoltori del mezzo tagliamento e nel caso cosa ne pensa. Stessa domanda invece, non sul fatto se l'abbiano ricevuta, voglio capire se c'è qualche sindaco che ha piacere anche di dire come la pensa su quella proposta degli agricoltori del medio tagliamento. Avrei piacere di sentire l'opinione di qualche sindaco, se qualche sindaco ovviamente ritiene di rispondere a questa domanda. Grazie. Consigliere Pozzo, torno a ribadirle che la richiesta di audizione sulla continuazione è stata posta più volte, poi se ci sono i suoi tempi, c'è qualche audizione che purtroppo magari ha ancora più richieste. Torno a ribadirle che non ci sono scappatoie, il regolamento è chiaro, a meno che non vogliate cambiare il regolamento, ma l'ho chiesto più volte anche la scorsa legislatura, in modo affinché il Presidente possa motu proprio decidere chi non deve venire e non deve venire. Però dopo c'è il rischio che su 100 auditi, magari 90 al Presidente futuro, no, possano non andare bene. Ecco, se nell'audizione è stato chiesto, torno a ribadire, chi devono intervenire, i consiglieri facenti parte della Commissione devono indicare, non sono stati indicati. Adesso non cerchiamo di ribaltare la situazione. I comitati, non solo questo, anche altri comitati che mi hanno scritto, non sono stati invitati. Troveremo la soluzione, però non cerchiamo di scaricare sugli uffici, sull'ufficio di presidenza o sul Presidente questo. Ecco. Dopodiché cercheremo di trovare una soluzione per dare voce a tutti. E quindi adesso giro la domanda all'autorità di bacino ed eventualmente a qualche sindaco che ha voglia di rispondere. Prego. Buongiorno. Allora, come autorità noi abbiamo provveduto, come sapete, e da qui è nato poi tutta una serie di situazioni che qualcuno ha riferito imbarazzanti. In realtà la scelta che ha portato alla soluzione di cui si sta discutendo nasceva proprio dall'esigenza di capire e comprendere quali fosse tra le varie proposte del laboratorio tagliamento rispondente ad una soluzione possibile. Avete chiesto l'anno scorso di istituire un confronto, quindi di far sì che i sindaci potessero nominare dei propri rappresentanti o quantomeno dei tecnici che hanno portato a un tavolo di confronto istituito dall'autorità a porre una serie di domande a cui è stata data risposta, e anche qui i tempi di risposta non è che siano banali. Molte delle domande che sono state fatte sono state, rinviate all'elaborazione del DOCFA, che è un documento, si è parlato di studio e di progetto, è un documento che viene richiesto dal Codice degli Appalti ed è imprescindibile per fare tutte le valutazioni e a monte di un'idea di fare NDOCFA a seconda delle possibili soluzioni, si è deciso invece di operare con un DOCFA unico che prendesse a riferimento tutte le possibili opere immaginate sul tagliamento per verificare quale di queste o la combinazione di queste può dare la soluzione migliore e sostenibile. Poi nel merito lascerei la parola magari non ho con me l'ingegner Ferri perché ha avuto un problema, ma lascerei la parola ai tecnici regionali che da un punto di vista di merito e tecnico sapranno dire di più. Quindi al momento quel che c'è da fare è mandare a gara, anzi prima di tutto predisporre questo documento, quindi il documento di andare a gara per il DOCFA, ma il documento che porta alla richiesta per la valutazione delle possibili soluzioni. Per quanto riguarda il tema invece della proposta dell'Associazione degli Agricoltori, a noi ci è arrivata direttamente dagli agricoltori, sarà contemplata eventualmente, immagino, considerata tra le N soluzioni possibili immaginate dal laboratorio tagliamento, che non poneva soluzioni, poneva ipotesi di opere senza però dare una definitiva soluzione, prevedendo però su quella di Dignano come la possibile soluzione alternativa alle altre o complementare. Quindi il laboratorio tagliamento ci troviamo esattamente, da quello che mi pare di capire, nella stessa situazione di anni addietro, quando nell'ambito della
laboratorio sono state fatte varie ipotesi. Ho letto che per alcune proposte vi erano addirittura già una progettazione, a noi come autorità non risulta anzi che ogni volta che è stata prevista un'opera vi è stata un'avversione a che ne dicano insomma, a livello territoriale c'è stato comunque un malessere, un disagio e ognuno ha rappresentato il disagio rispetto a una soluzione rispetto ad un'altra. Ora immaginiamo che con il documento previsto dal Codice degli Appalti si possa fare, come dire, le valutazioni complessive anche tenendo conto delle criticità che possono esserci sia in merito ai problemi di ricarica della falda, della salvaguardia degli ecosistemi, soluzioni basate, insomma tutto quello che è possibile immaginare per mettere in sicurezza un territorio così importante per un corso d'acqua anche così complesso. Deve passare la parola, devo parlare qualche tecnico oppure no? Nella seconda parte, ok. Abbiamo chiesto la parola al sindaco Bernava, sì, grazie. E poi il sindaco Sette. Okay, prego. Grazie Presidente. Mi sento insomma chiamato in causa data la domanda aperta del consigliere Pozzi, che ringrazio, rispetto a quanto i sindaci possono vivere e valutare questa nuova ipotesi rispetto ai 400 ettari che sono stati proposti come alternativa rispetto a ormai le diverse alternative che sono sul tavolo. E naturalmente, come abbiamo sempre portato avanti rispetto a la valutazione degli impatti, noi ci siamo, Presidente, rivolti ai nostri consulenti tecnici, che sono i consulenti tecnici che hanno creato hanno permesso di creare un percorso solido dal punto di vista appunto tecnico, progettuale, aiutando le amministrazioni locali ad avere una lente di ingrandimento utile a comprenderne gli effetti rispetto alle alternative progettuali. Noi come dire, possiamo compiacersi in questo momento, consigliere, rispetto a questa nuova ipotesi. Però va detto, e credo che sia un punto, secondo me, sul quale dobbiamo parlarci in maniera molto chiara: 400 ettari rispetto alle esigenze dei comuni della Bassa sono assolutamente insufficienti. C'è stato riferito da tutti coloro che abbiamo voluto coinvolgere rispetto a... Non è un'alternativa progettuale concreta. Può essere, consigliere, un inizio. Allora, se noi abbiamo questa disponibilità che può aprire a questa ipotesi, naturalmente poi approfondendo gli impatti sui territori anche del Medio Friuli, può essere un inizio per scongiurare quella che poi appariva un anno fa l'unica soluzione possibile prevista dalla Giunta regionale, che era quella di quella soluzione, uso un eufemismo particolarmente impattante su un territorio di Spilimbergo, di Pinzano e di Lignano. Ecco, allora può essere utile. E questa è la questione di merito. La questione di metodo è questa, spero che se ne parli ampiamente oggi. Qual è la posizione della Giunta? Nel senso che noi avevamo una posizione della Giunta iniziale che appariva particolarmente solida. Oggi abbiamo, almeno per quanto riguarda i 400 ettari, la posizione di un azionista della Giunta, cioè di un azionista della maggioranza, che non comprendiamo se effettivamente parla a nome di tutte le istituzioni. Noi sindaci ci rapportiamo con le istituzioni, non con i partiti. E quindi abbiamo necessità di avere un ampio spettro di alternative progettuali che vengano rappresentate, seppur legittimamente, per carità, non da singoli partiti, ma dall'istituzione, perché con essa noi dobbiamo confrontarci, perché dentro si crea un sistema e deve crearsi un sistema di carattere istituzionale rafforzato e rappresentato poi da organi tecnici, senza i quali non siamo minimamente nelle condizioni di poter rendere chiare delle sensibilità politiche che noi abbiamo come Comune di singolo tagliamento rispetto a scongiurare opere impattanti che credo non vadano nella direzione di quali debbano essere gli orientamenti rispetto alla tutela di un territorio generale, la sua conformazione, ma soprattutto la volontà di tutti quanti di valorizzare quello che è uno dei beni più preziosi della nostra regione, che è il fiume Tagliamento, nella sua conformazione. Tutto questo ovviamente con la assoluta comprensione da parte della mia comunità che oggi rappresento, che qua rappresento, rispetto ai problemi che in verità poi i comuni
vivono le preoccupazioni espresse prima dal sindaco amico consigliere Sette, che meritano delle risposte ma vanno affrontate in un modo organico ma soprattutto in chiave istituzionale. Spero di aver risposto insomma a quanto richiesto dal consigliere. Grazie. Sindaco Sette. Grazie. Allora, il tema dei terreni nel medio corso come area di espansione lo abbiamo affrontato, non lo abbiamo trascurato, tant'è che abbiamo incontrato ancora prima che venisse formulata la disponibilità in modo ufficiale alcuni rappresentanti di questo, diciamo, contesto ambientale. Ma secondo noi bisogna fare estrema attenzione, come è già stato detto, questa è un'ipotesi complementare rispetto a quelle che sono le soluzioni previste al PGRA. Al riguardo preciso questo: nel 2021 per il sessennio 21-27 il PGRA prevedeva la traversa a Pinzano. Entro il 27 la traversa doveva essere realizzata. Abbiamo sentito prese di posizione dell'autorità di distretto per cui il PGRA dà delle indicazioni generiche, noi dissentiamo da questo. Il piano nel sessennio prevedeva Pinzano. Un anno dopo, e ricordiamo che questa soluzione era stata adottata e acquisita al piano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è l'attuale tra l'altro. Un anno dopo è stato avviato e svolto il procedimento di modifica del PGRA. Noi non siamo stati coinvolti. A dicembre del 22 abbiamo ricevuto via PEC una comunicazione della già avvenuta modifica del piano, per cui da Pinzano si è arrivati al ponte laminante di Dignano e una cassa fuori alveo a Madrisio, Varmo e Rivignano. Di là del merito di questa soluzione, ricordiamo che anche questa è stata presentata sul territorio, sia sul basso corso che sul medio che sull'alto, e non ha ricevuto eccezioni di sorta. C'è stata anzi una sostanziale condivisione. Al riguardo noi segnaliamo questo: che successivamente poi ci sono state varie prese di posizione per cui oggi noi ci troviamo di nuovo punto a capo, e c'è il rischio che la soluzione proposta con la cassa di espansione nei terreni agricoli del medio corso annulli anche queste soluzioni. In questo contesto il riferimento che abbiamo sentito fare dal segretario generale dell'autorità di distretto, la dottoressa Colaizzi, non è condivisibile, perché fare un DOCFAP, documento di fattibilità delle alternative progettuali, riconsiderando tutto il percorso del fiume, significa azzerare il lavoro di 40 anni, perché il PGRA del 21 che prevedeva Pinzano aveva acquisito le risultanze del laboratorio tagliamento, dove 12 esperti hanno lavorato per decenni. C'erano presenti tutti i maggiori luminari scientifici della materia, tutte le sensibilità di ordine ambientale, politico e tutto, diciamo, quello che poteva essere il mondo che aveva legittimazione di essere rappresentato nella discussione. È stato prodotto un documento dove tutte le soluzioni hanno acquisito un punteggio. Il primo era Pinzano, poi c'era il ponte traversa di Dignano e via via altre soluzioni. Per cui parlare oggi, dicevamo prima, di un DOCFAP che possa generare una soluzione zero è una provocazione. L'approccio della dottoressa Colaizzi oggi per noi è diciamo veramente poco rassicurante e lo contestiamo. Contestiamo proprio la modalità con cui sta sostenendo la discussione l'autorità di distretto, la quale in questo caso va sì contestata la mancata presenza il 2 di settembre, in cui 25 alla Tisana per il 60° della prima alluvione,
Veda dottoressa, noi abbiamo tra l'altro proiettato un video che abbiamo qui disponibile, gliene possiamo consegnare copia visto che non avete accettato l'invito di venire da noi a condividere con 2000 persone in piazza questo evento, avreste potuto capire qual è la gravità percepita dalla popolazione in quel contesto. E non erano solo lattisanesi, perché l'alluvione del 65 e del 66 ha provocato 30.000 sfolati che oggi sarebbero più di 150.000 e un territorio di decine di migliaia di persone che potenzialmente vive questo rischio. Per cui il fatto dei terreni che possano rappresentare un'espansione va tra l'altro considerato che per essere riempiti d'acqua c'è una indicazione tecnica che parla della necessità di realizzare un traforo di 700 metri, cioè noi vediamo palleggiare delle soluzioni che ogni volta azzerano la situazione e vi ripeto, come rappresentante della comunità lattisanese, io vi esprimo massima preoccupazione per la crescente frustrazione che è percepibile nella popolazione, in quanto abbiamo anche ogni occasione in cui la Chiesa, il Monsignore e tutte le associazioni del territorio fanno riferimento a 60 anni di indecisione, per cui il discorso dei terreni che possano rappresentare un'espansione è un elemento complementare, noi non lo trascuriamo. L'anno scorso abbiamo chiesto un cronoprogramma delle opere, dopo Pinzano, che peraltro è stato anche progettato nella sua fattibilità, non abbiamo visto la risultanza e sarebbe interessante verificare anche questa. Ci siamo spostati su Dignano. Sentire oggi che un DOCFAP debba riguardare tutta la asta del fiume Tagliamento per noi è un dramma. Per cui se l'approccio del segretario generale dell'autorità di distretto è questo e non ci dà modo di confutarlo direttamente perché non accetta i nostri inviti agli incontri, conseguentemente c'è un problema di possibilità di dialogo. Lo segnalo in questa sede affinché venga riferito al sottosegretario competente, al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo un ministro, anche qui uso nome e cognome, Pichetto Fratin, che nell'occasione di una esondazione molto grave ha detto: i sindaci che non realizzano le opere devono andare in galera. Lo dico in questa sede e mi assumo le responsabilità. Se con questo segretario generale non c'è possibilità di dialogo, è necessario verificare la necessità del cambio del segretario generale. Devo essere più chiaro? Credo di no. Peraltro, e chiudo, segnalo che abbiamo per l'ennesima volta centinaia di tonnellate di materiale fluitato, cioè tronchi, rifiuti, legname, che l'ultima piena ha depositato e spingono centinaia di tonnellate di legname che spingono sui piloni del ponte ferroviario. E segnalo questo, l'ho anche detto al Provveditorato alle opere pubbliche e sono lì da mesi, perché dopo che l'ultima volta il Provveditorato alle opere pubbliche del Friuli Venezia Giulia ha speso oltre 150.000 euro per rimuovere quel materiale, 10 giorni dopo siamo tornati punto e a capo e non ho un interlocutore che venga a pulire lì l'alveo del fiume. Abbiamo una situazione drammatica, per cui segretario Colaizzi, se vuole la settimana prossima ci vediamo, altrimenti per quanto ci riguarda c'è impossibilità di dialogo. Grazie. Sindaco di Spilimbergo. Sì, grazie Presidente, grazie ai commissari e un saluto a tutti gli auditi. Mi permetto di allacciarmi a quella che è una richiesta di risposta alla domanda del consigliere Pozzo rispetto a quanto sia l'opinione del sottoscritto, dei sindaci su questa nuova ipotesi, io ritengo ad adiuvandum, dei terreni. La proposta nel suo dettaglio non è stata visionata, ma che cosa di certo rappresenta? Quella che è
un momentino un ulteriore esplicito cambio di filosofia circa la delibera 530. Noi abbiamo una delibera 530 che ha poi visto un passaggio attraverso una generalità di giunta nella quale vengono esplicitate eventuali problematiche per la realizzazione dell'opera e soprattutto per quanto l'opera possa o non possa essere risolutiva, perché di questo stiamo parlando. Oltre da un lato alla tutela ambientale del fiume, alla tutela delle vite, e quindi la comprensione di quanto qualsivoglia opera possa o non possa essere risolutiva, ovviamente con il minimo impatto ambientale possibile. Un passaggio al netto delle nostre professioni Sindaco 7 è quello che mi impone l'obbligo di richiamare a un forse sottovalutato documento che i consigli comunali di Spilimbergo e di Gnano in primis, ma successivamente tanti altri comuni hanno adottato. Beh, credo che senza andare fuori di tema e senza bisogno che la dottoressa Colaizzi e l'ingegner Canali abbiano di un difensore, in quella sede i consigli comunali richiedevano una revisione della 530, ma facevano un passaggio fondamentale. Non siamo più all'interno della legge 50/2016, ma della 36. Lo ha detto benissimo l'ingegner Canali all'interno di quell'intervista che è già stata richiamata, e l'intervento dell'ingegner Canali è stato squisitamente tecnico. Torno alla lettura. Utilizzando gli strumenti contemplati dal decreto legislativo 36, quali l'analisi del quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, DOCFAP, che obbligatoriamente, lo dice la legge, non l'ingegner Canali, deve quantomeno considerare la cosiddetta opzione 0. È la norma che lo dice, non è una volontà di passi indietro. E se oggi la dottoressa Colaizzi ci dice che la volontà è quella di procedere a un DOCFA che veda il bacino idrografico unitario con un insieme di soluzioni possibili o un'unica soluzione possibile, non fa altro che vederci concordi. Grazie. Aveva chiesto la parola. Allora, il signore al posto di Giacomelli. Ecco. Giacoblu, sì. Se si presenta, perché mi scusi, non è che riesco. Mauruto, sindaco di San Michele Tagliamento. Non posso, un saluto a tutti, e non posso non replicare a due interventi che in qualche modo hanno chiamato in causa il Comune di San Michele Tagliamento. Ricordo a tutti come è fatto il Comune di San Michele Tagliamento. Il Comune di San Michele Tagliamento costeggia il fiume per circa 40 km dal suo inizio fino a Bibione, e poi ha un ulteriore braccio, che è lo scolmatore Cavrato, che lo percorre per altri 10 km. Ho sentito delle considerazioni fuori luogo riferite al fatto che il Comune stia pensando a delle speculazioni edilizie nell'ambito del Cavrato, cosa fuorviante e non vera, in quanto diciamo c'è una richiesta che è fuori dall'ambito di un albergo, fuori dall'ambito del Cavrato, che quindi non incide sicuramente sul letto o sulla fuoriuscita del fiume Tagliamento. Altresì va ricordato che su questi circa 50 km in cui il Tagliamento defluisce verso il mare non c'è alcuna costruzione, non c'è alcun tipo di fabbricato, manufatto che in qualche modo impedisce il deflusso dell'acqua verso il mare. Quindi è fuori luogo assolutamente la considerazione che ho sentito, come ritengo di dover precisare, nel rispetto del dramma che ha colpito la Tisana, su cui come Comune di San Michele noi eravamo presenti anche con il nostro Gonfalombe, ricordo per l'amicizia che mi lega anche all'amico Lanfranco 7, e per il dramma che in qualche modo quella città ha subito, ma il ponte è
anche di San Michele a Tagliamento per il 50%. E lo dico semplicemente per questo fatto, perché in qualche modo è stato ricordato che c'è una specie di tatticismo da parte del Comune per non fare le cose. Il Comune su questo, e qui può rivolgersi anche agli organi tecnici se volete per verificarlo, ha chiesto anche recentemente di poter in qualche modo vedere il progetto del ponte che ricade sulla parte veneta, cosa che al momento non abbiamo ancora conoscenza. Pertanto è difficile dare una risposta ad un ponte che ricade anche il 50% sul nostro territorio, quindi il ponte Latisana-San Michele, e su cui non abbiamo ancora una soluzione dal punto di vista né costruttivo né tantomeno di variante poi che in qualche modo ricade nell'ambito del nostro territorio. Io dico due piccole cose perché in qualche modo la preoccupazione che ha il Comune di San Michele Tagliamento, nel rispetto e nella condivisione di quello che sta facendo il Comitato e il Comune di Latisana, ma ha grossissime preoccupazioni, perché 50 km di scorrimento del fiume o attraverso il suo scomatore sono situazioni che ci preoccupano moltissimo, ma non lo dico io che sono il sindaco, lo dice il piano di regimentazione delle acque, dove in qualche modo i vincoli che in qualche modo sono stati posti nel Comune di San Michele Tagliamento sono i più critici di tutto l'ambito della bassa friulana. E questo sta creando una serie di problemi anche dal punto di vista di sviluppo del nostro territorio importanti. Dovete pensare che, ad esempio, per fare un piccolo ampliamento su una casa nell'entroterra, non sto parlando di Bibbione che è la parte turistica del nostro comune, ci vogliono circa 20.000 euro solo per uno studio di carattere idraulico. Questo vuol dire impedire di fatto le costruzioni nel nostro comune. E questo rischio che in qualche modo è stato determinato da quel piano, oggi sta preoccupando moltissimo la mia comunità. In particolare, lo dico perché oggi, rispetto ad altre zone in cui sono state infrastrutturate con diaframmature e gli argini, nel caso di San Michele Tagliamento ci sono delle zone molto ampie in cui le diaframmature non sono fatte. Quindi oggi, se c'è un rischio importante, e credo che l'autorità di bacino su questo possa confermarlo, è nella parte veneta del fiume Tagliamento, in particolare nella zona che va da Malafesta a San Giorgio, dove non c'è alcuna diaframmatura, e se c'è un vero rischio di rottura degli argini, quello è il punto in cui insistono anche i paesi storici del Comune di San Michele Tagliamento. Ora, se a questo aggiungiamo che nel 2023 si è rotto un bacino, presso il Cavrato, creando inondazioni su abitazioni, aggiungiamo le due cose e quindi la preoccupazione mia personale, in qualità di sindaco di una comunità che ogni volta che c'è un temporale è preoccupatissima ed è spaventata da questa situazione perché sa di essere vulnerabile in tutti i sensi. E quindi sentirmi dire che in qualche modo si cerca anche di fare speculazioni di carattere edilizio, sinceramente le rimando al mittente, al quale, se vuole, venga da me e le do tutte le spiegazioni del caso per capire come è conformato il Comune di San Michele Tagliamento. Ora, la mia vera preoccupazione è questa. Anch'io ieri ho chiamato l'autorità di bacino per capire cosa si doveva dire oggi nell'ordine del giorno e sinceramente, un po' con sorpresa, oggi ancora la definizione dell'ordine del giorno faccio veramente fatica a capirla. Ma fermo restando ciò, ho capito dalla dottoressa Caiazzo che c'è probabilmente un rinizio del percorso. Forse questo è quello che ho capito, se l'ho capito bene. Allora il mio dubbio, che avevo anche in qualche modo indicato su una piccola nota, che sicuramente la preoccupazione del sindaco di Latisana di non perdere tempo, perché se ripartiamo non so quando arriveremo e probabilmente quando arriveremo è troppo tardi, ma secondo me non vorrei che tutto questo tergiversare da una soluzione all'altra sia di fatto una strategia
Cioè l'attesa infatti rischia di apparire come una scelta di convenienza, alimentando il dubbio per cui San Michele Tagliamento, che ad oggi ribadisco essere la zona più vulnerabile dell'intero ambito golenale, possa ad un certo punto divenire il bacino sacrificabile su cui scaricare il problema senza possibilità di replica. La gestione di questa circostanza non può essere procrastinata. Dopo aver a più riprese cercato di accendere un faro sullo stato di apprensione che alleggia San Michele Tagliamento e aver invocato anno dopo anno, sono 4 anni che sono sindaco, l'avvio degli interventi di messa in sicurezza del nostro Comune, dove sono congelati 14.400.000 euro, sarà mia cura mettere in campo tutte le azioni necessarie per tutelare l'amministrazione che rappresento ed esonerarmi ed eventualmente accuse di aver omesso la gravità della situazione e della condizione in cui versa il nostro Comune e del nostro fragile territorio. Grazie. Grazie. Se si presenta, ecco, aveva chiesto di intervenire. Buongiorno, Toridano, sindaco di Dignano. Allora, io intervengo anche per la sollecitazione avuta dal consigliere Pozzo quando ha chiesto se i sindaci avevano qualcosa da dire in merito a queste proposte ultime che anche a mezzo stampa siamo venuti a conoscenza. Allora, innanzitutto volevo fare una premessa. La premessa è che per quanto riguarda l'intervento di Dignano, la mia posizione, la posizione dell'amministrazione comunale di Dignano e dei cittadini di Dignano è nota e stranota e quindi non mi soffermo se non sull'esprimere una certa soddisfazione nell'aver ascoltato oggi il segretario generale dell'autorità, la dottoressa Marina Colaizzi, nel dire quello che noi da tempo chiedevamo, e cioè che ci fosse uno studio sul tagliamento nella sua interezza, dalla foce alla sorgente. Questo perché? Perché va un po' incontro anche a quello che ha affermato il Presidente della Regione l'altro giorno, e cioè che i tecnici devono esprimersi. Ecco, io mi auguro però che i tecnici che dovranno esprimersi lo facciano con, non ho dubbi, però è un'ulteriore richiesta, con cognizione di causa nel rispettare anche il tema ambientale. Se un gruppo di tecnici aveva individuato la soluzione di Dignano come la soluzione che doveva risolvere tutti i problemi e centinaia di esperti, di tecnici, di scienziati l'hanno bocciata, permettetemi una certa preoccupazione, perché a quel punto mi chiedo, e mi do dopo anche la risposta e ve la dirò, ma dobbiamo proprio fidarci? Sì, dobbiamo fidarci, perché abbiamo dei bravi tecnici, abbiamo dei bravi scienziati, dei bravi esperti che secondo me, andando in linea esattamente con quello che anche i comitati, la gente chiede, e cioè che vengano analizzate tutte le possibilità. Io capisco chi è in difficoltà e chiede che vengano adottate le misure più velocemente possibile per mettere in sicurezza la bassa. Però voglio fare un'altra considerazione e dico, ma è giusto buttare là una soluzione, fare di tutto perché venga fatta, perché venga realizzata, non essendo nemmeno sicuri se funziona, soltanto per poter dire almeno abbiamo fatto qualcosa se succede qualcosa. Non so, facciamo questa valutazione, pensiamoci, valutiamo bene e facciamo in modo che vengano rispettate tutte le sensibilità su tutta l'asta, in modo particolare, torno a dire, quelle ambientali e anche quelle della sicurezza. Per rispondere al consigliere Pozzo, per quanto riguarda il tema di queste nuove proposte che vengono avanti anche da alcuni proprietari, posso dire che è apprezzabile che comunque ci siano delle disponibilità anche da portatori di interesse e proprietari nel rendersi conto che ci sono possibilità diverse, studi
dimostrano che ci sono delle zone allagabili lungo tutta l'asta o quasi tutta l'asta che possono fungere da casse di espansione naturali. L'obiettivo di questo DOCFA, immagino e spero, che sia anche analizzare tutte queste. Quindi massimo appoggio a questa iniziativa, a questa linea, e cioè quella di valutare tutte le soluzioni possibili che si possono fare meno impattanti possibili su tutta l'asta del fiume. Piccoli interventi che però nel loro totale creano quella situazione che legittimamente la Bassa chiede sulla sicurezza. Questo è per quanto riguarda il mio pensiero. Sono particolarmente curioso e interessato ad ascoltare l'intervento oggi pomeriggio o dopo dei 12 tecnici che hanno partecipato al tavolo, tra i quali una parte anche indicati dai nostri comuni. Sono curioso di sapere perché secondo me questi sono elementi tecnici importanti che vanno proprio nella direzione, e cioè che devono essere i tecnici a decidere. Grazie. Grazie. Aveva chiesto un attimo la parola per la precisazione Barna, poi ci sarebbe Varmo, Lignano e poi proseguiamo. Per accendere, sì, acceso. Allora mi presento, sono Barna Erminio, Presidente dell'Associazione Agricoltori Medio Tagliamento, tirato in ballo oggi direttamente e indirettamente quasi da tutti. Volevo fare alcune precisazioni senza dilungarmi nella lettura della mia proposta, della nostra proposta, già fatta un anno fa. E ripresa solamente da una parte politica, come diceva mi pare il consigliere Conficoni, poteva essere stata ripresa, non è stata un'iniziativa, sì, la ripresa Fratelli d'Italia, ma hanno letto e hanno ritenuto di riportarla all'attenzione. Poteva essere fatta da chiunque nello scenario regionale, da sinistra a destra. Questo non è avvenuto e mi dispiace. Detto questo, riprendo anche alcuni argomenti del Sindaco Sette, che ha fatto una disamina precisa di quello che è stato tutto il percorso del piano rischio alluvioni, per fare alcune precisazioni. Per esempio i 400 ettari, come detto da alcuni intervenuti prima, che non mi ricordo i cognomi, i nomi, non sono 400 ma sono molti di più, perché in quella fase abbiamo raccolto l'adesione solo di quelli più grossi, si sono avvicinati quasi la totalità, e in più con il demanio idrico regionale la superficie si aggira attorno ai 2000 ettari, non sono 400 ettari. Io chiedo anche, siccome le parole hanno un peso, di documentarsi, ma non lo dico in senso negativo o critico. Quando si parla bisogna anche documentarsi, come per esempio faccio una correzione alle dichiarazioni del Sindaco Sette, che non si parla più del vecchio progetto di casse di espansione col tubo di 700 metri che buttava l'acqua all'interno di vasche scavate. Io sono in linea perfetta, la nostra proposta è stata valutata ed esternata appunto per seguire le linee precise che dà la nuova direttiva europea della rinaturalizzazione, e che contempera, come dice il sindaco Turidano di Dignano, l'ambiente e la sicurezza. Chiaramente ci vogliono degli accorgimenti tecnici, perché l'acqua non è che gli si può dare il comando come Mosè di farla andare di qua o di là. Però vorrei anche rimarcare il discorso che ha fatto il sindaco Sette, anche nella mia coerenza direi trentennale, perché come Presidente dell'Associazione Agricoltori sono stato l'unico che ha impugnato il piano stralcio allora, e lo abbiamo annullato, e poi siamo arrivati ad oggi. Il laboratorio tagliamento non è stato un gioco, è stato un tavolo discussione serio, dove c'erano tutto il mondo
politico, ambientalista, le istituzioni, eccetera, 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 hanno fatto una disamina di tutti i progetti, tra cui anche lo sbarramento di Dignano, che non si è posizionato al secondo posto, come erroneamente citava il sindaco Sette, ma era al quinto o al sesto, e motivando delle serie criticità, e rimetto a tutti quanti la lettura, per esempio col discorso dell'interruzione di falda, e ce n'è diverse, e l'aveva scartato a priori per questo motivo. Non entro in merito nelle convinzioni dell'autorità di bacino di riproporlo, però quello è e quello mi rimetto. Io sono rimasto stupito quando è stato cambiato tutto l'iter e tutta la progettazione, anche perché 12 anni di lavoro dell'autorità precedente, cioè 2 piani alluvioni, il primo sessennio e il secondo sessennio, sono stati buttati nel cestino in 5 minuti, perché tutti gli studi da parte dei tecnici, il lavoro di tutte le riunioni a cui io ho partecipato con un tecnico di mia fiducia, a tutte le riunioni ho anche prodotto delle osservazioni che chiaramente non sono state tenute in considerazione, ma il fatto ancora più gravissimo è stato che a quelle riunioni non ho visto mai i comuni partecipare, esprimersi e battagliare. Questo mi duole, perché in quella sede dovevano essere presenti tanti di quelli che oggi parlano, criticano, e bisogna conoscere, partecipare e intervenire nel momento giusto, come per esempio, senza fare nomi e cognomi, io leggo nella stampa che l'allora laboratorio di tagliamento è stato un gioco, è stata una riunione di club, ma non è così, perché si è votato, e se la votazione non andava bene bisognava impugnare nei termini prescritti dalla legge, non 15 anni dopo dichiarare ma sono passati 15 anni, sono cose vecchie ormai superate. Non è così, è come dire a un sindaco o io che sono consigliere comunale, capogruppo di opposizione Pinzano al tagliamento, siccome sono passati più di 50 anni non mi va bene la Costituzione perché non l'ho fatta io, la disconosco. Non è un discorso serio, bisogna mettersi a tavola tutti quanti seriamente, anche perché è stato citato anche il discorso dell'antropizzazione. Nessuno è immune da peccato, dato il mezzo e ancora più su, fino al mare. Però ormai l'economia c'è, non è che si può dire prendiamo le ruspe e spianiamo tutto. Come io ebbi a dire alla quarta commissione dell'epoca, che fui interpellato nel 2005, ebbi un battibecco con l'allora sindaco di Latisana, la sorella del presente sindaco, dove gli dissi è giusto che tu ti preoccupi delle tue comunità, delle tue economie, però non devi passare sopra a 4 contadini che allora era previsto di portare via i terreni senza nessun riconoscimento alcuno, e addirittura all'interno del piano stralcio c'era scritto che con parte della ghiaia si pagava l'opera, la ghiaia nostra. Allora noi ci opponemmo e i risultati, se qualcuno vuole, li va a leggere nella sentenza e nelle CTU allegate alla sentenza. Poi ho sentito dire anche in questo periodo che sono terreni privi di valore o fanno un'agricoltura povera. Non è così, perché ogni terreno ha le sue peculiarità. E citandone solo una, noi siamo inseriti Friuli Grave Doc e stiamo patendo delle conseguenze molto pesanti perché non possiamo fare dei vigneti, per esempio, senza dilungarmi tutte le altre conseguenze. E poi c'è qualcosa che mi dimentico sicuramente perché non mi sono preso puntualmente tutti gli appunti, ma rimetto tutti quanti alla lettura della nostra proposta, che è pubblica perché c'è il verbale della quarta commissione dell'anno scorso. Io ribadisco che il piano alluvioni vigente è quello approvato con il DPCM che ha citato il sindaco di Latisana,
e che tuttora non è stato né annullato né disconosciuta. La variante ha delle serie critiche e illegittimità, Grazie. a mio avviso. Presidente, Grazie. scusi, se permette, visto che sono stato per fatto personale, per così dire. Ah, scusi. Scusi. Se possiamo, perché, No, dovrei dare la parola diciamo, a tutti, perché sennò non riusciamo a uscirne. No, no, per fatto personale, siccome mi ha attribuito un errore sulla classificazione dell'esito del laboratorio di tagliamento, la Commissione regionale istituita nel 2010 ha predisposto un elaborato di sintesi che al punto A1 riporta il Pinzano e al punto B la traversa di Dignano, al di là poi della classificazione in termini di punteggio. Ecco, questa era la bene. precisazione che voleva fare. È il punto 2 dopo il punto 1. Sull'intervento del sindaco Turidano si può aggiungere in 30 secondi una cosa. Dunque noi come sindaci abbiamo giurato sulla Costituzione, la quale Costituzione annovera i principi che tutti auspicabilmente conosciamo come amministratori, come politici, come membri delle associazioni di rappresentanza delle varie sensibilità. C'è anche il tema dell'ambientalismo, lo riconosciamo tra i valori giustamente costituzionali, ma nella gerarchia dei valori, la tutela della vita umana e del patrimonio delle persone, della proprietà privata e della possibilità di una prosperità in sicurezza è un valore principale e fondante, per cui questi atteggiamenti dilatori e ripartire da zero dopo 60 anni è un atteggiamento che, a mio modo di vedere, non corrisponde a un'etica correlata a un giuramento fatto sulla Costituzione. Va bene. Ecco, questo è un aspetto che va chiarito. Bene, abbiamo il sindaco di Varmo. Io chiedo a tutti la massima sintesi perché, come vedete... No, voglio chiarire alcuni passaggi. Intanto, mi scusi, scusate. Mi scuso per non aver potuto prendere parte alla commemorazione, ma non è che lo faccio perché non abbia la sensibilità di comprendere il dolore che il territorio ha subito a valle di un evento estremo. Quindi mi spiace, mi scuso per non essere stata presente, ma avevo ragioni che non sto qui a raccontare, che quindi potevano essere altrettanto, vuol dire, validi anche per quanto riguarda me. Mi spiace che il sindaco di Latisana ritenga che l'autorità non accolga il confronto. Abbiamo incontrato diverse volte diversi sindaci per trovare soluzioni fattibili, però vorrei fare una precisazione che è fondamentale e che continua a portare a il presupposto errato e si arriva a conclusioni errate. La pianificazione distrettuale non è una programmazione, tutti gli interventi previsti nel PGRA non significa che devono essere realizzati nei 6 anni di vigenza, perché il costo sarebbe insostenibile. Si parla tant'è di una verifica di finanziabilità e a scelte dettate da valutazioni tecniche e dopodiché da disponibilità finanziarie si possono realizzare. È una precisazione fondamentale, altrimenti non ne usciamo vivi. Quello che c'è scritto sul PGRA non significa che lo si faccia o lo si debba fare nei 6 anni. Cos'è il piano gestione rischio alluvioni? Approvato con DPCM. È un insieme di documenti, tra questi ci sono le norme tecniche di attuazione che prevedono una disciplina per l'aggiornamento mappale, per la modifica di interventi a valle di studi o maggiori conoscenze e quindi la possibilità anche di commettere errori. Nessuno di noi è infallibile, tant'è che viene prevista la modifica a valle di eventuali errori. Il laboratorio tagliamento è stato l'elemento da cui si è partiti proprio per fare, e qui qualcuno ha fatto la distinzione, studio e progetto. Si è fatto lo studio di verifica se quelle proposte che abbiamo riportato nel PGRA avessero o meno un'efficacia in termini di sicurezza e condivido totalmente la questione della priorità di quali siano le condizioni da valutare. Priorità vite umane, certo, condizioni al contorno, situazione antropica differente, economia sviluppata, certo così, ambiente.
Si fa presto a parlare, siamo tutti molto bravi, resilienza, sostenibilità, nelle parole, nei fatti, calare nella vita reale. Comprendo le preoccupazioni dei sindaci, ma comprendete anche le preoccupazioni del pianificatore. Non è una cosa semplice contemperare tutti questi obiettivi. Allora, lo studio è stato fatto, ha portato a questa discussione, agli incontri con i tecnici, si è convenuto di dover fare, e qui passiamo alla fase, non stiamo tornando indietro. Non si sta tornando indietro, si è deciso che a fronte di quelle che sono le possibili soluzioni, anche i tecnici, anche i grandi professori che hanno portato a quello, neanche oso confrontarmi, non ho né competenza né professionalità per poter contestare loro, ma loro stessi non sono stati in grado di dire quale era l'opera che risolveva il problema. E non ce ne sarà mai solo una, non ce ne sarà mai solo una, perché il rischio zero non esiste, perché abbiamo i cambiamenti climatici, non possiamo rincorrere situazioni di criticità. Quindi, tornando con i piedi per terra, il DOCFA, che è un documento voluto anche in risposta alla Commissione europea, debba tener conto di tutti questi aspetti, arrivare quindi a definire tra le n soluzioni, si farà il punteggio, ma lì sarà progetto di fattibilità tecnico-economica. Ecco il passaggio. Da quel documento verrà fuori quale è la soluzione o la combinazione di soluzioni fattibili da dover realizzare. Non risulta che vi sia stato in precedenza un passaggio di questo tipo. Si è parlato dei tecnici, certo, la politica deve fare la scelta, ma consapevole, e non può essere un rimpallo ogni volta a seconda di quale sia più conveniente in attesa di un consenso elettorale. Io non sono di parte, non mi interessa. Ma che consenso elettorale? Ha indicato lei la traversa di Dignano della modifica della precedente? Signor Sindaco, mi scusi, non ci venga a parlare, non ci venga a parlare di... Scusate, non è un dibattito, non è un dibattito. Ecco, non è un dibattito personale, scusate, vada a concludere. Per cui dalla progettazione... Scusate, va bene. Quindi dal DOCFA si spera verrà fuori la soluzione progettuale, una o n, la combinazione di questi andrà a valutare tutte le questioni che sono state sollevate, anche il tema della ricarica della falda. Sottolineo anche che come autorità sappiamo che c'è un problema anche del trasporto solido e siccome tutto questo si fa se si hanno disponibilità finanziarie, abbiamo provvisto nel prossimo bilancio, laddove mi arrivino i soldi FSC, 2 milioni proprio funzionali ad attività di misura, monitoraggio e modellazione del trasporto solido nell'alto bacino del tagliamento, funzionale alla liberazione del piano di gestione dei sedimenti. Problemi noti ma che non si risolvono solo a parole, si ha bisogno di studi e poi di progettazione. Quindi siamo passati dal laboratorio allo studio, adesso alla progettazione. Sindaco di Varmo, poi Sindaco di Lignano, prego. Buongiorno, sarò brevissimo. 2 considerazioni. Uno, Varmo non ha mai dato il proprio assenso alla realizzazione delle bacini di laminazione in comuni di Varmo, Rivignano Teor e Ronchis. Si è sempre opposto, ha già dato le proprie considerazioni critiche su questo tipo di intervento, le ha già manifestate silenzio. Alla Regione e su questo punto il Comune di Varmo rimane fermo. Sull'altra questione posta di eventuali nuovi interventi in aggiunta a quelli già previsti dal PGRA, su cui non entro nel merito sulle modalità di modifica perché io avrei qualche riserva su come è stata operata quella modifica lì, ogni intervento aggiuntivo a quelli già previsti deve essere valutato secondo me correttamente all'interno del DOCFA, perché solo quello con una visione d'insieme può validare l'efficacia e la realizzabilità delle opere, perché lavorare su DOCFA relativi alle sole opere previste nell'alto, nel medio e nel basso corso non corrisponde a efficacia della progettazione che verrà messa in campo. Quindi ben venga, per quanto riguarda l'autorità di bacino, quella che è la proposta di fare un DOCFA unico, preciso però che questo deve essere fatto con
come posso dire, completezza di informazioni, quindi secondo me mancano ad oggi degli elementi anche sussidiari su quelli che sono l'attività di progettazione che verrà messa in campo, quindi dei rilievi precisi di quella che è l'asta del tagliamento, di quelle che sono le evidenze anche sui sedimenti. Il piano dei sedimenti a oggi non è stato ancora fatto, non sarà un elemento determinante di quella che è la gestione dell'asta fluviale, però ad oggi come elemento conoscitivo e di dato di conoscenza da mettere a disposizione di chi farà la progettazione è un elemento che manca. Altro aspetto di cui chiedo però è anche che era un'assicurazione che era stata data in fase di riunioni sul territorio, la presenza e la possibilità da parte dei comuni interessati di avere un proprio tecnico che sia affiancato a quello che è il team di progettazione che si aggiudicherà la gara per la redazione di questo DOCFA, in maniera tale che il comune possa presidiare ed essere in contatto con la parte tecnica per essere aggiornato puntualmente su quelli che sono gli sviluppi della progettazione. Prego, signor Sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Mi scuso per la voce, ma sono un po' influenzata. Allora, io parto dall'audizione di un anno fa, dove avevo rappresentato tutta la preoccupazione, la forte preoccupazione da parte di tutto il Comune di Lignano e del Consiglio Comunale, alla stregua di quello che hanno fatto anche i miei colleghi sindaci per quel che riguarda i loro territori. In seguito a quella avevo chiesto delle risposte relative chiaramente a tutte le problematiche che riguardano la foce del tagliamento, risposte che non sono pervenute. È stato deciso poi di costituire un tavolo tecnico con dei professionisti individuati o indicati da noi comuni. Ci siamo riuniti proprio nel comune di Varmo per trovare una quadra sui nomi. Il tavolo è stato anche ampliato poi dalla Regione e speravamo che quello fosse un tavolo di lavoro, di ascolto anche degli esperti in rappresentanza del Comune. In realtà loro hanno potuto presentare tutta una serie di domande alle quali poi l'autorità di bacino ha dato delle risposte. Allora io chiedo conto, in particolare per quel che riguarda l'area e il Comune di Lignano Sabbiadoro, delle risposte ai due quesiti, in particolare il numero 25 e il numero 26, laddove viene chiesta o riguardano entrambi la variazione di portata tra il cavrato e la foce del tagliamento e quindi sia l'impatto dell'inversione che quali sono le ragioni che hanno portato a questa decisione. E io francamente resto estremamente basita nel leggere le risposte dell'autorità di bacino, laddove al quesito 26 si risponde che la riduzione della portata avviata a valle al netto dei contributi di laminazione delle opere in progetto, che per il Comune di Lignano ancora non sappiamo quali siano peraltro, la riduzione della portata e la ripartizione prevista al nodo del cavratto derivano dalla necessità di garantire la sicurezza idraulica degli ambiti rivieraschi della laguna di Baseleghe. Mi fa molto piacere per la laguna di Baseleghe, non ho capito se si intende garantire la sicurezza idraulica anche per gli abitanti del comune di Lignano Sabbiadoro, perché qui non c'è scritto. In più, al quesito 26, laddove si chiede l'impatto dell'inversione delle portate, leggo solo la parte che mi ha francamente scandalizzato di più, dove si dice che in quest'ottica la sicurezza idraulica dei territori rivieraschi non può essere subordinata alla necessità di preservare insediamenti seppur storici nati in aree non idonee. Significa che dobbiamo annegare tutti quanti? Faccio una domanda, perché qui c'è scritto praticamente che anche se sono insediamenti storici o comunque qualunque, non si capisce quali siano le aree non idonee, ma qui c'è scritto francamente che non ha nessuna importanza degli insediamenti esistenti o meno, e quindi non si è tenuto conto di questo per l'impatto dell'inversione. Ora apprendo oggi che verrà avviato uno studio nella sua interezza per quel che riguarda il tagliamento, quindi mi pare di capire che siamo ancora in alto mare sul da farsi per sua stessa ammissione, dottoressa Colaizzi, perché ha appena detto che anche gli esperti non hanno soluzioni definitive. Quindi io a questo punto francamente non so cosa proporre, perché risposte sugli insediamenti per quel che riguarda Lignano oggi leggo
anzi il 17 settembre, quando ho ricevuto in comune a protocollo queste risposte, apprendo che a voi, per quel che riguarda la foce del tagliamento, in particolare nella parte del Friuli Venezia Giulia, non viene presa assolutamente in considerazione, anzi può tranquillamente andare sott'acqua. Quindi se questa è la posizione dell'autorità di bacino, cioè io come comune farò le debite conseguenze. Per quel che riguarda, lei ha detto che dal DOCFAP deriveranno le soluzioni progettuali. Io francamente non posso che unirmi a quello che ha appena detto il sindaco di Varmo, chiedendo che un esperto nominato dal comune possa partecipare a questa cosa, perché se noi non veniamo, ripeto, presi in considerazione per quel che riguarda la sicurezza idraulica del nostro territorio, dovremo tutelarci di conseguenza. Grazie. Grazie. Voleva rispondere? Allora, Sindaco, no, mi spiace che ci siano, è chiaro, ho letto la cosa, comprendo la preoccupazione. C'è un passaggio sempre nel quesito, in risposta al quesito del 26, dove dice: è previsto il raggiungimento di un sufficiente grado di protezione per l'area fluviale. Essendo invece preminente la funzionalità idraulica, non sono previsti unicamente interventi di mitigazione del rischio tramite misure di delocalizzazione o misure atte a ridurre la vulnerabilità. Eventuali opere di difesa violirebbero la logica con cui viene affrontato il tema del rischio idraulico nella norma europea: non arrecare danni significativi a monti a valle, non incrementare quindi le condizioni di pericolosità e di rischio. È chiaro che questi incontri sono stati fatti anche con la Regione. Il tema del DOCFA ne ho parlato perché ero presente alla riunione e quindi si è convenuto di elaborare un documento unico, ma non sarà l'autorità, comunque sarà poi la Regione a dare risposta per la partecipazione ma si era detto che ci sarebbe stato appunto alle successive fasi di progettazione in cui il gruppo di lavoro interdisciplinare effettuare opportune verifiche anche con confronti con gli esperti indicati dai comuni. Quindi è aperta la partita proprio per elaborare il bando per l'elaborazione del DOCFA. Il tema del riparto qui però mi sento di non avere il mio tecnico di supporto, per cui dico solo che l'iniziale ripartizione delle portate da parte veneta e da parte della regione autonoma Friuli Venezia Giulia era stata una decisione politica che non portò poi neanche alla sottoscrizione di una delibera che pure doveva essere presa diciamo di concerto. Nella fase del laboratorio tagliamento e a valle dello studio fatto dall'autorità insieme ai tecnici della regione è stato considerato dalla sorgente alla foce tutta l'asta del tagliamento ed è stata individuata sulla base anche di quelli che erano gli elementi del laboratorio che la traversa di Dignano, anche per il fatto che dovrebbe essere realizzato il ponte, andrebbe ad integrare un'opera di laminazione che fondamentalmente entrerebbe in funzione, si auspica mai, ma diciamo nell'ipotesi dei tempi di ritorno al massimo 2 volte in 100 anni. Quindi era semplicemente ottimizzare un intervento che dovrà essere fatto, perché si parla di viabilità, integrandola con un'opera. Sono emerse, come è giusto che sia, situazioni, condizioni di valutazione ulteriori e di preoccupazione e c'è stata l'audizione l'anno scorso, l'apertura dei tavoli. Certo non potevamo, i tempi per fare un dialogo, un discorso in quella situazione lì, sono state poste le domande a cui verranno date risposte anche con l'integrazione di studi, indagini dedicate e per poter arrivare a quelle soluzioni tecniche che diano garanzia di tutto, non solo della sicurezza, di stabilità, di non incremento di altre condizioni. Cioè qualcosa che dovrà essere fatto appunto in fase di DOCFA. Però è un qualcosa che farà la Regione in questo caso, ma già in quell'occasione le risposte che sono state date sono state, come dire, eravamo tutti presenti ed è stata data lettura. Bene, io avrei ulteriore domanda da parte della consigliera Pellegrino.
Io avrei la consigliera Pellegrino, un'altra domanda del consigliere Conficconi, Morettuzzo e la Celotti, non so se ce la faremo, comunque prego consigliera Pellegrino. Vuole fare la domanda consigliera Pellegrino? Prego. Grazie Presidente. Come immaginavamo dall'ufficio di Presidenza, che avevamo già, quando abbiamo ipotizzato appunto la data disponibile da parte dell'assessore, e sapevamo che comunque audire anche solo ed esclusivamente quelli che erano stati auditi il 4 di novembre era già molto complicato, e questo l'abbiamo potuto verificare oggi, per cui sì, un po' di sensi di colpa possiamo averceli nel non aver allargato la platea, ma abbiamo visto che già così è ben complicato. Vorrei soltanto così un bagno di onestà da parte di tutti. Io non ho appartenenze, anzi non sono neanche nata in Friuli Venezia Giulia, e nel 11 novembre 66 sono nata, qualche giorno prima era successo l'alluvione. Quindi vorrei cercare così, da parte anche di tutti, di mantenere un atteggiamento un po' superiore, no? Davanti a questo evento, e non tirare per la giacchetta soprattutto i morti. Allora, i dati sono chiari, dobbiamo dirceli una volta per tutti. Anche fosse un solo morto, Sindaco Sette, quell'unico morto va considerato. Anche fosse un unico morto. E lo dico così, subito. A noi risulta che nel 65, a settembre, ci risulta un morto alla Tisana. Ci risulta nel 1966 130 morti nel centro-nord Italia, di cui 18 morti in Friuli, 10 in Carnia, 4 nel Pordenonese e 4 veronesi di origine isontina in transito alla Tisana. Uno di questi morti della Carnia è il cognato della signora Franca Pradetto, che è presidente di Assieme per l'Itagliamento e che credo che sia uno dei motori principali per cui lei si è dedicata tutta una vita a questo tema. Quindi cerchiamo così di non tirare i morti per la giacchetta, perché questo credo che sia la cosa peggiore che ci possa essere. Cosa importante invece ha detto il Sindaco Sette, i 30.000 sfollati e quelli che potrebbero essere oggi 150.000, perché sappiamo che negli anni 70-80 c'è stata una grande edificabilità, soprattutto a valle del Tagliamento, e di cui tutti abbiamo beneficiato, perché credo che tutti noi abbiamo fatto vacanze a Lignano o a Bibbione. Tutti abbiamo beneficiato. Tant'è vero che oggi, Sindaco Sette, e lo dico anche al Sindaco di San Michele al Tagliamento, che peraltro il Sindaco di San Michele al Tagliamento credo che sia in questa situazione il nostro ospite, e lo ringrazio per essere venuto, e che ha un carico enorme perché si trova preso a tenaglia tra il fiume Tagliamento e il Cavrato, e i suoi abitanti sono presi a tenaglia, e vorrei sapere da lui se ci sono state in Regione Veneto sufficienti audizioni per poter risolvere i problemi del suo comune. Inoltre, e lo dico qui da professionista che progetta e che fa case e che gli piace anche fare case, mi piace fare case, se quando si dice che la cosa principale è la salute dei cittadini, e che ne sono convinta da architetto, progettista e ambientalista dall'altra, sono convinta che voi ci teniate molto alla salute dei vostri cittadini, come ci teniamo tutti noi, perché questa è la cosa principale, ma quando dite che il problema non è l'edificabilità, io di questo devo assolutamente dubitare, perché le dichiarazioni di vostri rappresentanti in Consiglio regionale dicono nel 2022 esattamente il contrario. Anzi, si è felici
del fatto che il piano gestione rischi e alluvioni non pone vincoli di inedificabilità. Questo, se poi avete cambiato opinione dal 9 febbraio 2022 ad oggi, a questo punto io ne prendo atto, ne sono contenta, perché evidentemente avete compreso in questi anni che il problema è ambientale, che il problema è il cambiamento climatico e che il problema è la sicurezza delle persone e che 150.000, quindi abbiamo 120.000 persone in più, rischiano lo sfollamento, forse probabilmente non la morte, perché oggi abbiamo dei sistemi di alert molto forti, molto importanti e quindi probabilmente rischierebbero non la morte, ma sicuramente di mettere a rischio le loro abitazioni, che non è una cosa comunque da poco. Quindi questo va detto così come premessa. Faccio una domanda all'autorità di bacino. DOCFAP, io sono felicissima di sentirle dire quello che sta dicendo oggi, ma è in forte contraddizione rispetto a quello che lei ha detto un anno fa, perché un anno fa, di fatto, eravate fermi, convinti che quell'opera fosse l'unica opera possibile da fare e che era la corretta opera che avrebbe messo in sicurezza tutta l'asta del tagliamento. E quindi voglio capire che cosa è accaduto in questo anno. E di questo sono solo che contenta, perché evidentemente opere così impattanti necessitano comunque di fare le valutazioni giuste del caso, compresa, e questo me l'ha insegnato il mio professore di valutazione di impatto ambientale, l'opzione zero. L'opzione zero, Sindaco Sette, non è una cosa che così ce la siamo inventata questa mattina, è dal 1985 che si parla di questo. E si devono prendere in considerazione tutte le opere che possono risolvere e mitigare, perché purtroppo si sta parlando solo di mitigazione e non di risoluzione del problema, perché la risoluzione del problema sarebbe tirar via, togliere tutte le persone che abitano sull'asta del tagliamento, che sono a rischio di sfondare. Questo sappiamo non essere possibile. E questo sappiamo non essere possibile. Il rischio zero, si vergogni lo dirà qualcun altro, il rischio zero è solo purtroppo questo ed è una soluzione non praticabile. E allora bisogna trovare soluzioni di mitigazione. Al Sindaco Sette dico che io ho una mappa del 1800 che fa vedere perfettamente l'insediamento della Tisana e l'insediamento di San Michele, però probabilmente lui ha altre mappe. Inoltre, per quello che riguarda, per esempio, Presidente, la volta scorsa c'era anche una rappresentante dell'ISPRA che aveva fatto un intervento particolarmente critico su quell'opera. Io non so, non la vedo nell'elenco. Ha comunicato la sua assenza, è stata invitata, ma ha comunicato la sua assenza. Va bene, però comunque la volta scorsa, probabilmente qualcuno se lo ricorderà, aveva fatto un intervento particolarmente critico sul progetto di Dignano, che peraltro sappiamo che per il laboratorio tagliamento, che è tanto sempre chiamato in causa costantemente da chi mi ha detto, da chi dice che mi devo vergognare, la traversa di Dignano era tra le ultime nel laboratorio di tagliamento, che casomai era quella di Pinzano che dovrebbe essere presa in considerazione. Ma siccome per fortuna i progetti sono progetti, possono essere valutati, guardati e considerate tutte le loro ricadute positive e negative, noi ad oggi possiamo dire che questo DOCFAP, su cui, ripeto, io concordo, ma chiedo anche all'autorità di bacino, ai tecnici della Regione, a tutti quanti, di stringere quanto più possibile i tempi per arrivare a una definizione e non trovarsi sott'acqua. Inoltre, chiedo alla Presidente Pradetto che cosa è accaduto in sede di Europarlamento quando lei ha presentato la petizione di 13.000 firme contro l'opera di Dignano, perché a questo punto mi viene da dire positivamente che noi oggi ci ritroviamo con altre possibili ipotesi progettuali, anche perché la popolazione si è attivata.
tutta la popolazione, non soltanto quella dell'asta del Medio Friuli, ma anche ho grande rispetto nei confronti della popolazione di Latisana che negli ultimi mesi si è attivata per dire noi vogliamo essere messi in sicurezza. 13.000 firme non sono sicuramente poche e devono essere considerate. Inoltre, non ce la faremo a fare tutte le domande, ma arrivo alla conclusione, all'assessore chiedo perché nell'ultima, all'assessore dopo, va bene, allora mi rivolgo ai sindaci, perché presumo che i sindaci questa cosa la valutino positivamente, cosa ne pensano della bocciatura di un emendamento fatto da parte dell'assessore sul dibattito pubblico, o cosiddetto débat public. grazie consigliere. La prima domanda era a San Michele, la seconda all'autorità di bacino, poi una al sindaco, mi pare 7, e al presidente Pravetto. Ma prego San Michele, ma ho paura che esaurite queste saremo arrivati alla fine. Comunque vedo che la discussione quindi sicuramente accetteremo la volontà di fare un'ulteriore audizione alla luce di quello che verrà detto il pomeriggio. Prego, Sindaco di San Michele. Sì, con la Regione Veneto diciamo che questo finanziamento, che credo che citavo prima, di 14.400.000 euro, che dovrebbe essere finalizzato alla messa in sicurezza degli argini sul fiume Tagliamento sul lato Veneto, è un finanziamento che in qualche modo derivava dalle vecchie casse di espansione, che poi era stato dirottato in parte in Friuli, in parte in Veneto, e questa era la parte che riguardava il nostro comune. È da un po' che si sta pensando, è stata avviata la fase di progettazione, però diciamo che i tempi sicuramente non sono compatibili con i rischi che in qualche modo e le preoccupazioni che in qualche modo ha il comune di San Michele Tagliamento. In particolare, prima forse non l'ho citato, ma ci sono 2 punti nel nostro territorio in cui nell'ambito della Golena il fiume si è avvicinato agli argini. Io questo ho segnalato anche al Genio Civile, questo tipo di situazioni, che al momento sono, in particolare nel corso del 2023, e quindi il rischio che possa in qualche modo precipitare la situazione è un grande motivo di paura che in qualche modo il Comune vive e la cittadinanza vive nel nostro territorio. Capisco l'insofferenza di qualcuno, però mi hanno chiamato in causa e cerco di rispondere. Ripeto, per essere qui comunque da Veneto in questo consesso, va detto che le nostre origini, se lei arriva a San Michele, trova un cartello proprio all'uscita del ponte di San Michele Latisana in cui c'è scritto comunità di lingua friulana, nel senso che io parlo normalmente friulano e come pure qui il mio Presidente del Consiglio che è presente, perché in qualche modo le nostre origini sono quelle, il nostro idioma è quello, quindi in qualche modo non è che mi senta fuori casa in questo sito. Grazie. Autorità di bacino. Rapida nel rispondere, sì, l'anno scorso avevamo, come dire, lo studio fatto dall'autorità insieme alla Regione che dava come esiti di soluzione, come dicevo, era il fatto di poter coniugare anche in tema ambientale, visto che il ponte di Dignano deve essere realizzato, di coniugare 2 aspetti, viabilità e sicurezza idraulica. Chiaramente ci sono state delle considerazioni, delle valutazioni che sono state accolte e la decisione è stata quella quindi a quel punto di passare dallo studio alla progettazione, prendendo a riferimento tutte le possibili ipotesi e combinazioni che potranno dare la massima efficacia e la massima sicurezza. Avevo una domanda per il Sindaco Sette, se allora, riesce a contenersi così riusciamo a finire. Mi contengo nel merito e nel metodo, nel senso che velocemente rispondo alla consigliera Pellegrino che ha accusato il sindaco della città di Latisana di tirare i morti per la giacchetta, l'abbiamo sentito tutti. Ecco, questo atteggiamento non ci stupisce perché, come ho detto anche un anno fa, siamo emarginati ormai,
Quindi diciamo, questa sollevazione a livello popolare è una reazione anche di autodifesa a questi attacchi, perché guardate, se i nomi delle vittime, possiamo citare ad esempio Poles, che è deceduto in conseguenza dell'alluvione il giorno stesso che c'è stata, nel 65, ma citava il caso di una famiglia di poveri cittadini veronesi che transitava per la Tisana in zona Tempio, era la famiglia De Gironcoli, o di Gironcoli. Ci fu appunto l'ondata che travolse l'auto su cui viaggiarono e li uccise, morirono tutti. Quindi par di capire che vi sia un distinguo sul fatto che siano residenti o meno di La Tisana. Io credo che stiamo toccando il fondo. Noi respingiamo questo tipo di provocazioni, sono atteggiamenti che offendono non solo la nostra sensibilità, ma anche la memoria delle persone che sono decedute. Vorrei ricordare, eravamo presenti il consigliere Spagnolo e il vice sindaco Simonin, entrambi presenti oggi qui, grazie, anche per quanto ha fatto la nostra consigliera di riferimento territoriale, in quanto a Colloredo di Monte Albano, siccome sulla vicenda vittime si parla così a cuor leggero come abbiamo sentito adesso e siamo atterriti da questo atteggiamento, da questa freddezza, ho chiesto, e lo ripeto, all'ingegner Ferri, che era presente di fronte a 20 sindaci, molti dei quali presenti qui, ripeto, a Colloredo di Montalbano, nella sede della comunità collinare, se dai modelli, diciamo, di rischio dell'autorità di distretto fosse vero che c'era una previsione di potenziale rischio di fino a 100 vittime in caso di una nuova alluvione. Ho chiesto anche di essere smentito, qualora ciò non rispondesse al vero, in modo tale da poter anche tranquillizzare innanzitutto noi stessi e anche poter, diciamo, veicolare i messaggi che stavamo attingendo in quel contesto alla cittadinanza. Ma l'ingegner Ferri non ha affatto negato questa ipotesi devastante e cataclismatica. Quindi qui nessuno tira i morti per la giacchetta. Abbiamo osservato un minuto di silenzio in apertura, evidentemente qualcuno era disattento e non ha capito che oggi celebriamo la seconda alluvione con ulteriori vittime e devastazione immane a un anno di distanza dalla prima. Questo io ho portato la fascia tricolore con il simbolo di La Tisana, la cittadinanza elegge un sindaco che deve portare questo tipo di situazioni all'attenzione delle istituzioni, ma purtroppo l'alternativa e soprattutto l'interlocuzione, qui c'è Comune di La Tisana, l'alternativa e l'interlocuzione di coloro i quali determinano poi la politica regionale, abbiamo sentito, si riduce a un attacco personale che accusa il sindaco di questa città di tirare i morti per la giacchetta. Noi siamo indignati, ripeto, consigliere Pellegrino, indignati da questa sua accusa odierna e segna un ulteriore passo avanti verso l'emarginazione non solo della città di La Tisana, ma di un territorio vasto, ampio, che si vede accusato di strumentalizzare la morte dei propri concittadini o di chi, come nel caso della famiglia di Gironcoli, ha avuto così il caso della vita di passare sul nostro territorio e di venire investito e ucciso da un'alluvione che l'inerzia delle istituzioni rende tutt'oggi possibile. La ringrazio. Vorrei far rispondere al Presidente Bravetto perché poi dobbiamo chiudere, altrimenti non riusciamo a fare il collegamento con il Vice Ministro e la seconda parte. Prego. Grazie Presidente, grazie agli auditori. Intervengo, buongiorno a tutti, anzi,
Intervengo a nome dell'Associazione Assieme per il Tagliamento. Vengo subito al punto. La sicurezza del basso corso del tagliamento può essere garantita senza le opere impattanti previste dalla delibera regionale 530. Una visione superata, costosa e in netto contrasto con i cambiamenti climatici e con le normative europee, che finirebbe per snaturare il fiume e il suo equilibrio naturale. Fino ad oggi non c'è stata mai una reale occasione di confronto sulle possibili alternative. Le scelte sono state spesso guidate da progetti calati dall'alto, già definiti, senza un adeguato coinvolgimento delle comunità locali. E proprio queste comunità, da sempre legate al loro fiume e consapevoli del suo valore, hanno espresso una forza di volontà di contribuire con una proposta costruttiva. Scusate, non si può far foto durante da sopra l'aula. Grazie. Oggi, grazie al riconoscimento del DOCFAB previsto dal Codice degli Appalti del Decreto Legislativo 36 del 2023, che obbliga di valutare tutte le alternative prima di scegliere una soluzione progettuale, si apre finalmente la possibilità di un dialogo vero. Ed è con questo spirito che presentiamo la nostra proposta, come contributo concreto alla sicurezza e alla tutela del tagliamento. Si tratta di una proposta più naturale, sostenibile e coerente con una natura del fiume fondata su uno studio tecnico indipendente elaborato con strumenti di modellazione idraulica moderni e riferito alla piena del novembre 2023, la più significativa dopo il 66. Lo studio dimostra che con interventi minimi e veloci, con l'arretramento o abbassamento di alcuni argini e piccoli arginelli agricoli, alti circa 1 metro, 1,5 metri, è possibile ottenere 24-28 milioni di metri cubi di laminazione naturale, equivalenti alla capacità della diga di Dignano, senza cemento e senza alterarne il paesaggio. È emerso che diversi agricoltori del medio corso sono disponibili a vendere i loro terreni. Oggi abbiamo sentito che i terreni sono piuttosto grandi. Alla Regione, noi siamo favorevoli a questa disponibilità, ma a una condizione chiara: che quelle aree vengano destinate a spazi di espansione naturale del fiume, restituendo al tagliamento parte del suo spazio originario. Molti di questi terreni, un tempo demaniali, furono assegnati alle famiglie locali negli anni 30 come sostentamento in un periodo in cui la fame e la povertà colpivano duramente il territorio. Oggi, in un contesto completamente diverso, se torniamo alla collettività, è giusto che lo facciano per rafforzare la sicurezza e la qualità ambientale del tagliamento, non per nuove cementificazioni. E da quello che oggi ci ha detto il Presidente Barna, penso che sono molto bravi. Proprio in quest'ottica la nostra proposta individua una serie di aree che possono diventare spazi di laminazione naturale. Mi ascolti, Assessore Scocimarro, che l'anno scorso mi ha chiesto a quale proposta noi ci riferivamo, che sono capaci di garantire sicurezza senza compromettere la natura del fiume. Le principali, parlo solo delle principali aree individuate da questo studio per la laminazione naturale. Allora, tra Socchieve, Villa Santina e Amaro abbiamo la possibilità di laminare 3 milioni di metri cubi d'acqua. Nella piana di Osopo altri 4 milioni. Tra Pinzano e Spilimbergo 8-10 milioni di metri cubi.
Tra Carpaco, Vidoli e Mozzico altri 3 milioni di metri cubi. Tra Santo Dorico e Turida altri 3 milioni di metri cubi. Da San Martino al Tagliamento fino a Gradisca di Spelbergo altri 5 milioni di metri cubi. Nel complesso queste aree garantirebbero tra 24 e 28 milioni di metri cubi di laminazione naturale, sufficienti a ridurre il picco di piena centennale e a dare alla Tisana un margine di sicurezza di circa 14 ore. A questo sistema possiamo anche integrare lo scolmatore in sinistra idraulica dalla Tisanotta verso la laguna, già in parte esistente e facilmente ricalibrabile per scaricare l'acqua in eccesso. L'apporto di sedimenti dal tagliamento in laguna sarebbe perfino utile, perché oggi il fondale tende ad abbassarsi mentre il mare si alza. Perché questo equilibrio si mantenga, è indispensabile smettere di togliere i sedimenti dal fiume. Le escavazioni degli ultimi anni hanno abbassato l'alveo e accelerato le piene e aggravato il rischio nel basso corso. Solo dal ponte del Cimano, per dirne una, sono stati rimossi circa 300 milioni di metri cubi di ghiaia, per motivazioni mai davvero dimostrate. Chiediamo quindi la sospensione delle escavazioni e che i materiali eventualmente prelevati vengano distribuiti nei tratti in deficit, non portati via dal fiume. Anche i vecchi pennelli, costruiti negli anni 30 per difendere le aree agricole, oggi restringono gli spazi di esondazione e vanno ripensati in una logica di rinaturalizzazione fluviale. La nostra proposta è concreta e difatti oggi sono venuta qui con quella intenzione, la concretezza, perché mi sono stufata di ascoltare discorsi sempre quelli e anche a volte, vabbè. La nostra proposta è concreta, sostenibile e coerente con la nuova legge europea sul ripristino della natura, che chiede proprio di restituire lo spazio ai fiumi e di rimuovere le barriere artificiali. Per questo chiediamo che venga formalmente messa agli atti, come prevede il Codice degli Appalti, prima di scegliere una soluzione. Va valutate tutte le alternative possibili. Ricordiamo inoltre che la petizione firmata da 13.765 cittadini, consegnata il 10 dicembre 2023 al Presidente del Consiglio, non è ancora stata discussa, nonostante la legge preveda un termine preciso per la sua trattazione. Riteniamo importante che le istituzioni rispettino i tempi e le regole del confronto democratico, perché solo così si costruisce la fiducia tra i cittadini e le amministrazioni. Per questa ragione ci siamo rivolti alla Commissione europea, che ha esaminato la nostra petizione in pochi mesi e ne ha riconosciuto la fondatezza. Un segnale chiaro che la nostra è una proposta seria, documentata, coerente con i principi europei e anche del buonsenso, lasciatemi dire. Se non ha ancora tanto, la chiedo di andare a conclusione. Ho 3 righe. E permettermi di chiudere con il richiamo simbolico. Il 4 novembre ci riporta alla memoria l'alluvione che colpì la Tisana e molte altre zone d'Italia. Non abbiamo mai dimenticato le vittime del 66, che avvennero da Forni a Voltri fino alla Tisana. Proprio per rispetto di quelle persone e quelle famiglie chiediamo di non usare più la paura come giustificazione per nuove cementificazioni, ma di costruire una sicurezza vera fondata sulla conoscenza e sul rispetto del fiume. La vera sicurezza non nasce dal cemento, ma dal rispetto della natura del tagliamento, restituendogli i suoi spazi originali naturali e così possiamo garantire la sicurezza del basso corso e preservare uno dei fiumi più integri e preziosi d'Europa. La nostra associazione è pronta a collaborare con le istituzioni
scienziati, cittadini, per rendere concreta questa visione. Chiediamo appunto che magari questo documento di metterlo agli atti. Ringrazio. Bene, devo per forza sospendere la prima parte per 10 minuti e guardate, io devo sospendere perché tecnicamente poi dobbiamo fare gli altri collegamenti e dobbiamo ripartire con la seconda parte. Sì, io capisco, ma va bene, se riesce in 5 minuti a fare poi devo sospendere per riuscire proprio tecnicamente. Potete tutti presentare comunque memorie e quant'altro alla Commissione che verranno ovviamente consegnate a tutti i consiglieri della Commissione stessa. Prego, se riesce a contenersi. Io penso che starò 3 minuti, non 5, per cui vado subito a sintesi. Mi sono chiesto quali sono i processi che possono accelerare gli interventi, i progetti, gli interventi di mitigazione del rischio idraulico. Me li sono messi in lista, però prima ho fatto un altro pensiero. Io ho analizzato un po' tutta la documentazione degli ultimi 50 anni sul tagliamento. In questo racconto sono in qualche modo anche i valori fondamentali, le portate da laminare, i tempi di ritenzione, eccetera, ballati, Pensiamo solamente alle portate da 100.000 a 18 milioni di metri cubi al secondo. Ma tutto è ruotato attorno a un chiodo fisso, che era la grande opera che si è spostata indugiando tra Pinzano e Spilimbergo Dignano. Certo, ci sono stati dei fatti positivi, il laboratorio tagliamento a livello del metodo ha aperto le alternative, oppure a interventi concreti poi nel basso corso del fiume. Quali sono, secondo noi, alla luce di questa esperienza, di questa storia che va raccontata perché è molto istruttiva dal punto di vista istituzionale, amministrativo e culturale, e va sicuramente riletta e approfondita, i fattori che possono accelerare questo processo? E sono d'accordo con il sindaco di Latisana che questo processo va accelerato. Dal nostro punto di vista sono questi: rigore scientifico e trasparenza. Ad esempio nell'audizione del 2024 si parlava dello switch di portata e tagliamento cavrato senza però giustificarne il motivo. I motivi ci sono sicuramente, ma non sono stati dichiarati. 2. La condivisione degli assunti dal punto di vista scientifico, degli assunti fondamentali, ad esempio le portate da laminare, la distribuzione delle portate tra fiume e gli scolmatori. A maggior ragione in una fase di crisi climatica che naturalmente accelererà, che riduce la prevedibilità degli eventi, per cui l'equilibrio dei sistemi e quello climatico è quello più esposto e importante in questo caso. Terzo fattore, e oggi abbiamo avuto una risposta positiva e siamo contenti, è l'apertura vera al confronto tra alternative. Ci sono dei modelli realizzati che verranno presentati oggi pomeriggio, per cui una modellistica di supporto che in qualche modo riduce il picco di piena in modo significativo al di fuori degli argini, senza opere trasversali e in aree non soggette, non urbanizzate. Quarto fattore importante, che è un fattore di contesto generale, è l'allineamento di tutto questo su quanto la scienza dei fiumi e gli orientamenti comunitari ultimi ci dicono. Per cui questi 4 fattori, trasparenza, rigore scientifico, valutazione seria, approfondita in tempi di incertezza anche dal punto di vista scientifico dei fondamentali, apertura a delle alternative che ci sono e modellizzate, non idee solamente, ma modelli a supporto, e 4, allineamento con quello che è il contesto normativo a livello comunitario e quello che la scienza dei fiumi ci dice. Grazie. Grazie, sospendo qui la prima parte, sicuramente ci saranno richieste di nuovo incontro, vi auguro una buona giornata, chiedo agli auditi che hanno partecipato alla prima parte di uscire e di scollegarsi, chi ovviamente è in questo momento in collegamento relativamente alla prima parte. Rimanete qui quelli che sono convocati per la seconda parte, oppure se volete andare a bere un caffè sospendo 10 minuti e
Riprendiamo a mezzogiorno e 5, a mezzogiorno e 10. Prego.
In programma oggi. Do il benvenuto agli auditi convocati per il secondo punto all'ordine del giorno, che ovviamente ha per oggetto l'audizione per l'illustrazione dei pareri sui progetti di laminazione del tagliamento che prevedono la costruzione delle 2 traverse di Dignano e Madrisio e di casse di espansione fuori alveo. Prima di cedere la parola al richiedente l'audizione del consigliere Martinez per un intervento introduttivo, comunico che cederò la parola agli auditi, a cui chiedo chiaramente di poter contenere il loro intervento per un tempo massimo, magari 5-7 minuti in base all'intervento che devono fare, e chiedo ai consiglieri ovviamente nel loro intervento, nelle loro richieste, di avere lo stesso limite di tempo. L'assessore ci sta ascoltando comunque, arriva tra un attimo. Chiedo al consigliere Martinez di illustrare la richiesta e le motivazioni dell'audizione. Prego, consigliere Martinez. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli auditi. Ora, questa richiesta è nata, conseguentemente la collega Capozzi diceva non ci capisco più niente, effettivamente con tutti questi queste richieste, questi rinvii, il 4 novembre è diventato ormai una ricorrenza per parlare dell'alluvione della Tisana. Questa richiesta è nata dopo una mozione che è stata portata in questo Consiglio, dove si chiedeva, io lo chiamo un supplemento di indagine di carattere tecnico, quindi passando un po', la parola ai tecnici dopo tanti anni direi anche di inattività, salvo alcune parentesi importanti che possiamo ricordare nel periodo della gestione del problema da parte della Giunta Serracchiani, è il fatto che dice ma diamo la parola ai tecnici per capire, per trovare soluzioni diverse da quelle che sembrava, almeno messe in campo, che era questa famosa diga di Dignano, Ponte di Dignano. Quindi in quella mozione noi abbiamo inserito un punto in cui chiedevamo che questo aspetto fosse affrontato sì dal punto di vista tecnico, ma passati i 60 anni era il caso che si decidesse su quale soluzione utile, uno o più soluzioni che potessero portare ad degli interventi concreti, fattibili, finanziabili e che dessero risposte a tutte quelle che sono le sollecitazioni che abbiamo sentito oggi dal sindaco della Tisana piuttosto che di altri sindaci della parte bassa del territorio, che chiaramente, direi in maniera motivata, giustificata, pongono il problema della sicurezza, ma lo stanno ponendo da tanti anni. Io mi rifaccio a quello che ci ha detto Don Carlo nella messa del 2 settembre nella chiesa di La Tisana, che dopo aver fatto un'omelia bellissima, che io ricordo che ovviamente con emozione, si rivolse ai politici presenti dicendo: chiedo ai politici di decidere, di fare qualcosa, di muoversi, perché il rischio dopo 60 anni di una nuova alluvione è vicino, e questo sicuramente. Io immagino che nelle ultime piogge intense che ci sono state nel Medio Friuli, se la stessa intensità di pioggia
si fosse riversata anche nella Bassa Friulana, forse il rischio, no? Di avere una nuova alluvione sarebbe stato veramente molto, ma molto concreto. E allora io non sono contrario, e quindi non siamo contrari al dire di trovare, immaginare chiaramente con aspetti tecnici e con supporti di carattere scientifico, che ci fossero altre soluzioni a quella che fino adesso è stata immaginata. Io da quando sono in Consiglio sento parlare di Pinzano e di Gnano, non ho sentito parlare di altri possibili interventi. Allora, se il passare la palla ai tecnici per vagliare altre soluzioni che possono riguardare un unico punto o più punti dell'asse di tagliamento, se questi sono soluzioni che potrebbero portare da una parte a dare sicurezza, e a dare sicurezza nel senso che i comuni della Bassa Friulana abbiano la certezza che ci si sta muovendo con solerzia, e tutti noi siamo coscienti che domani non si può fare intervento, ma il dubbio che c'è è quello che c'è un'azione dilatoria che si sta continuando in questi anni e che sicuramente ha bisogno di essere stoppata, essere sollecitato un percorso di progettualità che abbia concretezza. Se questo riusciamo, ma dobbiamo tenerlo insieme ad una sostenibilità ambientale, che è quella che viene richiesta in maniera altrettanto giustificata dai comuni dell'asta del tagliamento, che stanno chiaramente che stanno a monte, io penso che la politica, ed è quello io penso che ci chiedeva anche Don Carlo, la politica ha l'onere di vagliare diverse progettualità, però con rapidità, e che il vagliare nuove progettualità non vuol dire allungare i tempi, e dall'altra parte cercare di trovare un compromesso. Io sono convinto, guardate, che un intervento di tagliamento, come qualsiasi intervento, non possa essere a rischio ambientale pari a zero. Però dico, la politica, tenendo conto di quelli che sono gli apporti scientifici, gli apporti tecnici di esperti che prima erano 5 e sono diventati 12, quindi magari allargando il ventaglio degli interventi potremo trovare soluzioni nuove. Io immagino che la politica, e dico, Don Carlo l'ha chiesto a tutti i politici, dicevamo consiglieri di centrodestra e di centrosinistra, di consiglieri che siedono in questo Consiglio, io dico la politica ha l'onere, ha l'obbligo, soprattutto in questo caso passati 60 anni, di muoversi con massima tempestività, di scegliere una soluzione che riesca a mettere insieme la sicurezza con la sostenibilità ambientale. Concludo, io ho letto l'altro giorno l'intervista del Presidente Fedriga sul Gazzettino, il quale fra le tante cose dice una cosa, che è la prima volta che da parte del centrodestra appare quello che è il termine urgenza. Lui ha detto: sono passati, fra le altre cose che ha detto, sono passati troppi decenni perché non si decida. Allora io dico, questo è il momento in cui, dopo questa fase di ascolto e di analisi tecnica, scientifica fatta dagli esperti, io penso che sia il momento, e mi auguro che ci siano contributi importanti affinché la politica regionale dia risposte concrete, serie e anche programmabili con certezza a quelli che sono i comuni, a quelli che sono i cittadini che sull'asse del tagliamento vivono, e chiaramente tutti con la preoccupazione che una nuova alluvione possa portare 9 vittime, che siano 1 le vittime, che siano 100, che siano friulani, che siano di altre regioni, le vittime vanno sempre rispettate. Grazie. Inizierei a dare la parola agli auditi. Vedo che è in collegamento il Vice Ministro Vaniagava, a cui cederei immediatamente la parola. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Che dire, allora, diciamo che
Come Ministero e come Governo ce la stiamo mettendo tutta per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, le azioni da fare, stiamo lavorando su più fronti. Secondo il rapporto di ISPRA, quindi l'Istituto Scientifico, noi abbiamo quasi il 95% del territorio italiano che è a rischio di dissesto idrogeologico. Oltre 7 milioni vivono in rischio medio di dissesto idrogeologico per quanto riguarda frane, alluvioni, erosione costiera, e oltre 1 milione che vive in territori ad alta pericolosità. Quindi con uno scenario così il Ministero ha il dovere di agire. Abbiamo ovviamente agito su più fronti. Su quello dei fondi per il dissesto idrogeologico nel 2024 abbiamo messo oltre 1 miliardo e 500 milioni per il 2025. Oltre ai fondi che sono stati messi, abbiamo voluto anche nel decreto semplificazioni, nel decreto siccità, abbiamo voluto inserire una serie di semplificazioni importantissime proprio per mettere a terra con più rapidamente possibile tutti questi interventi. Con il potenziamento anche delle autorità di bacino che sono assolutamente fondamentali per tutta la parte di pianificazione e di prevenzione su ovviamente quello che è un aspetto prettamente scientifico. Io credo che sia doveroso lasciare la parola ai tecnici, credo che la politica ovviamente debba accompagnare questo percorso, ma è evidente che tutta la base, per esempio, degli studi, dei flussi d'acqua, ma tutta la parte di pianificazione per quanto riguarda anche le portate d'acqua, che non devono essere studiate ad oggi, ma con i nuovi flussi che vengono dettati appunto dal cambiamento climatico, e quindi sarà un lavoro ancora più importante. Quindi vedete, dal mio scenario ovviamente ho uno scenario nazionale, ho visitato molti territori dove non sono stati fatti gli interventi per tempo, per tot motivi. E il nostro, come posso dire, la nostra azione che guida l'azione del governo deve essere quella di mettere in sicurezza i territori, ma soprattutto la vita delle persone. E questo lo possiamo fare con, ribadisco, con il supporto dei tecnici, con il supporto di chi ha una visione assolutamente tecnica, scientifica e che ci può dare delle soluzioni. Cioè noi dobbiamo indicare la via, che è quella di mettere in sicurezza, in questo caso, la bassa tagliamento. È evidente che come fare e gli interventi che sono necessari, posto che è giusto sentire i territori tutti, ma la via che ce la devono assolutamente indicare i tecnici, perché vedete, se continuiamo a mettere sempre ulteriore carne al fuoco, si rischia che sia il modo migliore per non fare niente. E condivido anch'io quanto detto il Presidente Fedriga, sono passati troppi anni e quindi questo territorio deve avere delle risposte che appunto devono venire dalla parte scientifica, perché non possono essere presi dei provvedimenti su base politica. Sarebbe sbagliatissimo se noi gli interventi di dissesto idrogeologico li andremmo a fare su una valutazione politica. E quindi ribadisco, io purtroppo non mi potrò fermare per vedere l'illustrazione del nuovo progetto, ma so che appunto ci sono dei tecnici che ci stanno lavorando, c'è l'autorità di bacino che ha ovviamente tutte le carte, tutti gli strumenti per poter decidere insieme ai tecnici della regione quale sia lo strumento migliore per mettere in sicurezza i territori. E quindi immagino che insomma non so che cosa avrà presentato oggi, poi magari mi verrà sicuramente comunicato, lo vedremo.
giusto il dibattito anche in questa commissione, perché ribadisco, è giusto che sia una soluzione più condivisa possibile, ma veramente io punto a sottolineare l'urgenza, perché non c'è più tempo e perché gli interventi, prima di essere attuati, ovviamente ci vorranno dei mesi, e quindi immagino e mi auguro, come posso dire, la sensibilità di tutti per poter attuare verso un intervento che vada a dare una soluzione, delle risposte concrete ai territori che da troppi anni stanno aspettando. Grazie Vice Ministro Baniagava. Passerei all'autorità di bacino per poi ovviamente al Professor Rinaldo. Prego. Salve, sì. Allora, ringrazio la Vice Ministro perché è sempre molto attenta ai temi, e devo riconoscere effettivamente che in questi anni ha veramente reso disponibili molte risorse per il dissesto, c'è la semplificazione amministrativa, e ha anche previsto risorse per il potenziamento dell'autorità, e questo non è un elemento di poco conto, perché nella fase della pianificazione, quindi della conoscenza di quelle che sono le situazioni del territorio, che sia rischio, pericolo e quant'altro, vi è necessità di alte professionalità, ma anche di numero di persone sufficienti. Siamo sotto organico, abbiamo recuperato un po' grazie appunto all'impegno del Ministero, e abbiamo adottato un piano di gestione rischio alluvioni che, come è stato detto anche questa mattina, è diventato l'unico documento di riferimento per quanto riguarda l'aspetto idraulico, quindi il piano di gestione rischio alluvioni. Sono stati abrogati i piani di sicurezza idraulica e rimane il PAI solamente per quanto riguarda i fenomeni gravitativi e valanghivi. La soluzione, la necessità dell'urgenza a cui faceva cenno l'onorevole Baniagava è certamente un elemento imprescindibile. Sono decenni che si parla della necessità di un intervento e che ad oggi ancora siamo qui a discutere, giustamente, correttamente, ma chiaramente dobbiamo affidarci a quelli che sono gli esiti di studi tecnici, e condivido una cosa che è stata detta stamattina dal rappresentante di Legambiente sulla necessità quindi del rigore scientifico e della trasparenza di questo, sulla condivisione di quali siano i presupposti, gli assunti degli esiti a cui poi si arriva, l'apertura al confronto, e quindi siamo qui per le valutazioni alternative. Abbiamo detto che siamo passati dal laboratorio Tagliamento allo studio fatto dall'autorità insieme alla Regione Friuli Venezia, ai tecnici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ora si passa alla fase, quella della progettazione, con un documento che andrà a valutare tecnicamente e numericamente quali sono le soluzioni, le combinazioni di soluzioni che può garantire, come dire, la massima efficacia in relazione anche al contemperamento di tutti quegli interessi che sono in gioco, che sono sia certamente la sicurezza delle persone, della salute, che chiede la parte dell'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche, ma anche gli aspetti che ci chiede la direttiva quadro acque, quindi gli aspetti ambientali, che poi sapete hanno anime differenti ma devono convergere verso il minore impatto possibile, ma con la massima efficacia ed efficienza delle opere che verranno attuate. L'autorità ha istituito quel tavolo di confronto con i tecnici che sono stati individuati dai vari comuni. Abbiamo avuto, come dire, vari quesiti, ad alcuni siamo riusciti a dare una risposta immediata, necessità di ulteriori approfondimenti certo, verranno fatti attraverso la messa a gara quindi del DOCFA, come richiede il codice degli appalti. Sottolineo che il Ministero è particolarmente attento. Nel momento in cui noi andremo a presentare quelle soluzioni, credo che, come ha già detto la Vice Ministro, i soldi non mancheranno, ma la stessa Regione Friuli Venezia Giulia in questi anni è andata, come dire, a
di integrare le risorse nazionali con risorse regionali proprio per assicurare la maggiore sicurezza sul territorio. Su alcuni siamo riusciti, come dire, a andare avanti, capisco la complessità del tagliamento, come autorità stiamo cercando di trovare quindi la convergenza insieme a tutti quanti voi nel rispetto anche delle norme, ma soprattutto quello che è stato detto dell'urgenza perché non c'è più tempo. Grazie. Interviene allora un attimo l'assessore prima di dare Sì, grazie la parola al professor Presidente. Rinaldo. Prego. Giusto per chiarire due cose e anche per portare il contributo a questo importante appuntamento. Come sapete io sono sempre definito laico in materia di sicurezza idraulica e quindi ho sempre voluto il parere importante di chi in questo invece lo fa per mestiere e lo fa anche molto bene, in maniera da poter portare poi tutti questi contributi a chi effettivamente ha il compito di metterci la firma. E ricordo, per chi ancora non ha capito, mi rivolgo più fuori dall'aula che dentro l'aula, che il commissario a rischio idrogeologico è il presidente Fedriga, mentre chi dà le linee guida sul piano, lo sapete meglio di me, ma non tutti lo sanno fuori evidentemente, è l'autorità di bacino che è presieduta dal vice ministro Vagnagala. Questa è la linea di comando per capire, mentre la mia direzione ha il compito di essere il braccio tecnico attuativo di queste politiche. Detto questo, che non è scontato per tutti, ricordando che oggi appunto abbiamo ricordato il 4 novembre questo importante appuntamento che ricorda ai noi le tragedie delle alluvioni, proprio per evitare questo, dal primo momento che siamo arrivati abbiamo voluto affrontare il problema dopo tanti decenni e portare appunto alla soluzione di quel problema e a mitigare al massimo i rischi che, come detto più volte, non saranno mai zero, che sia ben chiaro che il rischio c'è. Anche perché i cambiamenti climatici, come è sempre stato nella storia dell'uomo, hanno questi picchi in questo momento particolarmente importanti. Ma non è la mia materia, io faccio solamente la sintesi di quello che mi hanno riferito. Nel caso della storia magari qualcosa di più ho studiato io. Il confronto quindi deve avere delle basi scientifiche importanti e quindi ho accettato di buon grado quando questo Consiglio, tutto, non so se qualcuno si sia astenuto o fatto il contrario, abbia individuato la strada migliore, quella di affiancare ai sindaci del territorio gli esperti, che poi sono 5 o 12, è importante che questi portano il loro contributo, è quello che è la cosa più importante. Però se permettete, rispetto a questi 12 autorevolissimi esperti, in cui io ho creduto e ho accettato volentieri questa mozione, ho voluto, e questa mi permette il merito, me lo prendo tutto io, ho voluto fortemente la massima autorità in Italia e fra le massime autorità del mondo in fatto di idraulica, che è il professor Rinaldo, che io ringrazio, non è stato neanche facile convincerlo, tutti gli impegni che ha, ad accettare l'incarico e a venire anche qui da noi. Quindi io penso che sia corretto che chi fa politica, chi vuole fare una politica giusta per il territorio, non solo quella che conviene, ma anche quella che è più giusta per il territorio, debba avere un parere completamente libero da qualsiasi tipo di influenza, che è quello che ha chiesto il professor Rinaldo quando ha accettato l'incarico. Cioè di avere carta bianca e di dire effettivamente quello che deve dire. Non c'è nessun interesse da portare avanti, soltanto quello che tutti qua condividiamo, che è il bene del territorio e della vita dei propri abitanti. Detto questo, valutiamo se è il caso, e lo chiedo agli esperti, di fare una modellistica, un modello fisico, piuttosto che affidarci soltanto alla modellistica matematica, però qui lo chiedo a chi fa questo di mestiere al massimo livello, per dare una spiegazione plastica nel vero senso della parola di quello che può essere l'effetto devastante del fiume in piena nelle piene centenarie piuttosto che trecentenarie. Abbiamo visto che queste purtroppo arrivano con intensità maggiore, quindi dobbiamo fare presto. Grazie. Grazie Assessore, lascio la parola quindi al professor Rinaldo. Grazie. Il mio scrittore preferito dice che talvolta nella vita, sotto l'onda di un'emozione eccezionale, uno dice quello che pensa. Ecco, io sono vecchio abbastanza e contento di come è andata la mia traiettoria scientifica da dire esattamente quello che penso, e questa è la condizione. Ringrazio l'assessore Scocimarro per ricordare che non ho cercato questo incarico, l'ho resistito,
però credo che ci sia una componente importante che sento proprio di partecipazione emotiva e partecipazione proprio al senso civico che deve informare queste decisioni che sono da prendersi. E sono in condizione di farlo, ripeto, perché intendo, e l'assessore lo sa, dirò esattamente quello che ritengo sia giusto. E a proposito, mi dispiace per Don Carlo, ma non devo dare, lo rifacevo al consigliere Martinez che ne ha parlato prima, perché credo che il modo giusto di affrontare questo problema in questo momento sia ancora con qualche esitazione sul momento del procedere. Questo non è una cosa che secondo me a voi fa piacere. Però quello che vorrei dirvi da subito e con franchezza è qual è la cosa peggiore che potreste fare, a mio giudizio. E la cosa peggiore che potreste fare è quella di decidere di dare via a opere non risolutive e che distruggano per sempre capitale naturale. Questo è un pericolo, perché alcune delle soluzioni che sono state adesso naturalmente sto guardando i metri cubi di carta che si sono succeduti su questo problema e ci sono delle ragioni oggettive sopra il fatto che ancora non si è deciso che strada prendere. Però certamente vorrei che voi aveste presente questo. Oggi esiste la possibilità di fare degli sbagli, perché? E questo è un punto importante. Quando si parla ancora del riferimento alla piena del 1966, ci sono ancora moltissimi documenti che leggo anche con grande interesse, eccetera, a partire poi dal lavoro della Commissione De Marchi, che avrete sentito nominare diverse volte, a quello che segue da questo. Ma il tema principale è, dobbiamo porci il problema, ma nel mondo che cambia e che cambia rapidamente, perché su questo vorrò farvi una microscopica lezione di idrologia, però in un mondo che cambia con questa rapidità, il fattore essenziale, cioè rispetto a quale evento dobbiamo immaginare di proteggere la parte di regione, cioè il bacino idrografico di questo straordinario fiume che è il Tagliamento. Forse è proprio la bellezza del Tagliamento che mi ha fatto cedere alla proposta dell'assessore Scocimaro. Ed è il fatto che la piena, i 4.600, 5.000, quanto siano con i valori con cui sono stati determinati, i valori della piena che possiamo aspettarci, oggi non sono più veri. Il mondo che cambia rapidamente è un sistema in cui la distribuzione di probabilità delle precipitazioni in un contesto benedetto da una quantità di precipitazione straordinaria come quello del Friuli, che voi avete, in un mondo che cambia, in un sistema in cui l'aumento delle temperature atmosferiche, piaccia o non piaccia, è colpa nostra, è colpa di Homo sapiens, che ha l'effetto antropico non è questionabile dal punto di vista della scienza ufficiale che ne parla. Ebbene, in questo caso, quello che significa che una legge fisica che è inescappabile, sono principi primi, si chiama legge di Clapeyron, è quella che dice che per ogni grado in più di temperatura dell'atmosfera, quell'atmosfera tiene con sé dal 6 all'8% in più di vapore acqueo, cioè è più piena d'acqua potenziale. Quindi gli eventi di precipitazione che si generano in questi casi sono eventi più intensi. Allora, oggi esistono degli strumenti che tengono in conto del fatto che le distribuzioni di probabilità degli eventi, voi sapete che la sicurezza idraulica, lo avete sentito anche se non siete del mestiere, che la sicurezza idraulica viene stabilita sulla base del tempo di ritorno di un evento bicentenario con un certo franco, cioè una certa sicurezza rispetto al disastro impendente in molte parti, e voi lo sapete benissimo perché penso a quello che accade dalla Tisana in giù, naturalmente, lo conoscete benissimo. Beh, il problema è che cosa sia la piena bicentenaria oggi non lo sappiamo. Non lo sappiamo per il Tagliamento, non lo sappiamo per la stragrande maggioranza dei corsi d'acqua italiani. Abbiamo visto alcuni effetti, in particolare in Romagna, che sono più evidenti perché i bacini sono piccoli, e questi sono eventi che sono destinati ad essere particolarmente gravi per i bacini piccoli. Ma nel caso del Tagliamento, e questo è acclarato, l'intensità delle precipitazioni è tale per cui è probabile che anche bacini grandi siano soggetti ad eventi di questo tipo. Quindi la prima cosa che a mio giudizio va fatta, va stabilita una revisione basata sul sistema che non immagini, come diceva un poeta veneto che si chiama Biagio Marin, diceva: il passato non esiste. La realtà è che quello che abbiamo imparato in 100 anni di buone misure, e come la Regione Friuli Venezia Giulia ha fatto con
molto bene, molte delle cose che avete visto, ho visto il progetto tagliamento, ci sono molte cose fatte molto bene anche di osservazione, ma il passato non è in grado di dirci quello che accade nel futuro, ma certamente oggi esiste una scienza che è in grado di rimuovere queste ipotesi della stazionarietà delle distribuzioni e immaginare, si chiamano modelli a convezione permessa, che sono in grado di calcolare sostanzialmente, di fare delle simulazioni. Ci sono enti di ricerca pubblici, privati, quelli che volete. Ho grande stima dei consulenti che avete messo a lavorare su questo tema e certo del fatto che, come si fa nell'IPCC, cioè l'organismo che determina queste cose, si opera ascoltando le opinioni di tutti, si chiama la media di insieme dei valori di questi modelli che vengono fatti e che sono in grado di dare un'immagine plastica di quello che accade. Ma quello che ancora non sapete, ed è necessario farlo a mio giudizio, vi anticipo che sarà il contenuto principale il contenuto fondamentale della cosa, che prima di decidere in quale direzione procedere, con dispiacere per Don Carlo, è che va ridefinito il valore dell'evento critico su cui dimensionare le opere di difesa. L'altra cosa importante che non c'era quando ai tempi della Commissione De Marchi era l'economia ambientale, cioè il fatto che il valore del capitale naturale sia parte fondamentale, indicatori economici del benessere economico e sociale di un contesto territoriale che non tengono in conto il valore del capitale naturale, danno un'immagine fuorviata della ricchezza e della povertà di quei contesti. Quindi tutto questo va messo insieme col fatto che l'attesa generata da casi molto diversi richiede adesso una riflessione su quale sia l'evento di riferimento e richiede una ridiscussione di tutti i progetti che ci sono ancora. Alcuni certamente non hanno necessità di essere rallentati, sono certi rinforzi arginali. Fra l'altro avete la fortuna di avere un'autorità di bacino che sa leggere e scrivere perfettamente, molto agguerrita, molto competente, che ha una struttura che è in grado di dialogare con qualunque tipo di consulente voi abbiate modo di mettere in campo in questi temi. Quindi il contesto c'è. E l'idea, ripeto, non fatevi, a mio giudizio, abbiamo aspettato 60 anni e credo che sia necessario adesso riflettere, decidere quali sono gli eventi su cui dovremo dimensionare il disastro che può accadere, perché è inutile, lo diceva l'assessore Scocimaro, che succeda, ma è un conto, ma è l'entità della differenza fra la sicurezza che noi siamo in grado di garantire e quella che accadrà, quella che definirà l'importanza di questi temi. Esistono le competenze culturali, tecniche, amministrative in questo contesto, ripeto, il contesto del Friuli Venezia Giulia, il contesto del Veneto per la parte che gli compete. Ho letto anche con qualche divertimento, qualche schermaglia accaduta fra le regioni. Io sono veneto e quindi mi ha divertito particolarmente. Ma insomma, l'idea è che sia possibile su questa base costruire un principio in base al quale, ti ripeto, l'errore peggiore che possiamo fare, presi dalla necessità di una urgenza che evidentemente c'è, perché come sempre in questi casi l'evento disastroso può arrivare domani mattina, ovviamente. Però l'idea fondamentale è non facciamo passi irreversibili, in particolare nella distruzione del capitale naturale, che è un tema importante che ha causato una revisione importante delle decisioni che erano state prese a proposito di opere di questo tipo. E io devo dire la verità che sono d'accordo con quella decisione. Ora, peraltro, si tratta di trovare una soluzione che prenda in conto questo. Le condizioni per poterlo fare ci sono e, come vi dicevo, non avrò nel documento che ho promesso di fare, mi prendo le vacanze di Natale per scriverlo con cura perché c'è tanto lavoro da fare, ma alla fine dell'anno le conterò e dirò esattamente, giusto o sbagliato, quello che penso. Vi ringrazio. Bene. Beh, continuiamo con i componenti del Comitato Tagliamento, alcuni sono anche da remoto, se vogliono prendere la parola e intervenire. Il primo in lista, ad esempio, Walter Bertoldi, se c'è. Se riesce a collegarsi. Sì, ci sono, buongiorno a tutti. Buongiorno, sì, prego. Buongiorno. Guardi, lascio il mio tempo, abbiamo concordato un intervento a Francesco Comiti, il mio collega di Padova, quindi lascio a lui più tempo per fare l'intervento. Grazie. Allora lasciamo la parola a Francesco Comiti. Buongiorno
Buongiorno. A tutti, buon pomeriggio. Buongiorno. Sì, allora io ero già intervenuto un anno fa e diciamo, avendo poco tempo in questa occasione, ho preparato solo 2 slide. Posso condividere, vero? Oppure c'è modo per voi di visionare le slide, vero? Conferma? Prego. Ok, allora... Vediamo se... Le vedete? Sì, almeno le vedevamo. Niente, Sì. ci tenevo a ribadire alcuni concetti fondamentali che secondo me pian piano sono entrati anche purtroppo grazie alle alluvioni dell'Emilia Romagna, già citate dal collega professor Rinaldo. Gli eventi dell'Emilia Romagna stanno cambiando la percezione. Non vediamo più le slide, almeno. Non le vede? No, in questo momento no. Eccola, eccoci. Ok, non le mette in modalità animazione. Vabbè, le mostro così. Sì, in sostanza ci tenevo proprio a rimarcare come pian piano sta evolvendo il ragionamento dal passato, dove ci focalizzavamo soltanto su come ridurre le portate, no? E quindi come andare a evitare le esondazioni, ad un concetto invece proprio di danno, no? Il rischio. Quindi noi dobbiamo cercare di ridurre il rischio. Quindi quando si parla in maniera anche erronea, no, di sicurezza idraulica, che non può esistere la sicurezza assoluta, noi intendiamo dire che vogliamo ridurre il rischio. Il rischio idraulico nasce dalla pericolosità idraulica, assieme però all'esposizione e alla vulnerabilità. E questo appunto è il fulcro poi del ragionamento che io ci tengo a riproporre, cioè su come andare a ridurre il rischio idraulico nel tagliamento, specialmente nel basso tagliamento. In questa occasione discutiamo un po' più di questo. Ecco, quindi ricordando questo, abbiamo 3 leve su cui agire: pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Ecco, è chiaro a tutti, nessuno lo mette in discussione, che vogliamo ridurre la pericolosità idraulica andando ad agire sui territori di monte. A monte intendiamo dire che ormai alcuni studi, che poi verranno anche illustrati successivamente dagli altri colleghi del comitato, abbiamo delle aree agricole dove è possibile laminare le portate in arrivo. Ovviamente il tema dell'evento di riferimento, giustamente portato dal professor Rinaldo, è importante, cioè quanto dobbiamo laminare, cioè che volumi servono, come devono essere gestiti questi volumi. Questo è un tema ancora aperto e concordo con lui che non possiamo, l'ho sempre detto anche nello scorso intervento, non possiamo prendere a riferimento l'evento del 66. Questo era un vulnus importante dell'identificazione degli interventi proposti finora. Quindi, assodato che noi comunque dobbiamo immaginarci meglio la distribuzione di frequenza e di probabilità delle portate delle piene future, comunque potremmo già ad andare a identificare delle aree su cui andare a fare esondare in maniera controllata su zona agricola. Sappiamo che alcune associazioni si sono già dette disponibili di agricoltori, ci sono delle altre zone anche lungo la parte a valle della valle di Spilimbergo che possono essere utilizzabili. Attualmente diciamo circa 15-20 milioni di metri cubi si possono mettere in campo andando a laminare in maniera importante le portate. Chiaro che non togliamo il rischio, nel senso che non togliamo la possibilità del fiume con un evento 200ennale di uscire dagli argini poi. Quindi di nuovo rimarrà un rischio residuo in ogni caso, sia con cambiamento climatico, anche senza cambiamento climatico. La cosa importante è che queste nuove proposte, che diciamo che già un anno fa erano in aria, ora sono state portate a terra con delle simulazioni che verranno mostrate,
e queste laminazioni si possono ottenere senza andare a sbarrare il corso con opere trasversali che chiaramente da parte di tanti colleghi hanno suscitato avversione non solo per gli aspetti ambientali, ma anche per proprio un problema di funzionalità idraulica, perché in un corso d'acqua così ricco di sedimento e di materiale legnoso, come sottolineava anche il sindaco Sette di Latisana, questo trasporto di materiale solido andrebbe a creare grandi problematiche funzionali. Quindi andando ad operare fuori dall'alveo, quindi senza sbarramenti, possiamo attuare delle laminazioni importanti. Questo però dobbiamo accoppiarlo nel medio termine ad una migliore gestione dei sedimenti, ovvero a non più estrarre sedimento dal tagliamento, in modo che l'alveo possa aumentare di quota e ulteriori zone nei prossimi decenni potrebbero essere dedicate alla laminazione. Sono zone che attualmente non si possono utilizzare perché sono troppo alte rispetto al fondo dell'alveo. E questo perché? Perché abbiamo scavato troppo. Quindi è importante anche quello che ha detto la dottoressa Colaizzi, cioè che finalmente si andrà a predisporre un piano di gestione dei sedimenti del fiume, permettendo quindi di ragionare su quei tratti dove si dovrà recuperare quota, proprio per permettere di ridurre il rischio a valle. Quindi così i territori a monte parteciperanno alla riduzione del rischio a valle, quindi la pericolosità P andrà a diminuire, tuttavia anche a valle possiamo ridurre la pericolosità, oltre ai doverosi interventi di diaframmatura che sono già previsti e che vanno ovviamente benissimo. E qui appunto c'è tutto il tema del cavrato e quindi della inversione delle portate che suscita parecchi dubbi. Secondo me, secondo altri colleghi, anche più autorevoli su questa tematica della zona terminale, andare a agire su casse di espansione sul cavrato potrebbe andare veramente ad aiutare ad alleviare la pressione sui territori della bassa pianura. E questo può essere fatto anche nel breve termine. Però ecco, quello che è fondamentale, che ancora si discute poco, però appunto all'Emilia Romagna sta facendo strada, secondo me, in Italia, che ci si è resi conto come non possiamo non anche andare a ridurre l'esposizione e la vulnerabilità. E questo non vuol dire eliminare la tisana, nessuno ha mai pensato tra noi tecnici che dobbiamo andare a rimuovere paesi. Si parla di andare a lavorare in base alle zone a diversa pericolosità, una volta che questo flusso sia laminato, quindi comunque le portate ridotte dagli interventi di monte, andando a ridurre la vulnerabilità degli edifici con interventi architettonici, tecnici, che vadano proprio a impedire, se non a impedire del tutto, in alcuni casi è possibile, o in altri casi a ridurre l'acqua che ti entra nelle case, nelle cantine. Questo si può fare ed è, ad esempio in Emilia Romagna, ora finanziato dalla regione con interventi locali che sono a carico dei cittadini ma finanziati dalla regione. Questo unitamente anche a piani assicurativi, anche in questo caso cofinanziati dalla regione, possono andare a ridurre il danno economico che comunque prima o poi potrebbe esserci, perché di nuovo esiste questo rischio residuo che non ci possiamo togliere. E quindi andando a attuare nel breve termine, e questo può essere fatto già fin d'ora, quindi si può agire su questo, ridurre la vulnerabilità degli edifici attuali, andare a predisporre delle assicurazioni e anche andare a migliorare la procedura di allertamento, individualizzandola sui diversi cittadini, i diversi soggetti economici, con tecnologie che permettono sicuramente ormai di non parlare più di vittime, nel senso che quando purtroppo si parla di vittime, dobbiamo ricordarci che nel 66 il mondo era diverso, il sistema di protezione civile non era quello attuale. Quindi è vero che la potenzialità di persone esposte è elevatissima nel territorio, ma ora abbiamo una capacità di allertamento, come è già stato evidenziato dal consigliere,
abbiamo modo di allertare le persone e quindi questa possibilità ci permette di togliere dal ragionamento le vittime dicendo ok, ci sono 8.000 persone coinvolgibili, allora sicuramente qui c'è un problema sicuro di vittime. No, cioè noi abbiamo modo di allertare con sufficiente tempo in anticipo le persone, andando anche a dire, in base all'evoluzione poi dell'evento, dove andare a sistemarsi. Questo quindi nel breve termine si può realizzare, quindi concordo con il professor Rinaldo che vanno studiate bene gli scenari futuri idrologici e le decisioni finali anche di quanto si va a ridurre il danno lo potremo fare soltanto con una maggior conoscenza scientifica degli scenari futuri, ma noi possiamo nel breve termine già andare a ridurre la vulnerabilità delle persone, degli edifici e nel medio termine, l'ultimo tema che è quello più anche dibattibile e complicato, è andare a rilocalizzare quegli edifici che anche una volta laminate per quanto possibile con i volumi disponibili, le portate di piena, saranno sempre in zone a pericolosità elevata, con tempi di ritorno magari elevati. Ecco, quindi queste singole zone o edifici dove si dovrà andare a rilocalizzare gli abitanti e le attività economiche sono comunque del tutto ragionabili adesso con un medio termine e questo ci aiuta proprio a ridurre nel lungo periodo quant'è il danno associabile a un evento di piena. Ecco, quindi in sostanza la riduzione di rischio R scende molto, in maniera molto più efficace che non rispetto agli approcci, diciamo, precedenti che focalizzavano solo sulla pericolosità, se andiamo a unire sia la laminazione a monte che una laminazione in zona di un trattenimento delle portate su zone del cavrato, zone agricole, ma andando anche a ridurre vulnerabilità ed esposizione. Quindi il rischio lo riusciamo a ridurre in maniera sostanziale unendo tutte queste leve. Quindi tutti gli ingredienti del rischio vengono agiti, vengono modificati, vengono ridotti. Ecco, qui mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Proseguiamo con Michela Di Racca. Sei collegata? No, sono qua. Eccoci. Prego, mi scusi. Buongiorno a tutti. A me premeva, senza rubare troppo tempo, fare solo un breve riassunto di quello che è stato il nostro compito di tecnici, perché trovo corretto che sia descritto in maniera chiara, senza darci ruoli che al momento non abbiamo avuto e senza prendere né meriti né demeriti che non ci appartengono. Quindi, come è stato giustamente detto, noi siamo stati incaricati lo scorso fine anno, diciamo, dai comuni di prendere parte a un'audizione presso l'autorità di bacino che poi si è svolta, come ha detto giustamente la dottoressa Colaizzi, in più sessioni e il nostro compito era avere maggiori chiarimenti, chiedere spiegazioni su quelli che erano gli interventi in generale previsti su tutta l'asta del tagliamento, non solo connessi con il tema di oggi. Chiaramente poi l'attenzione ovviamente è stata calamitata, insomma, sulle opere principali di cui si è tanto dibattuto. È stata però l'occasione di fare molte domande che voi avrete, immagino, letto assieme alle risposte che poi alla fine sono venute dall'autorità di bacino, come già stato detto più o meno diciamo definite proprio per lo stato dell'arte delle cose, perché al momento non possiamo parlare di un progetto ma di un'idea e di una modellazione che l'autorità assieme alla regione ha sviluppato su queste soluzioni che prevedevano appunto determinati numeri di ingresso, come ha detto bene il professor Rinaldo, determinate suddivisioni delle portate tra cavrato e tagliamento, quindi delle regole di ingaggio, diciamo, precise, che nulla impedisce di rivedere, ma su quello abbiamo discusso, su quello abbiamo fatto le nostre domande e su questo sono state tratte le conclusioni che credo siano state illustrate a tutti, che sono quelle di portare avanti lo sviluppo di un DOCFAP, che è un documento appunto che studierà tutte le alternative progettuali ritenute opportune per risolvere la problematica.
documento che ritengo sarà per chi lo affronterà molto molto impegnativo. Noi nel verbale siamo stati indicati anche come persone eventualmente da sentire, che potranno collaborare a tutto questo. Credo sia un lavoro veramente interessante, veramente importante. Sicuramente sono scelte da fare in fretta ma non con premura, insomma, nel senso che ovviamente il problema è da risolvere, però in particolare il dato di partenza, come ci è stato appena detto, è fondamentale, perché non possiamo partire con soluzioni che hanno numeri di ingresso diversi, altrimenti non avremo mai un confronto corretto. Quindi credo che c'è una strada tracciata, c'è il solco normativo in cui procedere, e su questo suppongo si andrà avanti con la giusta attenzione. Vi ringrazio. Grazie. Passiamo ad Andrea Goltara, se è da remoto. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Sentiate. Mi scuso se sentite rumori di fondo, ma sono in missione all'estero ed è una connessione un po' in emergenza, ma visti i tempi di preavviso scarsi, questo è quello che sono riuscito a fare. Allora, condivido qualche slide. Dovreste vederle. Riassumo solo brevissimamente gli step precedenti, giusto per ricordarci cosa ci siamo detti anche un anno fa. Allora, noi come associazione, come CIRS, un'associazione tecnica, abbiamo raccolto questo appello della comunità tecnico-scientifica internazionale, che sostanzialmente cosa dice? Quello che ci ha anche riassunto il professor Rinaldo, cioè che è fondamentale cercare di fare tutto il possibile per mantenere il capitale naturale del tagliamento. Perché? Perché è un capitale naturale particolarmente elevato e unico. Okay. Questo sostanzialmente cosa vuol dire? Che il tratto, soprattutto particolarmente rilevante ai fini delle caratteristiche morfologiche che sono di riferimento a livello internazionale, deve essere il più possibile mantenuto, e la sua connettività. Abbiamo visto insieme perché la connettività in tutte le dimensioni è un elemento chiave dell'unicità del tagliamento, e per mantenerlo nel tempo, sia come aspetti ambientali, ecologici, che come paesaggio. Abbiamo visto che questo tema della connettività è al centro della normativa europea, non a caso, proprio perché è un elemento che garantisce questo mantenimento nel tempo degli aspetti ecologici e dei servizi ecosistemici. Questo in termini di richieste concrete nel dibattito cosa ha portato alla necessità di chiedere una vera valutazione integrata di tutte le alternative, come è stato ricordato più volte oggi. Quindi un vero DOCFAP e un unico DOCFAP, noi l'abbiamo richiesto fin dall'inizio. Ci sembra molto ragionevole che si sia arrivati a questa scelta, perché se si fanno DOCFAP a pezzettini su interventi che hanno effetti a scala di bacino, non si capisce come si possono valutare in modo integrato delle alternative. E integrata anche in termini di effetti. Non si tratta solo di individuare l'alternativa idraulicamente più efficiente, ma quella che porta più benefici al territorio, tenendo conto di tutti gli elementi che abbiamo ricordato oggi. Quindi ci saranno eventi di tempo di ritorno molto elevato che non riusciremo a mitigare, e ci saranno delle soluzioni che possono mitigarne altre, con pro e contro da diversi punti di vista. La valutazione deve essere integrata e con un supporto ampio di partecipazione pubblica. Come già detto, appunto, non esiste solo una piena centennale, qualsiasi cosa voglia dire oggi una piena centennale, no? Qua avevamo rivisto anche la volta scorsa che tanti eventi recenti con i dati che abbiamo oggi corrispondono a eventi rarissimi, ma in realtà tanto rari non sono. Quindi qualsiasi intervento si faccia non mette in sicurezza, visto che comunque il dibattito era incentrato su questa piena centennale, qualunque cosa essa sia, anche noi abbiamo usato questo riferimento per discutere di possibili alternative. Altro elemento chiave che abbiamo ricordato in tutte le salse: non si può assolutamente pensare che qualsiasi intervento si faccia, questo sia un via libera a ulteriore uso di aree fluviali e ulteriori esposizioni di beni a rischio, come ricordava il professor Comiti, e questo lo diciamo non a caso perché i segnali ci sono tutti. Quindi non c'è la situazione non facciamo opere e quindi c'è il disastro, le facciamo e liberi tutti. Questo deve essere molto chiaro, dobbiamo mitigare trovando le soluzioni più appropriate. Visto che spesso chi vuole tutelare l'ambiente viene accusato di voler solo dire no a interventi, abbiamo fatto
cercato di fare la nostra parte, il nostro piccolo, per provare a proporre alternative di mitigazione, perché contrariamente a quello che ci è stato detto, noi riteniamo che sia importante trovare tutte le migliori soluzioni di mitigazione. Per questo, grazie a fondi non italiani, ma della Senckenberg Society e della Fondazione Gerti Strom tedesche, abbiamo promosso uno studio, una valutazione di alternative progettuali affidato alla società Mountaineering. Cosa abbiamo chiesto a Mountaineering? Di modellizzare delle alternative cercando di rispondere a questa domanda. È possibile laminare il picco di Piena, per quanto meno in riferimento all'evento centennale, visto che questo era l'oggetto del dibattito, evitando opere trasversali in alveo, proprio perché, a nostro avviso, il mantenimento della connettività è un elemento fondamentale per la scelta delle alternative. E quindi come si può fare questo? Cercando di trovare posti, aree utili per realizzare aree di esondazione all'esterno degli argini esistenti, quindi per non aggiungere ulteriori opere, inserendo quindi sfioratori laterali in maniera tale da poter usare questi argini per alimentare delle aree di ritenzione controllata. E valutare se ci sono aree in cui con interventi invece che vanno più nella direzione della normativa europea sul ripristino della natura, sulla tutela della biodiversità, si possono realizzare interventi di arretramento o rimozione di alcuni tratti di argini e quanto contributo questo possa dare. Tutto questo noi l'abbiamo presentato più di un mese fa, già insieme ad altri risultati, a un evento a Ragogna, forse alcuni di voi già c'erano, quindi il materiale è tutto disponibile da più di un mese online, ma in estremissima sintesi, con una modellazione idraulica 2D, abbiamo provato a vedere cosa si poteva fare nelle aree a valle, diciamo, del Cose, con alcuni interventi di rimozione arginale a monte, che se volete potete vedere nel dettaglio delle slide già pubblicate. E il risultato che cos'è? Che sulla base di questo, diciamo, evento di riferimento centennale è possibile, realizzando aree di laminazione all'esterno degli argini esistenti, con ampio spazio ancora di modellazione, insomma, e di ottimizzazione, ridurre la portata che arriva alla Tisana fino a 4.000 m3 al secondo, che è un contributo non trascurabile, con un volume di invaso anche qui ottimizzabile, insomma, sui 16-17 milioni di metri cubi. Allora, questa non è necessariamente la soluzione unica e finale, ma mi sembra che dimostri, sulla base di numeri, che esistono alternative funzionali, potenzialmente efficaci alla munizione delle piene, senza per forza dover perdere il capitale naturale del tratto più rilevante del tagliamento. Esistono margini di ottimizzazione, ci saranno altre alternative che possono essere integrate con questa e vanno esplorate nel DOCFAP. Questo è importante, quindi mi sembra che questo passo indietro, diciamo, o cambiamento di direzione che ci sembra di percepire, colga questo aspetto. Non è vero, come si è detto più volte un anno fa, questa è la soluzione, è l'unica soluzione, o questa o il disastro, ci sono alternative e quindi vanno valutate in modo integrato. Quello che stupisce un po' forse è che debba arrivare un'associazione no profit con fondi tedeschi per fare un po' di modellazione che lo dimostri, quando forse si poteva fare da parte, diciamo, di soggetti istituzionali già prima. Ultimo tema che è già stato lievemente accennato, quello degli interventi di estrazione di sedimenti. Allora, una delle cose che ha dimostrato la nostra modellazione è che nei tratti incisi a causa dell'eccesso di estrazione degli ultimi decenni, ma anche recente, la pianura alluvionale lavora peggio, per come spiegava Francesco Comiti. Quindi noi stiamo facendo interventi di rimozione dei sedimenti, raccontando che lo facciamo per ridurre il rischio, ma l'effetto molto spesso è l'opposto. Ricordo che da più di 10 anni c'è un obbligo di gestire i sedimenti sulla base di piani a scala di bacino. Mi dispiace che il Vice Ministro Gava credo ci abbia abbandonati, non si capisce perché il Ministero non dedichi risorse e attenzione a questa cosa. Abbiamo posto anche un quesito nell'ambito, diciamo, delle audizioni con l'autorità di bacino, chiedendo se la rimozione dei sedimenti nel tagliamento possa essere considerata una misura di mitigazione del rischio di alluvioni. La risposta è stata no, e che gli interventi devono essere fatti subordine per risolvere eventuali criticità locali, ma primariamente per la movimentazione senza estrazione
cosa che ricorda anche la normativa regionale in materia. Quindi quando si può in deroga da questi piani mai fatti finora andare a intervenire per estrarre sedimenti? Solo quando ci sono situazioni di compromissione di funzionalità idrauliche di opere oppure evidenze che un accumulo di sedimenti crei dei problemi in sezioni, ad esempio particolarmente strette, eccetera. Ecco, abbiamo fatto un accesso agli atti per vedere cosa è stato fatto negli ultimi 10 anni, quantomeno, e cosa abbiamo visto? Una grande quantità di interventi autorizzati, spesso in successione lungo gli stessi corsi d'acqua, la giustificazione legata al rischio debolissima, molto dubbia, se andate a leggervi la documentazione che è stata resa disponibile dalla Regione, vedete che non c'è giustificazione idraulica chiara nella maggior parte dei casi. E questo tema, il fatto dell'incisione del corso d'acqua aumenti il rischio a valle invece che diminuirlo, quindi riduca la capacità di laminazione, non è mai stato preso in considerazione. Quindi il risultato, diciamo, molto approssimativo, perché comunque, come sappiamo, questa è solo una parte dell'estrazione, non ci sono quelle in somma urgenza, non ci sono controlli particolarmente attenti su quanto venga estratto veramente. Il numero totale in un decennio 1,6 milioni di metri cubi, in un contesto in cui sostanzialmente siamo in deroga dagli obblighi di pianificazione. Non è poco. Quindi la domanda è: ma è ragionevole continuare a estrarre sedimenti in assenza di un piano di bacino quando sappiamo che l'effetto sul rischio in realtà è negativo? È ragionevole un intervento di questo tipo in un sito Natura 2000, scavare un pezzettino dove c'è una sezione enorme dicendo che questo è per ridurre il rischio? Cioè, crediamo davvero che questo intervento sia fatto per ridurre il rischio? Ecco, ultima cosa che abbiamo chiesto come comunità, diciamo, tecnico-scientifica, è che non solo dobbiamo cercare di mitigare gli impatti in relazione agli interventi sul rischio, ma ci sono dei problemi da risolvere ambientali sul tagliamento, quali ad esempio l'attuazione di un vero deflusso ecologico. Quindi gli impatti effettivi sulla base di quello che si deciderà dipendono anche da tutta una serie di altre azioni che riteniamo non più procrastinabili. Resto a disposizione se ci sono domande specifiche, ma ribadisco questa è una brevissima sintesi di quello che abbiamo presentato insieme alle altre associazioni a Ragogna più di un mese fa, insomma, dedicando una giornata al dibattito su queste cose. Grazie. Grazie. Chiedo se c'è in collegamento il dottor Petti. Non c'è, quindi non c'è, non risponde. Va bene. Andiamo avanti con il dottor... Ah, c'è? C'è? Prego, 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 prego. Ecco, prego. Prego, la sentivamo, alzi il microfono. No, adesso non si sente più. Adesso non si sente più. Ah, non era lui? Boh, allora... No, era Petti. No, era lui. Era lui, quindi Però, attendiamo di tornare nel collegamento. Attivi l'audio, riesci a attivare l'audio? Ha un problema di audio. Proviamo a ricollegarci dopo, intanto andiamo avanti con il dottor Teatini, se c'è in collegamento. Non c'è. Mario Causero. È qua? Prego. Non ho dichiarazioni da fare in merito. Saluto. Dottor De Prato. Prego. Sì, anch'io sarò molto breve, anche perché giustamente noi abbiamo già analizzato come gruppo, aspetti un attimo, ecco, come gruppo le varie risposte che poi ci ha fornito l'autorità di bacino, riservandoci giustamente, come ci siamo tante volte detto,
che avremmo approfondito ancora di più e avuto più piacere avere un progetto su cui fare delle valutazioni precise, anche perché sì, ognuno poi ha le proprie idee, però giustamente dobbiamo cercare di far squadra e come diceva anche l'assessore prima, i tecnici devono essere a fianco della politica per dare le soluzioni sicuramente più efficienti. Non possiamo giustamente perdere tanto tempo, perché forse ne è stato già perso troppo, però non stiamo a fare le cose in maniera precipitosa, come è stato tante volte detto, in quanto magari perdiamo un po' di tempo in più, ma lo facciamo con accuratezza nelle scelte che per il futuro e soprattutto diciamo per chi diciamo i comuni della Bassa che chiedono una risposta veramente pragmatica sul tema, è giusto che sia diciamo fatto in maniera veramente cauta, insomma. Ecco, giustamente il professor Rinaldo ha fatto una puntualizzazione sul discorso dei tempi di ritorno e delle portate, che noi abbiamo sempre condiviso, in quanto non per sminuire diciamo, il lavoro già fatto dall'autorità nella proposta diciamo così, che è stata portata avanti, e noi abbiamo in parte cercato di capire e interpretare, questo lo dico a nome di tutti quelli diciamo, che abbiamo fatto parte del gruppo, e quindi cerchiamo di dare dei numeri anche diciamo, che siano realistici, tenendo conto giustamente, come diceva il professor Rinaldo, dell'evoluzione che man mano stiamo assistendo e sempre più sicuramente andremo a vedere, a constatare diciamo, giorno per giorno che l'evento, che magari dal punto di vista calcolistico potrebbe risultare diciamo, anche veritiero, che magari tante volte però si trasforma in dei numeri che magari in tempi di ritorno diciamo diversi effettivamente non sono quelli. L'ultima considerazione che volevo anche fare era, che poi l'avevo anche chiesto nei quesiti che avevamo posto all'autorità, era effettivamente una valutazione diciamo, concreta dell'impatto diciamo, che potrebbe anche avere, perché stiamo parlando solo della traversa. Noi eravamo chiamati alla traversa di Lignano, diciamo, perché su altri progetti non abbiamo visto francamente ancora niente, e quindi ben venga che nel DOCFAC si parli di più progetti, e saremmo anche molto, parlo diciamo a nome personale, ma penso che sia condiviso anche dagli altri, sia importante anche la nostra diciamo, partecipazione, e potremo sicuramente dare una mano ai progettisti che svilupperanno il DOCFAC o anche le fasi successive, per trovare diciamo, una soluzione che sia soprattutto condivisa a livello diciamo, anche politico, ma anche della cittadinanza, perché vedo che il no, a prescindere magari di qualche cittadino, non può essere interpretato come diciamo, un no collettivo. Ecco, quindi interpelliamo tutti, ma non prendiamo solo qualcuno diciamo, di più importante magari come riferimento. E quindi aspettiamo diciamo, che si proceda con l'incarico del DOCFAP, e quindi a quel punto ben venga che andiamo a fare le valutazioni più precise e tecniche diciamo, che è il nostro mestiere. Grazie. Grazie. Proviamo di nuovo a collegarci con il dottor Petti, che vediamo se riusciamo a stabilire... Eccoci. Mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Perfetto, ecco, ho cambiato microfono, scusatemi, ma i collegamenti a distanza sono sempre un problema. Allora, intanto ringrazio per l'invito, un caro saluto a tutti, e in particolare al professor Rinaldo, che 40 anni fa, non so se si ricorda, era stato il mio controrelatore della tesi di dottorato. Detto questo, direi che sul laboratorio tagliamento, sì, ho fatto parte anche del laboratorio tagliamento, proprio come commissione, e quindi sentivo parlare anche nella riunione precedente di tutte quelle che erano state le proposte, io le ho vissute in prima persona.
Direi che, ed è diciamo circa 20 anni che mi sto occupando appunto di tagliamento, cominciare da uno studio che avevo fatto proprio per la regione Friuli Venezia Giulia nel 2005-2007, dove si evidenziava come non intervenendo si potesse avere un'esondazione per trascimazione a San Michele e alla Tisana di circa 30 milioni di metri cubi, diciamo, d'acqua, quindi la necessità di dover fare queste casse. Io scinderei il problema, ci sono due problemi sostanzialmente in tagliamento, la parte a monte di Latisana e la parte a valle di Latisana, che peraltro sono anche abbastanza disconnesse. Allora, a monte di Latisana, secondo me, è necessario fare ovviamente delle casse, poi è da vedere come vengono distribuite. Prima sentivo il collega Goltara, ho visto lo studio che hanno fatto, si parla di 15-16 milioni, chiaramente non sono sufficienti, perché almeno per avere una laminazione, diciamo, che consenta di salvare anche la parte a valle di Latisana, dovremmo arrivare intorno ai 35 milioni, quindi non è sufficiente quella. Sufficiente probabilmente per la Tisana per portare a 4.000 metri cubi, però ripeto, non bisogna dimenticare la parte a valle. Volevo aprire una piccola parentesi sul discorso tempo di ritorno, do pienamente ragione a Andrea, collega diciamo, che ha parlato prima, il periodo di ritorno, ci stiamo fossilizzando sul periodo di ritorno di 100 anni. In realtà i 4.600 metri cubi non sono un periodo di ritorno di 100 anni. 100 anni sarebbero intorno ai 4.002, basta fare una semplice analisi statistica. È un valore maggiorato, è chiamato non per caso piena di progetto, che nel piano stralcio veniva preso di fatto l'evento del 66 e incrementato di un 20%. E siamo arrivati poi a questi 4.006 confermati anche dal PGRA. Portare a 4.000 alla Tisana, diciamo, metri cubi significa avere un livello intorno agli 11 metri e mezzo, cioè con un franco di circa mezzo metro, con tutto, diciamo, i limiti che può avere una modellazione. Questo è il problema a monte. Il problema a valle invece è quello dell'uso del cavrato e di come vengono smistate poi le portate di 4.000, cioè dove facciamo passare la parte più consistente. Qualunque sia la scelta comporta comunque dei danni. Comporta dei danni per la laguna di Caorle, perché addirittura se lì facessimo passare il 2004-2005 verrebbe allagata sostanzialmente Bibbione, e comporta dei danni comunque anche in sinistra, con il 2400 in sinistra, praticamente oltre a dover alzare gli argini di 1,5 metri circa, avremmo fondamentalmente l'allagamento di tutte quelle aree che oggi da 60 anni sono lì esistenti, delle attività che di fatto sarebbero costrette a smettere. Perché? Perché portare 2004 in sinistra significherebbe anche non avere un evento ogni 100 anni, ma avere un evento ogni 5-6 anni, perché tutta la portata fino al 2004 transiterebbe per la parte a valle del tagliamento. Quindi quello è un altro tipo di problema, che qualcuno lo ha già accennato prima, a mio modo di vedere potrebbe essere risolto pensando a creare una cassa di espansione in destra o sinistra cavrato. Ci sarebbe il modo di poter risolvere sia in destra che a sinistra con una cassa di espansione di questo tipo. Da questo punto di vista ben venga un DOCFAP che tenga conto di tutta l'asta del tagliamento, quantomeno da Pinzano fino diciamo alla parte a valle. Ecco. Per la parte alta, diciamo la parte Ponte Diga o altro, lì quella zona, se uno prende le carte vecchie, è stato detto anche stamani, cioè se prendiamo le carte dell'800, tutta la parte destra che adesso è agricola una volta contribuiva alla laminazione, quindi non sarebbe uno scandalo cercare di recuperarla. Così come una volta contribuiva anche una parte a monte della stretta di Pinzano, e sto parlando della zona di Osopo Gemona, dove fino al 1400 lì si avevano degli invasi oggi verrebbe considerato un'esondazione, ma dove adesso
esistono quelle zone, c'erano degli invasi che potevano raggiungere i 100 milioni di metri cubi. Ecco, una serie di opere che sono state fatte successivamente hanno praticamente portato il problema fino alla Tisana e a San Michele. Quindi cercare di recuperare qualcosa anche a monte, secondo me, non sarebbe sbagliato. Questo un po' per dire quello che è il mio pensiero e anche quello che ho cercato di trasmettere pur attraverso delle domande nelle riunioni che abbiamo fatto in autorità di bacino. Direi qui mi fermo. Grazie. Abbiamo la dottoressa Gumiero, se è collegata o se è in presenza, vediamo. Non risulta collegata, quindi proseguiamo con il dottor Mocchiutti. Prego. Sì, buongiorno a tutti. E io porto il contributo per gli aspetti geologici a quanto è il problema del bacino del tagliamento. Volevo ricordare che abbiamo una montagna particolarmente fragile ed erodibile e ci ricordiamo dal 2003 già gli eventi della Valcanale Canale del Ferro e ci aspettiamo nei prossimi anni un incremento del trasporto solido dovuto a migliaia di piccoli o grandi eventi che sono incrementati poi anche dalle piogge intense che ci aspettiamo e che già vediamo con i cambiamenti climatici. Altri aspetti importanti sono chiaramente quelli della dinamica fluviale. Il tagliamento ha una dinamica fluviale veramente particolare che lo caratterizza tra l'altro, ma che diventa strategica la sua comprensione in qualsiasi intervento vogliamo andare a fare. Così come è importante l'interazione tra il corso d'acqua e quello che è il subalveo. Un subalveo che diventa strategico sia per la ricarica delle falde sia per l'interazione del subalveo con qualsiasi opera noi andiamo a fare. Ecco che qui appunto l'interazione tra gli studi idraulici e gli aspetti geologici, idrogeologici diventa strategico ed è su questo anche che ci siamo concentrati per quanto riguarda le proposte che ci sono. Quindi a maggior ragione direi che l'interazione di persone e di esperti che conoscono molto bene il territorio e direi che nel gruppo ci siamo, con questo programma di studi e di approfondimenti ormai già ben chiaro, diciamo che appunto è una strada tracciata che sicuramente va seguita e per la quale sono assolutamente favorevole. Grazie. Grazie. Il dottor Nicolini ha inviato una memoria, se non credo che sia... Sì, ecco. Prego, no, mi scusi. Buongiorno a tutti e grazie. Io considero qualche aspetto che è emerso nelle varie audizioni che abbiamo avuto a Venezia e nelle discussioni tra noi tecnici. Nella prima audizione di febbraio era emerso subito qualche perplessità sulla decisione di suddividere il percorso del DOCFAP in 3 fasi distinte, quindi chiaramente precludendo una valutazione comparativa delle alternative a scala d'asta, cioè a scala di bacino. Quindi quando la decisione dell'amministrazione regionale di aprire il percorso del DOCFAP a chiaramente un documento unico può essere chiaramente accolta con grande soddisfazione. È chiaro che però deve essere basato su indicatori oggettivi, quindi calcolabili, che non tengono solo in considerazione gli aspetti tecnici, quindi abbiamo visto l'idraulica, la idrogeologia, eccetera, ma anche gli aspetti economici, sociali e ambientali, quindi per avere dei criteri aggregati che siano effettivamente oggettivi nella valutazione delle alternative. L'altra domanda che avevo fatto, questo nella seconda audizione di aprile a Venezia, presso la sede dell'autorità di bacino, è qualcosa che secondo me ha a che fare con la conoscenza dello stato del sistema. Cosa vuol dire? Vuol dire, se io voglio fare un bilancio dei volumi, per esempio defluiti alla Tisana, devo fare una somma di tutte le portate che sono transitate nel tempo, quindi vuol dire ricorrere a delle misure. L'idea era quella di dire, ma nell'evento del 2023, quindi parlo di fine ottobre, primi di novembre, noi abbiamo dei misuratori in continuo e possiamo valutare i volumi transitati. Per avere un'idea dell'attendibilità di queste misure possiamo verificarli e confrontarli con le piogge, che sappiamo bene perché le misuriamo in maniera diffusa su tutto il bacino, piogge cadute. Abbiamo anche modo di avere i contributi degli scolmatori di piena, penso a quello del corno in tagliamento, quindi un contributo esterno, tutte le portate sollevate dagli impianti idrovori, quindi ragionando sull'ingresso e sull'uscita possiamo capire effettivamente se i dati di portata siano attendibili.
Ecco, questo non è emerso, nel senso che abbiamo a che fare con una conoscenza in termini di monitoraggio che ha, per così dire, notevoli incertezze. Quindi non siamo in grado di definire ad oggi qual è il dato che adesso sta passando in termini di portata alla tisana. Quindi nel 2023 sono passati 3.000, sono passati 2.500, sono passati 3.500. Questo è fondamentale perché? Perché se io voglio prevedere, quindi mettere in piedi tutta una serie di modelli che sono propedeutici agli interventi, devo avere perlomeno contezza della sensibilità e dell'attendibilità di queste misure. E non è solo questo, perché se io penso a opere di laminazione in tempo reale, quindi che manovrano degli organi idraulici basati sulla misura di portata, e questa non è attendibile, è chiaro che questa proposta di opere di laminazione con manovre in tempo reale di organi, paratoio o quant'altro, deve essere presa con molta cautela. Siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, dell'Internet of Things, si dice, dell'automazione, ma siamo anche nell'epoca in cui andiamo su Marte e ancora non abbiamo capacità di misurare con puntuale accuratezza queste portate. Allora, l'aspetto conoscitivo secondo me è fondamentale. Non ultimo, l'aspetto relativo alla conoscenza dell'assetto altimetrico morfologico del corso d'acqua. Ben venga, secondo me, un rilievo da fare anche in tempi rapidi, propedeutico al DOCFAP, per mettere in condizione di chi poi lavorerà di avere un'intera panoramica di quello che è l'assetto altimetrico del corso d'acqua su tutta l'asta, cioè perlomeno da Forni fino alla foce, includendo chiaramente la battimetria del basso corso. Questo è fondamentale chiaramente anche per predisporre quel famoso programma di gestione sedimenti. Senza dati oggettivi chiaramente non posso arrivare a delle soluzioni che siano attendibili. È vero che quando parlo di gestione sedimenti, soprattutto di estrazione, sto guardando solo un qualcosa, quello che viene tolto, ma il bilancio prevede anche quanto entra. Guardiamo per esempio Vaia, che ha portato giù centinaia di migliaia di metri cubi, e quanto chiaramente esce, cioè quanto esce da questo volume di controllo, come ci insegnava i professori tanti anni fa. Chiudo dicendo praticamente che colgo con molta, per così dire, in maniera molto favorevole questo percorso del DOCFAP unico, ma quindi dovrà essere supportato da indicatori che siano effettivamente calcolabili, oggettivi e trasparenti. Grazie. Grazie. Abbiamo un ultimo intervento che sarebbe il dottor Patti, se c'è, se è presente in aula o collegamento. Non risulta in collegamento? No, c'è. No? Petti, ecco, no. Patti non è pervenuto. Bene, io approfitterei un attimo, perché alle 14 la Vice Ministro Vaniagava ci deve lasciare, se magari quel consigliere vuol fare... Ah, scusi. non è più collegata? No. Al momento no, non so se ha qualche problema, ma non è più collegata. Al momento non è collegata. Ok. Non si è scollegata dopo l'intervento del professor Rinaldi. Come? Non ho capito. Si è scollegata dopo l'intervento del professor Rinaldi, un po' che è scollegata, credo. Che si è scollegata. Niente. Cioè, no. È scollegata, va bene. Abbiamo già fatto, quindi possiamo cominciare con i comuni. Iniziamo con i comuni. A questo punto io avrei Caorle. È collegata da remoto Caorle? Sì, eccomi qua. Eccoci, perfetto. Sì, ho seguito un po' tutto quanto il discorso. L'unica cosa che dobbiamo dire è che noi... per quanto Lei è riguarda l'assessore Giampietro, mi scusi. No, ho dovuto sostituirlo perché è andato a fare una terapia. Lei è il... Consigliere comunale delegato Zia Paolo. Ok, grazie, prego. Prego. Niente, quindi auspichiamo anche noi un intervento nell'area del Caurati in modo tale che vada a sopperire un attimino le ondate di piena, ecco, a questo punto.
Sì, poi riferirò tutto al mio assessore e valuteremo. Va bene. Da farsi. Io avrei Grazie. il comune di Cavazzo Carnico, che penso sia in collegamento da remoto. Se non c'è, vado avanti. Comune di Forgaria del Friuli. Non c'è. Il comune di Legnano Sabbiadoro. Non c'è. Maiano, che è da remoto. Non c'è nemmeno lui. Ragogna. Eccoci, prego. Mirko da Farra, assessore al Comune di Ragogna e già sindaco di Ragogna dal 2004 al 2014, quando assieme ai sindaci dei comuni di Pinzano, Dignano, Spilimbergo e San Daniele, che in quegli anni fecero una dura e vera opposizione e lotta contro la realizzazione delle casse d'espansione all'interno dell'alveo di tagliamento tra i ponti di Pinzano, Ragogna e Dignano, Spilimbergo. Duro confronto che iniziò nel 99, quando non ancora sindaco mi mise a capo del comitato nato a Ragogna e che si concluse nel dicembre del 2013 con la sentenza della Corte di Cassazione che pose la parola fine a quel progetto che avrebbe devastato un fiume e un territorio di quei comuni, senza peraltro, a detta della stragrande maggioranza dei tecnici, risolvere la messa a sicurezza del fiume. Credo che nessuno voglia, né da una parte né dall'altra, ritornare a quel clima di contrapposizione dura e lunga, racchiusa, raccontata e documentata nella pubblicazione che ho realizzato, editato e presentato nel giugno dell'anno scorso. Ma per riuscirci bisogna mettersi d'accordo su alcuni punti. Ho molto apprezzato quando la Regione, ancor prima che la Corte di Cassazione si pronunciasse, aveva accantonato definitivamente il progetto delle casse d'espansione, meno quando ritornò sulla traversa di Pinzano, che risultava la soluzione più votata dal laboratorio tagliamento, anche se ci sarebbe molto da dire sulle modalità di attribuzione dei voti da parte dei 13 commissari. Ho apprezzato anche la volontà dimostrata dalla Regione nel proporre un'altra soluzione progettuale che viene incontro solamente in parte però a quanto da sempre ho proposto negli anni della lotta delle casse espansione in alveo tra Pinzano e Dignano, proponendo invece delle zone di espansione fuori alveo nella bassa friulana. Vedete, in tanti anni che ho passato a stretto contatto con tecnici, studiosi, università, esperti, molte volte stranieri che venivano a studiare proprio il nostro fiume per capire come siamo riusciti a mantenerlo a scorrimento libero e naturale per poterlo replicare anche nei loro paesi, ho imparato che le acque di un fiume non vanno mai ingabbiate, ma assecondate, indirizzate e mai murate nel loro percorso. 2. Gli interventi necessari per aumentare la sicurezza del fiume vanno realizzati il più vicino possibile e dove possono avvenire le esondazioni. E in parte questa nuova proposta progettuale della Regione viene incontro a questi due principi. Prima però dobbiamo fare alcune considerazioni, cioè quali sono i reali volumi necessari da trattenere o deviare, il professor Rinaldo ne ha parlato prima. Su questo tema negli anni posso dire di aver capito poco e forse neanche chi deve decidere li conosce. Siamo partiti dai 100 milioni di metri cubi della famosa diga di Pinzano degli anni 70. Poi siamo passati ai 30 milioni delle casse d'espansione degli anni 99-2013. Poi ci siamo abbassati ai 18 milioni della nuova traversa di Pinzano proposta dal laboratorio tagliamento nel 2012. Ora invece questo progetto riporta il volume da trattenere e o deviare a 51 milioni, 22 nella parte bassa delle casse espansione della zona bassa friulana e 29 nella traversa di Dignano. Mi sembrano numeri abbastanza diversi per capire a quale cifra si debba fare riferimento. Certo, negli anni questi numeri
possono essere cambiati, anzi devono essere cambiati, perché i lavori di innalzamento e rinforzo argini fatti negli anni nella bassa friulana debbono pur aver servito a qualcosa. Quantomeno il pericolo della rottura degli argini, come purtroppo avvenne 59 anni fa, non ci sarà più. Questo è il primo dato su cui mettersi d'accordo. Ricordo a solo titolo di cronaca che lo studio della Delphi Hydraulics, che avevamo commissionato nel 2005, diceva che erano innanzitutto prioritari ed urgenti tutti i lavori previsti dal piano stralcio della Bassa Friulana, compreso quello del Cavrato, che non so se è stato fatto completamente, e che con quei lavori si sarebbe aumentata e di molto la sicurezza del fiume. Tutto questo detto è considerato, dobbiamo tenere conto di coniugare due aspetti ugualmente importanti: la tutela assoluta del fiume e la massima sicurezza possibile dello stesso. Se su questo principio ci mettiamo d'accordo, allora si potrà procedere senza feroci contrapposizioni come ci sono state all'epoca delle casse espansione. Non è facile ma possibile, e la strada la Regione l'ha già in parte disegnata, con le zone di espansione naturale nella bassa e quindi il più vicino possibile a dove potrebbero avvenire le esondazioni. Il volume trattenuto in questi casi è indicato in 22 milioni di metri cubi. Bastano? Non sta a me dirlo, ma forse un ulteriore studio più approfondito va fatto ancora per determinare i valori di volume necessari. L'altra parte da disegnare è quella che si riferisce alla eventuale traversa di Dignano o Pinzano, che non possono essere ammesse quali soluzioni in aggiunta se siamo d'accordo sul principio dell'assoluta necessità di tutelare il fiume nella sua naturalità e nel suo percorso senza alcun tipo di sbarramento. Si trovino, se necessario, altre aree in aggiunta a quelle già individuate, rigorosamente fuori dall'alveo e dall'area naturale di espansione del fiume e non all'interno come furono pensate quelle di Pinzano e Dignano, tra Pinzano e Dignano, in cui far confluire le eventuali acque in più da trattenere, oppure in alternativa riprendere una delle proposte maggiormente votate dal laboratorio tagliamento, che prevedeva lo scolmatore in sinistra tagliamento che prenderebbe l'acqua a Monti della Tisana per portarla al mare. Se c'è la volontà di agire in queste direzioni, secondo me si riescono a coniugare i due principi di tutela del fiume e sicurezza delle zone a rischio. Concludo dicendo sì, quindi, a interventi come sopra descritti che coniugano assieme l'assoluta tutela del fiume lungo il suo corso e la tutela delle zone a rischio. No, invece, a interventi invasivi in ambito prettamente fluviale. Grazie. Allora, ricordo che adesso poi alle 14 sarà la sospensione e la Commissione riprenderà alle 15. Se riusciamo a sentire anche il Sindaco di San Michele al Tagliamento, se vuole aggiungere qualcosa anche rispetto a quello detto prima. No? Mi pare che anche il Sindaco di Lignano mi ha detto che non aggiungeva, quindi andiamo avanti. Sindaco di San Vito al Tagliamento. Sì, io ho espresso un pensiero prima. Ah, ok. Sì. Quindi non so, per economia di interventi, ecco, lascerei la parola ai colleghi che non si sono ancora espressi. Va bene. Chiedeva la parola alla Tisana. Diamo subito la Tisana. Grazie Visto Presidente. che la parola diamo alla Tisana, ok. In un minuto per dare riscontro agli interventi dei tecnici professori che abbiamo sentito. Dunque, l'intervento del professor Petti è condivisibile nella logica complessiva, quello del professor Rinaldo, che salutiamo, ci suscita, diciamo, una considerazione correlata, che è questa, velocemente. Avevo citato prima la risultante dei lavori della Commissione Laboratorio Tagliamento, richiamata anche dal già sindaco D'Affarra, che aveva esposto una serie di ipotesi progettuali individuando nella traversa di Pinzano la soluzione migliore. Poi B e B bis riguardava Dignano. Non ho fatto riferimento all'analisi SWOT quanto all'elenco che è riportato
nel verbale della Commissione regionale laboratorio tagliamento. Su Pinzano il volume riguardava 18 milioni di metri cubi su 370 ettari. Tutta l'analisi di quella soluzione contemplava un'approfondita valutazione di impatto ambientale. Molto approfondita, abbiamo il verbale immediatamente disponibile, basta che lo cercate un attimo, vedete come si è concentrata l'analisi anche su questo punto, evidenziando l'assenza di una ricaduta negativa in termini di microclima e anche di impatto ambientale da un punto di vista sostanziale. E tutti ci preoccupiamo dell'ambiente, voglio dire, questo è un po' il dato che non... Ecco, io in questi anni come sindaco ho partecipato a tantissimi naturalmente momenti importanti di condivisione, di confronto, anche parte nel laboratorio di tagliamento che è stato più citato, dove naturalmente oltre 10 anni fa sono cominciati dei confronti tra tecnici e comuni e non voglio addentrarmi anche sul metodo delle decisioni che magari qualche sindaco prima di me l'ha evidenziato. È chiaro che io ricordo, perché tutti qua citano naturalmente la storia di quello che è avvenuto, io cito la storia di quello che è avvenuto dall'82, no? Quando un sindaco nella nostra comunità ha lottato a suo tempo contro la diga della stretta di Pinzano e mi ricordo anche la problematica sociale oltre che tecnica che è stata evidenziata a suo tempo e dove naturalmente dopo si è percorso altre vie, altre soluzioni cercando di trovare, e tutti lo riconosciamo perché sento da più parti naturalmente anche in più confronti, naturalmente la problematica dell'incolumità delle persone, nessuno lo mette in dubbio.
tutti noi siamo coscienti, tutti noi naturalmente condividiamo le preoccupazioni dei comuni, specialmente della Bassa Friulana, dove ci sono state tantissimi anni fa delle tragedie che hanno segnato quelle famiglie. Lo conosciamo bene perché noi ne abbiamo vissuto in altre tragedie nel 76, quindi su questo nessuno, penso di noi, dei comuni, del medio tagliamento, abbiano mai messo in dubbio che non si debba intervenire per trovare una soluzione, però giustamente dobbiamo fare i conti con quelle che sono state nel tempo le varie soluzioni proposte, le varie soluzioni studiate, le varie soluzioni proposte anche dai tecnici. Io ricordo poco tempo fa una riunione della comunità, in comunità collinare, dove i tecnici, senza fare nome, ma c'era il dottor Canali, c'era il rappresentante dell'autorità del bacino, dove ci hanno spiegato poco tempo fa dove anche una traversa di Pinzano ipotizzata nel laboratorio di tagliamento non era più la soluzione, in questo con gli studi effettuati negli anni, come succede, migliorati con quello che è avvenuto, era una soluzione che poteva andare incontro a quelle esigenze naturalmente di criticità per la Bassa Friulana. Quindi abbiamo preso atto di questo, non abbiamo nascosto. Dopo è venuta fuori un'altra soluzione che sicuramente con altri comuni abbiamo condiviso questa invasività dell'intervento, anche un po' presentata un po' particolarmente un po' alla rinfusa, perché ci siamo trovati con una delibera, con delle soluzioni non bene specificato. Quindi quando mi vedo in questo periodo uscite naturalmente di qualche comitato che ripropone la traversa di Pinzano, io ho detto che c'è qualcosa che non quadra. No, perché se dobbiamo trovare una soluzione, che tutti siamo d'accordo, dobbiamo trovarla per dare una risposta concreta naturalmente a quelle comunità che hanno vissuto delle tragedie veramente immani che spero che non si ripetano più. Dobbiamo dare delle risposte però anche dei territori, perché abbiamo visto che nel tempo man mano queste soluzioni sono modificate. Io penso che un momento particolare per tutti noi, senza sempre strumentalizzare il fatto di quello che è successo, dobbiamo tutti insieme, visto che è stato iniziato un percorso, trovare delle soluzioni che non siano impattanti, invasive per il tagliamento, ma che siano anche al contempo stesso naturalmente soluzioni a quei problemi che naturalmente i comuni della Bassa rivendicano. È chiaro che mi ricordo quando c'era il laboratorio di tagliamento c'erano state anche messe delle somme per intervenire sulla Bassa Friulana. Ancora ad oggi mi sembra che non tutti gli interventi siano stati fatti e questo anche sarà stato ribadito da tutti naturalmente, è anche un tema da affrontare, no? Perché sicuramente le problematiche dobbiamo prima di tutto mettere in campo quelle priorità che erano emerse e che sono emerse da anni e che ancora oggi magari non hanno trovato compimento. Poi io spero naturalmente che non si ritorni più a riprendere quel discorso che tecnicamente, ripeto, non solo la politica, le comunità nostre, ma tecnicamente è stato ribadito che non era una soluzione che poteva andare a risolvere, a mitigare il problema naturalmente della Bassa Friulana. Quindi quando sento ancora ad oggi ribadire il concetto che riprendersi sulla traversa di Pinzano e legare la traversa di Pinzano, la diga di Pinzano o altre cose a quello che è successo mi sembra un binomio che non mi va bene. Allora io capisco la tragicità del momento, capisco che dobbiamo trovare la soluzione, capisco che tutti noi dobbiamo fare il nostro percorso, ma cerchiamo di farlo su tutto quello che può riguardare l'asta del tagliamento, quindi trovarci tutti i comuni insieme con i tecnici e vedere che si trovi una soluzione senza tornare ormai storicamente a esempi che ormai sono stati cassati anche dai tecnici. Quindi ringrazio per la possibilità dell'intervento. Grazie a lei. Passiamo dunque al sindaco di Amaro, se c'è, vuole intervenire. No. Sindaco di Ampezzo. Bordano, Cammino al Tagliamento, Dignano, se vuole tornare a intervenire, pare che... Eccoci. Sì, intervengo solo per ricordare innanzitutto che all'inizio, nell'intervento della commissione precedente, avevo appunto affermato che ero curioso e particolarmente interessato a capire quanto usciva dal dibattito con i tecnici che avremmo udito nella seconda fase. Abbiamo ascoltato con attenzione e
alcuni passaggi diciamo, sono stati molto determinati da quello che ho e da quello che abbiamo potuto percepire. La linea di fare uno studio unico, come ricordava anche un attimo fa Pierluigi Molinaro, uno studio unico su tutta l'asta è una linea, mi sembra che è condivisa, è una linea con la quale la stessa amministrazione regionale sembra abbia preso in considerazione. Quindi l'auspicio è appunto questo, e cioè che ci sia nel più breve tempo possibile un inizio di lavori da parte dei tecnici che laddove ovviamente mi auguro sia possibile siano anche affiancati in qualche modo da degli esperti o comunque dai tecnici che verranno indicati dai comuni. Questo per richiamare anche una richiesta che il sindaco di Varmo ha fatto questa mattina. Ecco, io per ora mi fermo, aspetto ovviamente in caso se ci saranno ulteriori delucidazioni anche da parte degli esperti, mi riservo di intervenire più tardi alla luce appunto di quanto verrà detto. Grazie. Grazie. Andiamo avanti con il sindaco di Enemonzo, se c'è, il sindaco di Flaibano, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, c'è, Grado, non lo vedo, Lorenzago di Cadore, Marano Lagunare, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento. Eccolo, prego. Grazie. Allora, noi come Pinzano al Tagliamento prendiamo atto positivamente del cambio di corso che si registra a partire da quest'oggi. Un cambio di corso che ci fa particolarmente piacere soprattutto per quelle che sono le intenzioni, perché dopo anni si dà merito anche a quelle che erano le richieste di chi veniva sempre accusato di dire no a tutto e che in realtà stava dicendo sì a quello a cui oggi stiamo approdando, ovvero un ragionamento che nasca dalla sorgente alla foce, che guardi a tutta l'asta del fiume, che guardi al fiume non solo come un problema idraulico, ma nella multifattorialità degli equilibri di cui è espressione, e che soprattutto nel farlo, nel fare i ragionamenti, preservi la connettività. Questo è un elemento per noi imprescindibile, è un elemento che vorremmo sia scritto in modo chiaro anche all'interno di quelli che sono gli indirizzi, perché vedete, pur nel massimo rispetto del lavoro dei tecnici e che è elemento imprescindibile per arrivare ad un risultato, è altrettanto importante che le comunità e la popolazione, oltre che le rappresentanze politiche di quelle comunità, continuino ad essere coinvolte, come quest'oggi e anche oltre, nella decisione di quelli che sono gli interventi da mettere in campo. Perché vedete, io sono il primo a dire che non si può prescindere da un passaggio tecnico nel risolvere il problema, ma al tempo stesso so benissimo che poi anche le decisioni tecniche vengono interpretate dalla politica. Lo è stato nel laboratorio Tagliamento con una doppia votazione che portò alla traversa di Pinzano, che oggi si dà come unico risultato di quella che, lo ribadiamo, essere stata una doppia votazione discutibile. Lo è stato nel momento in cui ci è stato chiesto di indicare 5 rappresentanti che poi sono diventati 12, lo è stato in tutti i momenti in cui in seconda battuta abbiamo visto qualcosa d'altro. Allora vedete, oggi è importante il passaggio, si ragiona di ampliamenti, si ragiona di aree esondabili, si ragiona di agricoltori che mettono a disposizione
tutto bene, si tratta però di capire poi cosa si fa su quei terreni. Non è il fatto stesso di alienare delle superfici che porti alla soluzione. Ci sono gli indirizzi sono necessariamente quelli che vadano in linea anche con il preservare una rinaturalizzazione che non chiede Pinzano, lo chiede l'Europa nel momento in cui si va a fare degli interventi in alveo, e quindi la speranza è che da questo DOCFAP escano elementi in linea con queste linee europee che ben sono state anche dai tecnici reinterpretati in diversi degli interventi che abbiamo sentito quest'oggi, e che si passi finalmente al superamento di opere laminanti trasversali che troveranno sempre l'opposizione ovunque vengano proposte. Quindi se vogliamo veramente una soluzione, e la comunità di Pinzano, come quella di tutta l'asta del tagliamento, deve essere solidale nel cercare una soluzione, questa non può prescindere dal fatto di superare le opere trasversali. Nel farlo, nel superarle, spero ci sia anche un superamento formale, perché è bene il cambio di clima annunciato, vanno bene le dichiarazioni giornalistiche, ma poi l'amministrazione pubblica lavora per atti, e quindi spero che le dichiarazioni si trasformino anche in atti. Grazie. Grazie. Abbiamo il comune di Precenicco, prego. Grazie Presidente, un saluto cordiale a tutti i colleghi, anche i consiglieri regionali e i tecnici che poc'anzi ci hanno illustrato alcune importanti prospettive. Devo dire la verità, la parte iniziale della mattinata personalmente la ritengo poco produttiva, ma non per il dibattito che c'è stato, ma per il fatto che è viziata dall'impossibilità di aver acquisito da parte dei tecnici quali possibili prospettive si aprivano, e quindi diciamo è stato più uno scornarsi fra territori che poco sostanzialmente ritengo utile. Però permettetemi questa piccola ricostruzione, perché un anno fa sostanzialmente anch'io ero presente in questa sala e ho ascoltato con molta attenzione alcuni dei presenti prospettare a questa autorevole assemblea quali fossero le possibili, anzi oserei dire probabili, iniziative che dovevano essere prese per mettere in sicurezza il corso del fiume Tagliamento, e terrei a precisare, perché l'ho sentito ripetere poc'anzi e non è particolarmente corretto, non solo per la Bassa Friulana. Il corso del fiume Tagliamento, se va messo in sicurezza, non va messo in sicurezza solo per la Bassa Friulana, ma per dare una garanzia a tutti i comuni rivieraschi. Quindi faccio questa diciamo, aggiunta non in antitesi, ma in complementarietà agli interventi che ho sentito precedentemente. Questa iniziativa dello scorso anno ci diceva quali erano le opere da intraprendere per mettere in sicurezza il corso del Tagliamento. Non lo hanno deciso i comuni della Bassa Friulana, non lo hanno deciso i comuni del Medio Corso, è stata fatta una prospettazione da parte autorevole dell'autorità di bacino, poi coadiuvata anche dai tecnici della Regione. Oggi, sostanzialmente, a distanza di 12 mesi da quell'appuntamento, scopriamo, trasformiamo quell'idea progettuale nella necessità di andare a strutturare un DOCFAP che sostanzialmente va a potenzialmente rivedere tutti quelli che sono gli aspetti progettuali e gli aspetti da considerare, così come previsto dal Codice degli Appalti. E già qui mi sento di dire Codice degli Appalti che, essendo in vigore da luglio 2023, forse anche l'anno scorso poteva essere considerato come DOCFAP. Quindi abbiamo sostanzialmente perso 18 mesi che potevano essere utili ai tecnici per coadiuvare chi di dovere o successivamente all'autorità di bacino per poter fare le proprie considerazioni. Quindi questo è un primo aspetto. Quindi
nessuno dei comuni rivieraschi o dei comuni interessati della Bassa Friulana ha mai detto ci va bene Pinzano, vogliamo Dignano. Noi non abbiamo scelto niente, noi abbiamo, tra virgolette, ascoltato e preso quelle che sono le risultanze degli studi di professionisti che ritengo capaci e professionisti che ritengo all'altezza di risolvere o di cercare di risolvere queste situazioni che, lo ricordiamo, sono lì congelate nella memoria da oltre 60 anni. Questa mattina però abbiamo avuto anche la partecipazione dei 12 tecnici, alcuni di loro si sono espressi, hanno dato una pennellata molto interessante, a partire dal professor Rinaldo, che ha aggiunto alcune importanti prospettazioni rispetto a quelle che sono le necessità di trovare anche dei parametri aggiuntivi rispetto a quelle che sono le portate storiche, eccetera. Poi io non sono del mestiere, quindi non aggiungerò altro, ma quello che capisco con estrema chiarezza è che senza un insieme organico e complementare di opere da svolgere su tutto l'asse del corso del fiume Tagliamento, la criticità che è più probabile sulla Bassa Friulana non si risolve. E anche il fatto, chiamiamolo così, delle inversioni delle portate nella parte finale. Sicuramente i colleghi, amici sindaco e consiglieri di San Michele al Tagliamento non ne saranno molto contenti, ma sicuramente va fatto un ragionamento scevro da pregiudizi e bisogna, se si deve riguardare tutto, in modo da capire esattamente che cosa fare e dove farlo. Quindi io veramente ho ascoltato con attenzione quello che ci è stato detto e ripeto, senza un insieme organico e complementare di opere rischiamo di fare degli spezzatini progettuali a questo punto che non riescono a tener conto dell'organicità dell'intervento che deve essere fatto. Una cosa però è assolutamente necessaria, e questo sì lo richiediamo sia alla parte tecnica e più precisamente poi all'autorità di bacino, ma anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, della quale noi orgogliosamente facciamo parte, e cioè a questo punto di avere però dei tempi certi per la redazione di questi progetti di fattibilità, perché altrimenti il rischio concreto è che fra 12 mesi o auspicabilmente prima, se la Commissione lo riterrà opportuno, ci riconvocheremo, ci ritroveremo qui a discutere dei medesimi argomenti e questo sarebbe imperdonabile. Allora io mi permetto di chiedere tempi certi per la realizzazione di questi progetti e magari se l'autorità di bacino riesce a darci una prospettazione di quelli che potrebbero essere questi tempi per la realizzazione del DOCFAP e ovviamente poi in base alle risorse necessarie, ma mi sembra di capire che già dall'anno scorso c'era anche una volontà molto importante da parte del Ministero con il Vice Ministro Cava di sostenere economicamente con risorse importanti e fattive le opere, appunto la realizzazione. Perché non basta avere buoni intenti, avere buoni progetti condivisi e scientificamente acquisiti, quindi con la condivisione della comunità scientifica, ma poi bisogna metterli velocemente a terra. E faccio, andando al termine del mio intervento, ancora un ragionamento, ovvero quelle che sono le scelte che poi verranno dettate dalla realizzazione di questo DOCFAP vanno successivamente però, da parte di tutta l'amministrazione regionale, della politica locale, sostenute, perché altrimenti sostenute e soprattutto accettate, perché se si dice che alla tecnica dobbiamo attestarci per capire quali sono le effettive azioni da svolgere per mettere in sicurezza l'asta del tagliamento, successivamente però dobbiamo stare attenti a non rimangiarci la parola
iniziando a puntualizzare dei distinguo che farebbero ulteriormente un avvelenamento dei pozzi che noi non vogliamo fare. Per cui una volta che questi studi ci saranno e che la parte scientifica si sarà espressa e la parte politica è chiamata a sostenere una scelta e a assumersi l'onere di questa scelta, tutti la dobbiamo sostenere, da Forni a Voltri fino a Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, perché altrimenti quello che ci siamo detti oggi in questa sede ce lo stiamo rimangiando e io tecnicamente non sono disponibile a rimangiarmi la parola. Perché? Perché come amministrazione regionale e amministrazioni locali io credo che siamo chiamati a governare il cambiamento e non a subirlo. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Preone, se c'è non c'è. Ronchis, non c'è. San Daniele del Friuli, lo vedo. Eccomi Presidente. Prego. Grazie per questa audizione. Devo esprimere la mia soddisfazione per quello che ho potuto sentire oggi, non tanto sull'aspetto tecnico perché non abbiamo ricevuto delle soluzioni, però abbiamo visto un approccio differente, che è stato anche rilevato dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Ho sentito con molto interesse l'intervento del Vice Ministro Gava, dell'assessore Scocimarro che ha detto che è arrivato in quest'Aula con un approccio laico, che è lo stesso mio. Anch'io arrivo qui con un approccio laico per sentire quello che ho sentito soprattutto dai tecnici che, torno a dire, non ci hanno dato delle soluzioni ma ci hanno dato dei punti di riferimento, in particolare il professor Rinaldo, mi fa riflettere molto e mi fa capire che siamo su una strada giusta, cioè di maturazione anche personale di ciascuno di noi, dei nostri territori, verso un approccio al problema tagliamento che è quello che abbiamo anche indicato da tanto tempo, cioè quello di interessarci non semplicemente del problema di Latisana, ma del problema di tutta l'asta del fiume. Su questo voglio dire al collega sindaco di Latisana che io lo comprendo benissimo, lui ha tutto il mio supporto come sindaco perché difende il suo territorio, la sua popolazione, ha a cuore il problema che riguarda i suoi concittadini, ma deve anche capire che lo stesso vale per noi, vale a dire che per il sindaco di San Daniele ha a cuore i problemi dei cittadini di Latisana. Però dobbiamo uscire da quello che ci ha caratterizzato da alcuni anni a questa parte, cioè da una contrapposizione fra territori, e dobbiamo trovare un'unità che mi sembra che oggi stia maturando. E perché sta maturando? Perché abbiamo la guida, torno a dire se non ancora definitiva nelle soluzioni, di alcuni esperti di chiara fama che ci ispirano fiducia, che ispirano fiducia all'autorità di bacino, al Ministero, alla Regione stessa e che ci fanno capire in maniera molto, molto poco politica ma diciamo proprio di approccio come si deve guardare al problema. Allora è chiaro che quando il professor Rinaldo apre il suo intervento in quest'Aula dicendoci quale potrebbe essere il peggior errore che possiamo fare, colpisce la responsabilità di ciascuno di noi, sindaco, consigliere regionale, assessore regionale o comunque persona che ha un qualche ruolo in questa vicenda e ci fa capire che abbiamo una certa fretta ma non possiamo essere precipitosi. Quindi il tema per esempio della portata, cioè di qual è quel numero sul quale dobbiamo ragionare, è uno dei discorsi che con il Presidente da Fara, con i colleghi sindaci, io sono sindaco da 7 anni, è uno dei temi che ogni volta che ci vediamo per parlare di tagliamento ci chiediamo ma quant'è la quantità di quest'acqua che dovrebbe essere trattenuta o fatta defluire su casse di espansione naturale? Qual è la quantità che possiamo gestire? Poi il dottor Canali nei suoi incontri presso di noi o presso in quest'Aula ci ha anche spiegato che non è solo un numero fisso ma anche come si manifesta nel tempo, nella durata, nell'ampiezza dell'onda e in tanti dati tecnici che noi sindaci non siamo in grado di analizzare ma che possiamo solo affidare a voi un'analisi e una possibile soluzione. Ecco, io voglio ringraziare per questo, voglio dire, riprendendo quello che diceva l'ultimo intervento del sindaco di Precenico, che senz'altro il Comune di San Daniele, la mia persona, sarà a sostegno delle soluzioni che in maniera
molto oggettiva e trasparente i tecnici vorranno darci, analizzando nell'insieme il problema del fiume Tagliamento. Come diceva il sindaco di Precenicco, dall'inizio alla fine, lungo tutta l'asta. Ognuno di noi farà la sua parte. Mi pare che alcuni riferimenti sotto l'aspetto anche di valutazione dell'impatto ambientale, del patrimonio, del valore che ha quel fiume sono stati dati, e quindi le soluzioni che terranno in considerazione questo, che terranno in considerazione la sicurezza di Latisana, la sicurezza di tutta l'asta del fiume, non potranno che vedere il sostegno sicuramente del Comune di San Daniele, credo anche dei colleghi sindaci responsabili che sono in quest'Aula. Grazie. Grazie. Giusto per piccola organizzazione, io continuo un attimo ancora con i sindaci. Siccome il professor Rinaldo alle 16:30 circa deve andare verso la stazione, eventualmente aprirei le domande al professor Rinaldo e poi in caso finisco, se mancano 1 o 2 sindaci ancora che devono intervenire. Io farei parlare ancora quindi San Giorgio della Richenfelda, se c'è. San Martino c'è? No. Non c'è. San Martino al Tagliamento. San Martino al Tagliamento, Zedegliano, Socchieve, Spilimbergo. Ecco. Sì, grazie ancora Presidente, cercherò di essere velocissimo, più probabilmente per una sintesi che per, a mio anche beneficio, che per un insieme di domande. Questa mattina, in particolare nella seconda parte, abbiamo preso atto di questa volontà, peraltro sostenuta dai 12 tecnici anche all'interno degli incontri che si sono svolti, di giungere a questo documento per le alternative progettuali unico, e questo, lo ribadisco, è un primo dato importante. Dagli interventi dei tecnici non mi risulta di aver sentito interventi a sostegno di quello che fino all'altro ieri era l'ipotesi sul tavolo e anche oggetto dell'unico atto amministrativo a mia conoscenza, ma non possiamo non percepire con grande favore quelle che sono state le considerazioni svolte tanto dall'assessore quanto dalla dottoressa Colaizzi, che ha anche spiegato come con una visione euristica dall'anno scorso si sia giunti ad oggi, e quindi dando anche un valore a quella mozione 100 che è stata votata a larga maggioranza da questo Consiglio. Importante quindi non solo il fatto che sia deciso di giungere a un documento per le alternative progettuali unico, ma sarà, credo, importante considerare l'apporto degli esperti anche nella redazione del bando che andrà poi a ipotizzare l'incarico. Perché, e mi si permetta ma non riesco a trattenermi, abbiamo sempre parlato di tecnici e non ho molto sentito parlare di scienziati, quindi di scienza che studia il perché e non di tecnica che studia il come, senza fare corsi di epistemologia che sono forse ridondanti, però io una piccola riflessione su questo aspetto la farei, perché forse potrà aiutare a condurci unitariamente a quel percorso che, lo ribadisco, anch'io auspichiamo. Grazie. Grazie. Faccio un veloce tolmezzo. Trasaghis, Valvasone Arsene, Varmo. Ecco. Non ho niente da aggiungere a quanto detto. Venzone. Villa Santina. Io avrei concluso e quindi io aprirei. Com'è? San Vito al Tagliamento. San Vito al Tagliamento? Prego, mi dico. No, avevamo chiamato? No. Sì. Sì. Ah, non c'era. Sì, ma no. Diciamo che la discussione porta inevitabilmente a dare una posizione complessiva su quello che è la sensazione che abbiamo tutti, e quindi mi sento in dovere di intervenire
e anche per un po' dare continuità a quello che abbiamo detto in precedenza. Io rilevo, ecco, sono entrato in quest'Aula con tante riserve e preoccupazioni e come diversi colleghi oggi esco con maggiore serenità rispetto agli esiti di quello che è stato detto, in particolare quello che i tecnici coinvolti hanno espresso in maniera molto chiara. Le parole del professor Rinaldo hanno suonato un senso di pietra tombale rispetto a un progetto che sembrava fino a qualche tempo fa l'unica soluzione possibile, ma allo stesso tempo credo che possano aprire le porte a una sinergia, come è stato auspicato da chi mi ha preceduto, una sinergia che si è persa tra i comuni, tra i territori e tra le comunità. È veramente un peccato, lo dissi un anno fa all'assessore Scocimarro, nel vedere i territori così divisi, i comuni così divisi, i nostri colleghi, i miei colleghi, su posizioni radicalmente lontane, e crediamo insomma che la scelta di dare una prospettiva, e quindi il percorso che c'è stato, una prospettiva scientifica rispetto a quello che possono essere le alternative progettuali, oggi ha dato un indirizzo chiaro. Quindi non sapremo poi il professor Rinaldo insieme ai tecnici quale soluzione, perché lo ringrazio anche per dedicare le vacanze di Natale alla scrittura, allo studio, non scontato, però dal suo intervento ho compreso, innanzitutto lo ringrazio perché ha chiarito una cosa molto, molto chiara, cioè il fatto che un'opera in quanto tale, se non pesata e studiata per l'impatto, ma soprattutto per l'evento di riferimento, può essere un'opera che non è risolutiva rispetto ai problemi e alla questione che ci siamo dati. Questo è fondamentale dirlo, perché il rischio qual era? Che ci si intestardisse su un'opera solo per dare delle risposte che in verità magari quelle risposte non è in grado di dare. E quindi hanno suonato un po' le sue parole, professore, mi permetta, da rito funebre rispetto a un'ipotesi, ma ne aprono tante altre che riteniamo, almeno come Comune di San Vito, molto più sostenibili e coerenti rispetto agli indirizzi che la nostra regione e le comunità stesse danno per la valorizzazione del fiume. Ripeto, mi è stata data conferma che l'ipotesi dei 400 ettari fanno parte di un inizio di un progetto, di un inizio di un percorso, l'hanno confermato poi le relazioni che si sono susseguite, e quindi il fatto di avere questo orientamento credo che possa, per tanti di noi, credo per tutti, darci una prospettiva sicuramente molto più positiva rispetto alle premesse per le quali ci siamo incontrati, e possa dare delle risposte a chi chiede delle risposte, ma soprattutto possa dare un orientamento che va nella logica della sostenibilità che tutti richiamiamo, ma poi nel concreto dobbiamo applicare. Ha ragione il sindaco De Nicolò quando però chiede di fare velocemente, perché ci siamo visti un anno fa e quindi credo che i tempi si siano esauriti per delle meline che non portano dei risultati, quindi ad oggi credo che si possa andare nella direzione di concretizzare queste evidenze e dare delle risposte concrete ai territori, alle comunità, ma soprattutto alle persone che richiedono questo da diverso tempo. Grazie. Grazie. Torno a ripetere, le domande sono al professor Rinaldo, possibilmente domande brevi, e così ci sono anche risposte esaurienti e brevi. Io avrei consigliere Martinez. Va bene, allora Morettuzzo. Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti, naturalmente, e grazie a chi è intervenuto. Parto con una battuta. Direi che oggi è una giornata assolutamente importante e se abbiamo dovuto aspettare un anno ne valsa la pena, Presidente. Quindi da questo punto di vista direi bene. Ecco, partiamo così. Ci sentiamo orgogliosi di questa sua non è un incoraggiamento, però constatazione. No. Lo dico come battuta perché credo che oggi siano uscite davvero delle cose assolutamente importanti anche rispetto a quello che è successo un anno fa. E credo che ci sia un dato sopra tutti che è uscito, l'ha detto poco fa
il sindaco Bernava, e cioè il fatto che mentre un anno fa parlavamo di un unico progetto sul tavolo, che era quello di una traversa laminante a Dignano, oggi questo progetto è quantomeno sullo sfondo, diciamo così, quantomeno sullo sfondo. Non è un progetto che è l'unica strada percorribile ed è un progetto che è stato messo in discussione dal punto di vista tecnico. Io ho tenuto buona nota di tutti gli interventi tecnici che sono stati fatti oggi e ho sentito parlare esclusivamente di interventi fuori dall'alveo. Non ho sentito nessun intervento tecnico che parlasse di interventi come quelli paventati fino ad oggi. E questo credo che sia un dato importante da tenere in considerazione. Ma è stato un presupposto messo in discussione anche dal punto di vista politico, in modo assolutamente trasversale. E quindi il fatto che oggi arriviamo a questa audizione con comunque dei passaggi che sono avvenuti nelle scorse settimane, anche all'interno della maggioranza, che dicono ragioniamo su proposte alternative a quelle della traversa di Dignano, io credo che sia un dato che politicamente, oltre all'aspetto tecnico, rimescola appunto il panorama e dice cerchiamo di capire se ci sono altre possibilità. E credo che questo sia importante anche pensando a tutto il dibattito che c'è stato lo scorso anno rispetto a un dato che però era un dato amministrativo. Ha fatto bene il sindaco di Pinzano a ricordare che poi le amministrazioni parlano per atti, perché dobbiamo partire dall'assunto che l'11 aprile del 2024 c'è stata una delibera della Giunta regionale che ha approvato sostanzialmente un documento che andava, un documento preliminare all'avvio della progettazione per la costruzione di una traversa laminante. E quello era un atto che evidentemente ha suscitato delle reazioni molto significative che hanno messo in moto tutto quello che abbiamo visto e non vado avanti. Io credo che, ecco, che questo e le posizioni che sono state assunte dopo quella delibera siano state degli errori e credo che il dibattito di oggi lo dimostri. Capisco anche la frustrazione di chi, come il sindaco Sette, ha visto in quel momento come un passaggio decisivo per superare una situazione di oggettiva difficoltà, però da quello che abbiamo ascoltato oggi abbiamo anche capito che quello rischiava di essere un passaggio nella direzione sbagliata. E quindi rimane la necessità di intervenire con grande rapidità. Faccio mia questa preoccupazione, credo sia di tutte le persone che sono presenti in quest'Aula, quella di dire dobbiamo affrontare il tema e non possiamo rimandare ulteriormente delle decisioni, però dobbiamo farlo appunto nella direzione giusta. Chiudo e vado verso la domanda, Presidente, e la faccio al professor Rinaldo e la faccio anche all'ingegner Goltara, credo sia ancora collegato. Sì. Io ringrazio innanzitutto il professore e in questo senso ecco, faccio i complimenti all'assessore Scoccimarro e a tutta la struttura perché credo che l'ingaggio, permettetemi il termine, del professor Rinaldo sia assolutamente un elemento qualificante perché è una persona di una rilevanza dal punto di vista internazionale sicuramente notevole. Oggi ha detto delle cose importanti, io mi sono segnato diverse frasi, a un certo punto lei ha detto non facciamo passi irreversibili nella distruzione del capitale naturale. No? Ed è partito ricordando l'impatto del cambiamento climatico che ha origine antropica. Ecco, in quest'Aula non è così frequente ascoltare queste assertazioni, quindi insomma credo che sia un passaggio importante. Però ecco, le chiedo rispetto al percorso che lei ha prefigurato, quindi allo studio natalizio che farà e mesi successivi, come sarà strutturato questo percorso? Cioè lei metterà a disposizione della struttura regionale delle informazioni, di un gruppo di tecnici, quali tipo di informazioni e con che modalità poi successive di sviluppo del tema. E rispetto all'ingegner Gortara chiedo se quello che oggi è prefigurato come percorso, quindi gli studi che sono stati fatti, e anch'io mi rammarico del fatto che sia una fondazione no profit tedesca a aver fatto ad oggi delle valutazioni rispetto a una possibile alternativa su delle opere impattanti che vanno nella logica della rinaturalizzazione. Però mi sembra di aver capito che questo tipo di dati sono a disposizione e rappresentano l'avvio di un percorso e di un processo che potrebbe andare verso l'individuazione di soluzioni
che vanno verso la mitigazione del rischio, ma allo stesso tempo ripristinando la naturalità. Volevo capire a che punto è quel tipo di studi e cosa servirebbe, quanto tempo servirebbe per riuscire ad avere un'analisi più completa rispetto al percorso che è stato avviato. Chiudo con l'auspicio che davvero ci sia un approccio laico come quello che ha citato l'assessore in apertura. Oggi abbiamo visto una grande trasversalità politica in quest'Aula e credo che questo sia un dato positivo. L'auspicio è che arriviamo anche a superare le contrapposizioni territoriali, perché l'obiettivo comune deve essere quello di tenere assieme le due cose, il tema della mitigazione del rischio con quello della tutela di un bene comune straordinario come quello del tagliamento, e penso che l'incontro di oggi vada in questa direzione, quindi l'augurio di un buon lavoro a tutti quelli che si cimenteranno in questa iniziativa. Grazie. L'augurio è sempre quello di contenere la domanda il più possibile. Prego, professor Rinaldo. È acceso questo? Allora, intanto ringrazio le persone che hanno parlato e hanno insomma, in qualche maniera capito il senso di quello che intendevo dire. Volevo fare solo un excursus, se mi è concesso, per quello che diceva il sindaco Novelli. L'excursus epistemologico del sindaco Novelli mi è piaciuto da morire. Novelli, leggevo là, chiedo scusa. Mi scusi. Avevo preso nota guardandolo da solo. Perché? Perché io intanto quando si parla di tecnici è come se in qualche modo si evocasse uno scarafaggio. E io non ho mai fatto, io ho fatto lo scienziato tutta la vita, io sono uno scienziato, io mi occupo di scienze idrologiche e non ho mai fatto l'ingegnere nella mia vita, non ho mai costruito nulla, questo si può tranquillizzarla. Per quanto riguarda la questione che lei sollevava, allora ribadisco, l'approccio laico è la ragione con cui l'assessore Scoccimarro mi ha agganciato, perché non avrei mai accettato una condizione diversa. Cioè io devo dare un parere pro veritate di quello che, sulla base di quello che dopo 50 anni di cattedra, sono stato il decano dell'Università di Padova fino all'anno scorso, quando sono andato in quiescenza perché ho compiuto 70 anni. Sono stato il più vecchio professore di ruolo dell'Università di Padova, quindi ho fatto per più di 40 anni il professore, e facendo questo mestiere la necessità dell'impianto laico è imprescindibile. E quello che posso dire è che sto studiando, perché la materia è infinita da studiare, il lavoro che è stato fatto, e c'è un tanto ottimo lavoro fatto sulle cose, e ripeto una cosa importante che dico sempre, lo dico in tutto il mondo, e cioè la competenza idraulica, idrologica della comunità italiana, che va dai consorzi di bonifica fino nonostante tutto gli enti dello Stato, va fino alle università naturalmente, c'è una cultura idraulica in questo Paese che è straordinaria e che dobbiamo usare e mobilitare in pieno. Ripeto, approccio laico, come ripeto, il mio compito è quello di non fuorviare questo augusto consesso nel prendere decisioni sbagliate, se possibile, e quello che posso garantire, non ho nessuna benevolenza da captare, proprio nessuna, non voglio compiacere nessuno, vi dico esattamente quello giusto o sbagliato che sia, ma quello che risponde alla tradizione è il fatto di aver fatto appunto l'idrologo per 50 anni, insomma, tutto qua. Questo glielo posso garantire, Sindaco. Volevamo passare alla domanda, consigliere, possiamo far dopo, va bene, allora. Quindi aspetto? Ecco. Allora facciamo le domande al professor Rinaldo, ecco, dopodiché faremo le domande agli altri tecnici, quindi ripetere la domanda. Consigliere Martinez, vuole fare la domanda? Se me lo consente, Presidente. Ma io, il professor Rinaldo e anche io, onestamente esco preoccupato da questo incontro. Capisco il collega Moretuzzo che ha capito tutto di quello che è stato detto e che sembra che sia cambiato qualcosa. Io esco preoccupato perché onestamente non riesco a capire in che direzione stiamo andando. E questo penso che, Assessore, anche lei debba rendersi conto che oggi mi sembra che ci sia uno stop a tutto quanto fatto. Questo l'ha detto Moretuzzo, dicendo che questo è
la sua interpretazione di quanto che ha detto il professor Rinaldo. Dice, come dire, siamo al punto zero e mo ricominciamo a parlarne. Io mi auguro che non sia così, Assessore, perché se è così veramente la cosa è drammatica, perché sono passati 60 anni. E arrivare oggi a dire che dobbiamo ricominciare da capo e sentire anche un professionista, e il professionista che sta dietro il professor Rinaldo, che dire prima che dobbiamo ricominciare a valutare quelli che sono i flussi, le portate, eccetera, e quindi ricominciare ad analizzare per poter dopo ragionare sulla progettualità, è una cosa, guardate, preoccupante. Allora, tutti parliamo di sicurezza, tutti parliamo di urgenza, finalmente. Mi dispiace che il professor Rinaldo non abbia accettato le parole di Don Carlo, no? Che erano le parole fatte da un parroco che vive una situazione che è quella descritta dal sindaco di Latisana, no? Il quale chiaramente si rivolgeva in maniera, diciamo, laica, no? Anche se l'ha fatto in chiesa, ai politici dicendo di scegliere. È chiaro che lei, professore, è arrivato oggi, cioè l'incarico l'ha avuto da poco tempo e quindi si prenderà il tempo giusto per portarci a Natale, come ha detto, una relazione, no? Che ci indichi un po' la strada, perché mi sembra che oggi la strada non l'abbiamo trovata. Io ho chiesto tempo fa, insieme ai colleghi del PD, oggi di ascoltare i 12 tecnici, immaginando oggi di avere un'idea più precisa, che non fosse Dignano, piuttosto che Pinzano, piuttosto che le casse espansione, qualcosa che ci desse una certezza da dove, no, come proseguire. E mi sembra che oggi, io onestamente non sono un esperto, ho fatto altri mestieri, però non ho sentito qualcosa di certo. C'è un barcamenarsi e un cercare di dare un pochino, no, un colpo alla botte, un po' al cerchio tra territori no, rivieraschi piuttosto che territori del nord, e però alla fine, no, di concreto, io oggi come oggi, almeno che la direzione dell'assessorato piuttosto che l'assessore abbiano percepito, quindi rimango in attesa di questo studio che lei ci farà a fine anno, però onestamente oggi questo incontro a me non chiarisce in quale direzione stiamo andando e quali sono i tempi. Giustamente il sindaco Pecenico chiede, no, una tempistica, perché guardate, ribadisco, sono passati 60 anni e il rischio di un'altra alluvione c'è e dobbiamo cercare di scongiurarlo. Prego. Devo premere questo, funziona così. Quando mi aveva colpito entrando in questa sala il suo riferimento a Don Carlo, che sono certo che è una persona meravigliosa, che è decisa e che è attaccata al suo territorio, eccetera, l'idea che io contesto, quindi non sono d'accordo con lei, è quella che si debba intervenire adesso, non è il momento per una ragione specifica. 60 anni fa le precipitazioni erano diverse. 60 anni fa non sapevamo come proiettare nel tempo in avanti l'effetto del mondo che cambia rapidamente. Oggi ci sono. Quindi l'idea, secondo me, quindi questo forse non mi sono spiegato bene, ma lo ripeto. Quello che dobbiamo fare adesso è stabilire, mettere un punto fermo oggi, con lo stato delle conoscenze, qual è l'evento di riferimento sulla base del quale si stabilisce la sicurezza idraulica di questo territorio. Questo non esiste perché non si poteva fare 60 anni fa perché non esisteva, e certamente l'accelerazione, quello che chiamano ed è patrimonio comune, i diagrammi a mazza da hockey, che parlano dell'effetto del clima, dicono che indicatori economici e sociali, turbazioni della biosfera, indicatori biogeochimici di qualunque natura, sono tutti fatti nello stesso modo. Per 300 anni restano piatti, dai primi del 700, quando abbiamo cominciato a misurare, fino ad oggi, e improvvisamente negli anni 50 e 900 cominciano a impazzire in tutto il mondo, sincroni, fenomeni completamente diversi. Questo è il punto. Abbiamo raggiunto quello che si chiama un tipping point, cioè un punto di non ritorno in cui l'evoluzione climatica sta diventando particolarmente importante. Ha riflessi per il tagliamento? Certo che sì. Non possiamo immaginare che la piena del 66 sia quella di riferimento per stabilire la sicurezza in futuro, perché non lo è, Sindaco, non lo è. E allora il mio compito è quello di dire perfettamente, almeno al meglio delle mie conoscenze,
al meglio delle mie conoscenze, quello che dobbiamo stabilire è un nuovo riferimento per la portata di Piena rispetto al quale va stabilita la... Quindi lei ci sta dicendo che fino adesso abbiamo sbagliato tutto. Sì. Ce lo dica, sì, lei mi scusi, Non si sapeva. Ma che... Non riesco a spiegarmi. Sto dicendo che non si sapeva. Non si sapeva, gli strumenti oggi ci sono, il primo passo è stabilire questo dato. Sulla base di questo, rispetto a questo, l'agire sarà la conseguenza del discutere quali sono le entità delle modificazioni che sono richieste. Questo è quello che ho detto. Ma no! Ma cosa dice? Non lo so. Io non riesco a capire quello che dice, mi scusi. Consigliera Celotti. Grazie Presidente. Allora, parto con i ringraziamenti a mia volta a tutti gli auditi, a partire da tutti i sindaci e le sindache presenti, i tecnici e le tecniche che sono intervenuti e che erano stati nominati dai comuni, e anche per la parte di questa mattina con la presenza delle rappresentanze dei comitati che sono intervenuti. Allora, io credo che oggi abbiamo rilevato due cose. Faccio una prima premessa generale. Innanzitutto che c'è bisogno di una chiarezza in più per fare delle scelte che siano delle scelte efficaci, no? E questo è un tema di responsabilità, nel senso che se parliamo della sicurezza del basso corso, e ci tengo a dire che è una preoccupazione per tutti in quest'Aula e anche per tutti i territori, bisogna capire quali opere sono davvero efficaci per garantire la sicurezza nel basso corso. E dalle interlocuzioni avute, dalle relazioni fatte dai diversi tecnici, io credo che ci portiamo a casa delle consapevolezze, a partire dal fatto che non ci sono dei dati sufficienti in tema di portata, che non ci sono dei dati sufficienti rispetto a quella che è la conformazione del fiume, e che quindi serve fare degli ulteriori approfondimenti per capire quali sono gli interventi necessari e abbastanza efficaci da garantire poi la sicurezza, contemperando, e credo che questo sia un altro elemento da sottolineare, la questione del capitale naturale del fiume, che forse era un po' più assente nei ragionamenti, perlomeno per una parte di quest'Aula l'anno scorso, che invece adesso diventa un elemento preponderante e secondo me un elemento fondamentale. Quindi questa è la prima questione che voglio affrontare. Tra l'altro, provenendo dal territorio della Collinare, che è stato citato dal sindaco Sette, mi sento anche di dire, ero sindaca allora quando si iniziò a discutere di nuovo della traversa di Pinzano per il cambiamento che era stato fatto all'interno del piano di gestione dei rischi alluvioni, che non è mai, cioè che l'Assemblea dei Sindaci della Collinare ha sempre avuto il pensiero solidaristico della sicurezza delle popolazioni rivierasche del basso corso, chiedendo di connettere il tema della tutela del medio corso dal punto di vista paesaggistico ambientale con il tema della sicurezza da garantire al basso corso. Ecco, quindi non definirei il territorio della Collinare freddo nei confronti delle popolazioni rivierasche del basso corso, ma anzi molto responsabile nei suoi ragionamenti. Vengo alle domande facendo però anche delle considerazioni. Allora, alla luce degli assunti che ho poc'anzi espresso, io credo che il fatto di dire a questo punto delle cose che ci si avvia verso un DOCFAP, quindi uno studio unico su tutta l'asta del fiume, di quelle che sono le alternative progettuali, valutando i costi-benefici delle diverse opzioni, sia a questo punto un elemento di serietà e di responsabilità. Quindi dal mio punto di vista questo è un passo avanti, ma sottolineo che l'anno scorso, proprio in quest'Aula, durante l'audizione, diversi di noi avevano proprio chiesto degli elementi di chiarezza ulteriori e anche sulla base dei rimandi dei tecnici che erano intervenuti, avevano chiesto come mai non ci fosse stato, prima della variazione del PGRA, uno studio complessivo che analizzasse e confrontasse i costi-benefici delle diverse soluzioni. Quindi mi sento di dire che siamo in ritardo, che forse questo, bene che adesso lo si faccia, perché è un elemento, ripeto, di serietà e di responsabilità, ma avremmo dovuto farlo prima e, come ha ricordato qualcuno, su questo, va detto, 1 anno e qualche mese l'abbiamo perso, no? Quindi adesso si tratta
e questo lo dico insomma anche in rappresentanza delle popolazioni di Latisana e del Basso Corso, di farlo in modo veloce. Quindi la prima domanda che faccio sia all'autorità di bacino che all'assessore, anche se viste le dichiarazioni degli ultimi giorni dovremmo in realtà fare questa domanda al Presidente, che dice che fra la fine dell'anno e l'inizio di gennaio noi avremo contezza da parte dei tecnici per poter decidere quali interventi fare, e mi sembra francamente una dichiarazione azzardata, soprattutto alla luce di quello che abbiamo sentito oggi. Se potessi fare dopo la domanda, prima al professor Rinaldo, perché fra 20 minuti va via se deve fare una domanda. Limite fa le domande dopo al... Quando abbiamo deciso di dividere sul professore rispetto al resto? Approfittiamo di quei 20 minuti che ancora l'assessore resta qui. No, allora, io credo che il professor Rinaldo sia stato molto chiaro, per cui non ho domande specifiche per il professor Rinaldo. Ripeta la domanda però dopo. Finisco almeno la domanda per l'autorità di bacino, poi le altre due le riprendo. Sì. E ripeto, per l'assessore, ma dovremmo farla al Presidente, mi dispiace che non ci sia il Vice Ministro Gava, perché mi pare di aver sentito nel suo intervento che addirittura lei dice nessuno ha mai pensato di modificare i progetti e quindi penso si riferisca alla traversa. Allora, il DOCFAP che tempi ha sia per la gara, per l'affidamento, che poi per la stesura del documento? Perché credo che questo sia un elemento di chiarezza che va dato in questo momento in quest'Aula, in Commissione, ma soprattutto alle popolazioni coinvolte, che siano del medio corso o che siano del basso corso. Perché, ripeto, la vedo difficile che in qualche mese si arrivi forse nemmeno ad affidare quel tipo di studio così complesso, non credo proprio a realizzarlo. Allora, su questo io credo che sia necessario che ci diciate quali sono le tempistiche proprio per un elemento di serietà, in modo tale che tutti possano arrivare alle conclusioni del caso. Le altre due domande le faccio successivamente, così da non togliere tempo a nessuno per le domande al professore. Consigliere Pozzo, se vuole fare la domanda al professor Rinaldo. Sì, faccio no, siccome no, dopo farò il resto dell'intervento, che c'erano alcune considerazioni che comunque ritenevo assolutamente doveroso fare. No, domanda perché altrimenti io francamente faccio fatica a capire, però può essere che sono anche io non lucidissimo magari sempre, però per chiedere al professor Rinaldo, rispetto a cui ho sentito un bel intervento stamattina, ma generale, significativo, ma noi abbiamo sentito qua diverse puntate, no? Per cui tenga conto che lei arriva quando noi qua di puntate ne abbiamo viste diverse, con il mantra che ogni decisione era validata a livello tecnico e scientifico. Infatti io dopo lo dirò, perché mi ricordo ore dell'ingegnere Canali, dell'assessore Scoccimarro, dell'ingegner Ferri, in cui si parlava sempre di scienza e tecnica alla base delle valutazioni, per cui non è che noi abbiamo vissuto un passato oscuro rispetto alla scienza e alla tecnica e oggi finalmente accediamo alla tecnica e alla scienza, perché noi abbiamo sentito qua dentro sempre dire non c'è nessuna decisione politica, sempre validate tecnicamente e scientificamente, per ore e ore e ore, anche nei confronti pubblici fuori, ma questo lo dirò dopo. Domanda che le faccio, quindi secondo lei, se ha avuto modo già di approfondire un attimo la cosa, per andare proprio alla sostanza, Dignano e le casse di espansione a Madrisio di Varmo, secondo lei, quindi non si deve procedere su questo, o secondo lei sono opzioni ancora valide sul tavolo? Perché io francamente questa cosa non l'ho capita, sulla base di quello che dice lei, sulla base del fatto che il mondo è cambiato, che il passato non ci aiuta, io le chiedo se Dignano e Varmo a questo punto sono saltate dal punto di vista suo, e che quindi, anche perché lei è stata incaricata dall'assessore Scoccimarro, che le ha difese, ripeto, non le dico semplicemente per dare modo di recuperare qualche puntata precedente, ha difeso quelle due opere dal punto di vista tecnico-scientifico. Vorrei capire quindi se secondo lei si è avuto modo di approfondire se quelle due opere in realtà non ci sono più sul tavolo secondo lei come opzione, perché ricordo che c'è stata una delibera di giunta proposta dall'assessorato all'ambiente nel 2024, aprile 2024, e l'assessorato all'ambiente ha dovuto chiedere chiaramente il consenso degli altri componenti della giunta, perché è stata votata come delibera di giunta. Grazie. Prego, professor Rinaldo.
no, devo ripremere questo, chiedo scusa. La ringrazio. La prima cosa che vorrei chiarire è che io sono responsabile solo di quello che dico io, evidentemente, perché questa era la condizione con cui l'assessore mi ha dato questo incarico. La risposta è certamente di non chiudere o aprire altre partite prima di aver deciso qual è l'evento di riferimento, perché io credo che questo sia un fatto fondamentale. L'evento di riferimento è fondamentale perché non è stato fatto questo studio. Gli studi di questo genere sono nati sostanzialmente dopo il disastro della Romagna. Il Lamone che tracima a una piena considerata bicentenaria 3 volte in 2 anni ha posto dei problemi concettuali importanti e si è sviluppata una scuola che studia gli eventi, il modo di proiettare anche su 1000 anni di tempo. Tanto non voglio annoiarla con questioni tecniche eccetera, ma oggi siamo in grado, con l'impulso che è stato dato dal disastro della Romagna sostanzialmente, a usare degli strumenti che a mio giudizio è essenziale di determinare questo caso. Quindi la risposta è: non possiamo dirlo prima di sapere qual è l'entità dell'evento. È 1,5 volte, è il 5% di differenza o è il doppio, come nella Romagna, la piena di progetto? Questa è una risposta precisa, non so se l'ho detta bene, ma è una risposta che ho precisa in mente. No, io vado avanti, ma Maier doveva porre una domanda. Bene. Puto doveva fare ora una domanda al professor Rinaldo. Ecco, grazie. Un po' mi ha risposto con la risposta che ha dato il collega Pozzo, però permettetemi un intervento rapidissimo che si conclude con la domanda, è doveroso. Cioè, non vorrei mai che il nostro contrappositore, lo dico ai colleghi dell'opposizione di oggi, fosse il professor Rinaldo. Ecco, non vorrei che apparisse questo, ma lo dico a me stesso, non a voi, lo dico a me stesso. Ed è per questo che non posso in questo momento non dire una cosa evidente, che va detta, finora non si è detta. Noi oggi siamo qui e abbiamo assistito, lo dicevamo un anno fa, a 3 aspetti, a 3 momenti che non si sono di fatto verificati purtroppo nel corso dell'ultimo anno e che avevamo auspicato un anno fa. Il primo, che la Regione si facesse parte attiva nel cercare di fare un po' di sintesi tra le forti contrapposizioni che erano già emerse tra i sindaci del territorio. Ciascuno dei sindaci che abbiamo sentito stamattina, a mio modo di vedere, interpreta correttamente il mandato che il suo territorio gli ha conferito e evidentemente rappresenta un'esigenza territoriale rispettabilissima, sentita e dal suo punto di vista, dal proprio punto di vista, condivisibile. Però è mancata anche in questo ulteriore anno la necessaria azione di sintesi che avevamo auspicato fortemente l'anno scorso da parte della Regione. Quindi questo ce lo dobbiamo dire, perché sennò manca un elemento fondamentale. Chi è che deve fare sintesi tra tutte le legittime istanze di tutti i territori? Evidentemente, in questo caso, la Regione. Non è stato fatto. Secondo, gli aspetti ambientali li avevamo caldeggiati, richiesti e, per quanto mi riguarda nell'intervento che ho fatto un anno fa, posti al pari della necessità della salvaguardia della vita umana, o meglio, la salvaguardia della vita umana è il primo punto su cui focalizzare la nostra attenzione, dobbiamo addivenire ad essa nel rispetto massimo dell'ambiente e della sostenibilità. In questo anno, Presidente, e mi avvio alla conclusione facendo la domanda al professor Rinaldo, in questo anno abbiamo, secondo me, perso un'occasione importante che un anno fa, come diceva correttamente la collega Celotti, ma anche il capogruppo Moretuzzo prima l'ha detto, poteva essere tranquillamente colta. Se si fossero ascoltate le istanze del Consiglio e anche dei territori e si fossero fatte in anticipo quelle analisi che poi sono state fatte successivamente. State tranquilli, colleghi, ex colleghi sindaci, sindaci che siete qui oggi, che lo dico con rammarico, purtroppo, entro la fine di questa legislatura voi non vedrete un'opera. L'assessore all'inizio del mandato scorso diceva: sono passati 60 anni, non è stato fatto niente, finalmente cominciamo a fare qualcosa. Fra 2 anni e mezzo diremo: sono passati 70 anni e non si è fatto niente. State tranquilli che questo accadrà, purtroppo. Quello che è importante, e concludo, è che perlomeno in questi ulteriori 2 anni e mezzo che mancano di mandato ci sia un orizzonte chiaro, definito. Oggi l'abbiamo sentito,
Ci sono proposte che possono salvaguardare l'ambiente, anche fuori alveo, finalmente l'abbiamo sentito, che possono andare in quella direzione. Quindi lo voglio dire perché sennò sembra insomma, che come dire, la responsabilità politica non conti nulla. La responsabilità politica è tutto, perché quando 20 anni fa ho iniziato a fare politica ero illuso da ingegnere idraulico prestato temporaneamente alla politica che come dire, fosse la scienza che dettava poi ciò che naturalmente la politica avrebbe appreso. Dopo 20 anni ho capito che non funziona così, ci ho messo un po', sarò duro di comprendonio, è la politica che sceglie e anche questa volta avranno davanti i decisori politici un paniere di possibilità, tutte tecnicamente sostenibili, tra le quali sceglierne una. E quindi la politica si assuma fino in fondo la sua responsabilità e in questo caso ascolti la tecnica che presenterà anche soluzioni sostenibili, aggiungo finalmente, e poi si assuma la responsabilità però sì, mettendoci la faccia, di decidere, cosa che evidentemente procrastinando troppo le scelte non farà mai. Arrivo alla domanda, che a questo punto è quasi pleonastica. Lo studio, professor Rinaldo, che lei ha avuto modo, che lei farà, o meglio, inverto l'ordine dei fattori. Ciò che l'autorità di bacino ha prodotto e che evidentemente è stato sottoposto alla sua attenzione e anche all'attenzione dei tecnici che hanno redatto in questi ultimi mesi le proprie valutazioni, i propri studi, tiene conto di quelle che lei prima ha definito le recenti valutazioni della comunità scientifica anche sulla base come dire, delle trasformazioni climatiche che sono in atto non solo dagli ultimi mesi ma negli ultimi 5-10 anni, oppure non ne tiene conto e quindi di conseguenza, ahimè, ancorché l'anno scorso ci veniva dato come oro colato, è di fatto già superato e va appunto approfondito tutto ciò da uno studio nuovo? Quindi quello strumento lo riteniamo abbondantemente superato, dico abbondantemente rispetto a quello che lei ci precisava prima, oppure ci potrà essere qualche elemento che pur teneva conto della pina del 66, che comunque va tenuto in considerazione per definire l'evento di riferimento con il tempo di ritorno da considerare? Grazie. Grazie. Allora, le risponderò con una attribuzione che viene data normalmente ai professori universitari. Non si butta via niente. Come maiale, precisamente, fare per i professori però. Cioè significa che, secondo me, quello che si deve fare in queste materie, conscio del fatto che le persone che se ne sono occupate, a cominciare dalle autorità di bacino, fino ai colleghi che se ne sono occupati, sono fatti da gente che sa leggere e scrivere benissimo, significa che questa mole di dati che viene messa a disposizione, questi strumenti che ci sono, servono tutti. Quello che dobbiamo decidere adesso, e questo è patrimonio recente che, ripeto, nasce dal disastro della Romagna, nasce rispetto al fatto che dobbiamo in qualche maniera capire quali sono gli eventi di riferimento sulle quali dobbiamo stabilire la sicurezza idraulica. Questa, a mio giudizio, mio personale, perché non ho niente da chiedervi, non ho niente da chiedervi, ma esattamente la condizione era quella che potessi dire quello che penso. Ed è quello che penso. La prima cosa che va fatta è la revisione dell'evento, il che vuol dire i volumi dell'onda di piena di cui si parla, perché le opere sono efficaci o no, giuste o sbagliate, commisurando al volume dell'onda di piena. Se dobbiamo ridefinire questo, ma questo non può dire perché l'amministrazione prima non lo ha fatto, non lo deve dire a me, eccetera. Le competenze per fare queste oggi ci sono e non ci sono da poco, non ci sono da molto, ci sono da poco, perché la grande accelerazione viene dalla Romagna. In un anno, vabbè, insomma, adesso. Vabbè, più di un anno certamente che sì, però per esempio lo studio, il modello, no, questo in realtà è meno, perché lo studio fatto sulle cosiddette metastatistiche, cioè sistemi che non postulano che il passato, che la descrizione del passato misurato per più di 100 anni è stata fatta, viene fatta con la stessa distribuzione, ma quelle che si chiamano metastatistiche, cioè quelle che usano il mondo che cambia rapidamente, quelle sono state pubblicate per la Romagna meno di un anno fa. Quindi insomma non si può immaginare una roba di questo genere, non è che si digeriscono in un secondo. E ripeto, ho condiviso fin dall'inizio con l'assessore l'impianto laico. Cioè non è che mi dice cosa devo dire, dico esattamente quello che penso. Spagnolo, si riesce a fare la domanda al professore velocemente? Sì.
Faccia la domanda velocemente. Allora, intanto ringrazio il professor Rinaldo, ho avuto modo di apprezzarlo nel corso di una conferenza sul clima che si è tenuta in comune di San Michele al Tagliamento, e i dati insomma, che ci porta sono sempre assolutamente di massimo interesse. Ecco. Figuriamoci quando ci troviamo a parlare di tagliamento. Io condivido e rimarco quello che è stato già segnalato, ovvero come in 60 anni di progetti che si sono susseguiti ogni volta ci fossero delle buone ragioni scientifiche per cambiarli, piuttosto che dei quantitativi d'acqua abbastanza variabili che venivano indicati non solo come evento critico, ma anche di portate che possono transitare, che non possono transitare. L'ultima volta abbiamo visto soltanto nel 2023 i due progetti, le due idee progettuali che si sono susseguite. L'una dice sì, possono passare 4.000 cubi, ma no, ne possono passare 3.600. Allora, abbiamo anche sentito la disperazione di un territorio che oggi commemora il 59esimo anniversario della seconda alluvione, e queste persone che hanno visto la devastazione hanno sempre creduto che finalmente i lavori venissero fatti e hanno ascoltato coloro che riportavano i dati scientifici, perché nessuno di noi vuole fare cose, nessuno di noi sa che cosa deve essere fatto o vuole imporre soluzioni che naturalmente spetta ai tecnici. E abbiamo sempre capito che dopo un po' quelle ipotesi non andavano bene. Allora io capisco quello che è l'evidenza che Consigliera, faccia ci la porta, domanda che certo, fra 2 minuti va via. Il professore, ovvero di capire la portata dell'evento critico di riferimento, perché da lì poi variano. Benissimo. Ci ha anche appena detto, l'avrei chiesto prima, che questa modalità insomma, di percezione dell'evento che dovremo andare a riparare può essere fatta soltanto da poco tempo, perché i metodi scientifici di calcolo ci sono. Allora, un'altra domanda che io vorrei fare, non so se è possibile rispondere, però terrei a sapere se con queste nuove metodologie di calcolo che riescono a tenere in conto di mutazioni così rapide che avvengono, abbiamo anche la possibilità di calcolare per quanto tempo la soluzione che viene indicata avrà una validità prima che la successiva la superi. Perché? A questo punto dobbiamo pensare che deve essere fatta un'opera idonea e che deve coprire il tempo necessario per arrivare alla sua esecuzione. Il nostro problema è avere delle soluzioni che rispondono al miglior metodo scientifico di quel momento e arrivare poi al tempo di esecuzione in cui non c'è più questa corrispondenza. Allora, abbiamo un tempo in cui le opere devono essere fatte dopo che sono state decise secondo miglior scienza e conoscenza? Scusi, che le posso dire? Intanto professore, mi scusi, se il professor Ons e la consigliera Pellegrino fanno una domanda concentrate, però magari riusciamo, è probabilmente la stessa. Prego, ma veloci però, se no... No, va bene, volevo fare una battuta. No, Presidente me la deve concedere. Una battuta alla consigliera Spagnolo che Presidente, le domande sono al professore, credo, no? Le battute magari se le fa lei a casa sua. Il professore se ne deve andare e chiudiamo qui. Va bene, Presidente, me la tengo per dopo questa battuta. Allora, intanto ringrazio il professor Rinaldo perché è stato chiarissimo, ha spiegato perfettamente come stanno le cose. Mi dispiace
perché molto probabilmente lei ha dato per scontato di avere una platea che conoscesse determinati concetti e avesse un determinato portato. Questo non è, perché questo è un consesso politico, non è un consesso tecnico, e quindi mi preme questa premessa, ovviamente. Le chiedo, professore, quando lei arriverà a conclusione, ovviamente laica, come giustamente lei ha detto, da tecnico, alla conclusione dei suoi studi, di quello che insomma arriverà a dedurre da tutto il portato che le hanno fornito, se alla fine di quest'opera, così, che sarà veramente molto importante della sua analisi, ce ne farà ovviamente riscontro in questo consesso, anche perché lei sa bene che il tecnico produce, il tecnico ha un atteggiamento laico, ma poi la scelta finale è sempre politica. Quindi io le chiedo se si mette a disposizione, lo dico anche all'assessore, se si mette a disposizione poi di illustrarci, perché noi oggi abbiamo visto il forte cambiamento di rotta, ma non abbiamo ancora in mano quasi assolutamente niente. E la domanda che le faccio è: che idea si è fatta con le cose che sono state dette finora a proposito del progetto che poi pare ormai sia stato accantonato, il ponte traversa, e invece di quello che potrebbe essere il futuro progetto, quello delle casse di espansione senza opere di cementificazione. Ha una domanda Sì, veloce, sì, professor velocissima. Allora, bene, grazie. Allora, la prima domanda è se lei ha tutti i dati che le servono oppure ne deve ancora raccogliere, e la seconda domanda è questo evento zero che lei dice, chi lo sceglie? Lei dice basta scegliere l'evento zero, chi lo sceglierà? Lo sceglie lei tra qualche giorno? Anche perché appunto qui poi si apre tutto il discorso, le criticità di Latisana non sono solo, diciamo, l'alluvione appunto la prima o la seconda alluvione, ma possono essere anche molto molto più frequenti, quindi volevo sapere questo. Quindi se ha tutti i dati o le deve raccogliere, e due, chi sceglie l'evento zero? Grazie. Chiederei di fermarmi qui perché dopo veramente devo scappare. Sì, prego. E mi scuso con questo consesso. Allora, vorrei partire da quest'ultima. Vorrei chiarire una cosa. Non lo faccio mica io, lo studio. Non sono mica a caccia di incarichi, non ho nulla da chiedere, semplicemente mi permetto di indicare quelli che lo sanno fare, non sono io, tanto perché sia chiaro, non sono a caccia di alcun incarico. No, se per caso avessi pensato gliel'ho detto. La questione è sull'evento, cosa significa? Significa che fare uno studio su 1000 anni di precipitazioni simulate, adesso non voglio diventare tecnico su questo punto, ma in un sistema in cui lei non assume che la distribuzione di probabilità degli eventi estremi è sempre la stessa, è quello che si sa adesso, questa si può fare. È stato fatto per la Romagna, la gente che lo fa, il gruppo, il centro che se ne occupa degli impatti dei cambiamenti climatici e che lo fa, e fra l'altro non sono sistemi privati, è l'Università di Padova che se ne occupa, che fa questi studi. Lo farà per il tagliamento, se lo riterrete, ed è una cosa che avevo già raccomandato all'assessore, è importante che venga fatta. Su questa base la conclusione è una distribuzione di probabilità sulla base di cui la politica sceglie l'evento che deve essere preso alla base delle cose. Perché il tempo di ritorno, il problema che dovete rendervi conto è che la certezza della sicurezza idraulica non esiste, non c'è. Non esiste. L'evento massimo, mi scusi, ma l'evento massimo non è più infinito. Questo voglio dirle. Quindi quello che voglio dire, voi non accettate, non si accetta il principio che questo evento, e ripeto, e la raccomandazione che per me è finale, che risponde un po' a tutto, è sempre saggio sbagliare dalla parte della scienza, sapete? Perché la scienza si aggiorna continuamente e si dibatte e viene messa in discussione ogni minuto. Quindi la cosa da fare è proprio questa, secondo me. E ripeto sul fatto che il passo che deve essere fatto adesso non deve essere visto come denegare quello che è stato fatto finora, men che meno discutere su questioni politiche, qui naturalmente non sono assolutamente niente. Però l'idea è che con quello che si sa oggi, la premessa che ho fatto stamattina è quella che ripeto anche adesso, scusandomi me ne vado. Ripeto,
il mio scopo è quello di evitarvi lo sbaglio peggiore, cioè di fare una roba che non risolve il problema e che distrugge il capitale naturale. Questo rimane, a mio giudizio, il punto centrale, perché una volta fatto, è fatto per sempre. Vi prego di scusarmi, Presidente. E noi la ringraziamo della sua pazienza, della sua presenza. No, è un piacere. Grazie. È un piacere. Bene, continuerei con la risposta alla domanda del consigliere Moretuzzo, che era stata rivolta a Goltara, no, non all'assessore Scocimarro. Ecco. Sì, la ringrazio. Prego, professor Goltara. Mi sente? Sì. Ci Ci sente? Sono solo ingegnere. Io sì, mi sentite voi? Mi sentite? Provi a alzare un attimo il microfono. Mi sentite? Ecco, meglio. Adesso mi sentite? Ecco, se fanno silenzio qua, riusciamo in quest'aula, riusciamo a sentirla bene. Prego. No, premetto che sono contento che prima di uscire il professor Rinaldo sia riuscito a chiarire una cosa su cui mi sembra che ci fosse stata molta confusione, cioè che quello che dobbiamo aggiornare è la nostra comprensione della statistica degli eventi, semplificando. Non è una decisione tecnica l'evento di progetto. Ci saranno pro e contro nell'avere degli interventi che sono in grado di trattenere un certo evento o un altro più o meno oneroso, quindi non è che la tecnica ci dà il numero e da un lato ci sta la sicurezza e dall'altro ci sta l'insicurezza. Questo è veramente importante che si esca da questa chiacchierata avendolo digerito come concetto. Per rispondere alle domande, lo giusto chiarisco, non abbiamo fatto fare uno studio a una fondazione straniera, abbiamo noi proposto un'alternativa che abbiamo fatto modellizzare grazie a dei fondi di una fondazione tedesca, a un centro di ricerca tedesco. Il lavoro non è completamente finito, sarà concluso entro fine anno e quello che noi possiamo dare come contributo è appunto aver dimostrato che non è vero quello che si diceva l'anno scorso, che ci sono solo le alternative che erano sul tavolo e le altre sostanzialmente sono inutili o non esistono, ma al contrario, evidentemente, andandole a cercare, si trovano. Quindi dal nostro punto di vista questo contributo dovrebbe essere integrato, approfondito, validato, ottimizzato all'interno del DocFap. Questo è quello che noi riteniamo che sia il percorso successivo. Quindi noi siamo come sempre trasparenti nel fornire tutto quello che siamo riusciti nel nostro piccolo a produrre in termini di valutazioni e dovrà essere integrato con altre proposte all'interno di un percorso dove tutto viene valutato a parità di modalità di valutazione, condizioni al contorno, eccetera. Quindi questo è quello che io mi immagino che succeda o che auspichiamo che succeda. Grazie. Volevo far concludere l'intervento alla consigliera Celotti. Grazie Presidente. Quindi adesso domande agli interlocutori più diversi. Bene, allora Certo. riprendo il ragionamento di prima sul DocFap. Nel senso che prendendo atto che è la scelta più responsabile in questo momento e che sposa di fatto delle posizioni che avevamo portato in quest'Aula un anno fa e che abbiamo perso un anno e rotti di tempo, mi chiedo però anche un'altra cosa. Noi siamo davanti ad una situazione in cui in questa regione ci sono due delibere di giunta, la 530 e una delibera successiva di generalità. La prima dà mandato agli uffici di dare un incarico per la progettazione sulla base dello studio preliminare della traversa di Gnano, la seconda dà mandato di dare un incarico per uno studio preliminare sul ponte traversa. Sono tuttora queste delibere come dire, non sono state revocate, no? Quindi dovrebbero avere un seguito in quella che è l'attività degli uffici. Dovrebbe esserci l'assessore, speriamo rientri, altrimenti faremo un riassunto, però insomma a lucro di tempo di tutti proseguo. Noi però abbiamo assistito anche ad una modifica del PGRA, 2 volte successive alla fine del 2021 e poi alla fine del 2022, prima reintroducendo la previsione della traversa di Pizzano e poi con una previsione completamente diversa che era quella della traversa di Dignano e delle opere a Madrisio.
Allora, mi preme sottolineare a mia volta che la traversa di Pinzano sembrava l'unica opera possibile, l'anno successivo invece proprio in quest'Aula ci è stato riferito, tra l'altro a mia domanda, che no, era difficilmente realizzabile e ancora più difficilmente manutentabile. Quindi insomma le posizioni, mi sento di dire anch'io, in questi anni sono cambiate più volte anche dal punto di vista tecnico su quella che doveva essere l'efficacia delle opere. A questo punto delle cose però mi viene da dire che forse prima di andare a modificare il PGRA con delle modifiche così sostanziali, e ripongo la questione tecnica che ho posto l'anno scorso sulla VAS, perché queste modifiche sono state fatte in assenza di una valutazione ambientale strategica sulle nuove previsioni, no? Le modifiche al PGRA forse avrebbero dovuto arrivare alla fine di un percorso di comparazione fra le diverse ipotesi progettuali su tutta l'asta del fiume, e chiedo l'esito di questo studio, se dovesse determinare che la traversa di Dignano attualmente contenuta nel PGRA, le opere di Madrisio non avranno l'efficacia che quindi si deve ulteriormente modificare, probabilmente determineranno una modifica ulteriore del PGRA, no? Quindi sempre per la chiarezza e la responsabilità di qui sopra, insomma, forse i passaggi, a questo punto delle cose ci dobbiamo dire, andavano fatti in modo diverso, cioè bisognava prendere atto che sulla base dei nuovi eventi atmosferici forse era necessario rivedere tutta una serie di studi e di valutazioni preliminari, forse si doveva procedere, come avevamo più volte richiesto, con una comparazione seria delle diverse ipotesi rispetto ai costi-benefici, e poi forse si sarebbe dovuto andare a modificare il PGRA, cosa che ricordo molti sindaci hanno saputo leggendo i giornali, perché non era stato fatto un percorso di condivisione di queste, delle scelte sulle opere nuove contenute all'interno del documento. E ripeto, la domanda precedente su questo, in particolare alla Giunta, è come battono i tempi di questo percorso con i tempi dichiarati dal Presidente Fedriga, che credo non stiano né in cielo né in terra rispetto a quello che abbiamo sentito stamattina. Il secondo tema riguarda il Cavrato. Allora, noi abbiamo parlato per più o meno 2 anni della traversa di Dignano e delle opere di Madrisio, che sono opere divisive che hanno sollecitato l'attenzione degli amministratori locali e delle comunità, abbiamo sentito stamattina i comitati, e quindi hanno sensibilizzato molto l'opinione pubblica e anche le rappresentanze istituzionali. Abbiamo parlato molto meno del cambio di portata del Cavrato, che però alla luce poi degli sviluppi abbiamo capito essere un elemento assolutamente fondamentale in qualsiasi tipo di ragionamento sulle opere che è necessario pensare di fare nel medio corso e adesso su tutta l'asta del fiume, opere più o meno impattanti a seconda delle versioni e delle posizioni. Allora, ai tecnici che hanno partecipato all'audizione con l'autorità di bacino chiedo se le risposte dell'autorità di bacino rispetto a questi quesiti posti sono state esaustive. Credo di no, ma insomma mi piacerebbe sentirlo dai tecnici stessi. All'autorità di bacino e alla Giunta chiedo se il tema del Cavrato, con una possibile ulteriore revisione delle portate, rientrerà nello studio del DOCFAP, perché credo che sia elemento fondamentale o per attestare il cambio che è già stato inserito nel PGRA rispetto alle portate, oppure per modificarlo ancora all'esito di quello studio. Non credo sia indifferente quali sono le conseguenze, qui abbiamo la sindaca di Lignano, per la parte friulana della foce del tagliamento, insomma. Che opere, se la portata rimane questa, sarà necessario fare per rinforzare gli argini e per ovviare a una situazione che, tra l'altro, credo proprio l'ingegner Petti, nonostante oggi non abbia parlato nello specifico della situazione di Lignano, ma insomma in qualche modo fatto presente, cioè che l'allagamento di quota parte del territorio lignanese potrebbe avvenire con molta più frequenza rispetto al tempo di ritorno della piena centenaria. Quindi, come la gestiamo questa questione, che porto all'attenzione perché credo sia centrale, e all'assessore chiedo, la Giunta del Friuli Venezia Giulia, in particolare il Presidente,
Che interlocuzioni ha avuto con la Giunta della Regione Veneto e col Presidente del Veneto rispetto a questo tema? Perché noi non abbiamo avuto notizia di prese di posizione, di preoccupazioni espresse, piuttosto che rispetto al cambio di portata. Per cui chiedo se invece ve ne siete occupati, se avete, come dire, maturato una perplessità o se ritenete di farlo, perché no, oggi credo che abbiamo avuto per l'ennesima volta contezza della preoccupazione dei territori anche rispetto a questa questione. La terza questione è quella delle opere nel basso corso. Allora io ho presentato recentemente un'interrogazione, ho avuto delle risposte anche positive, nel senso che quei 38 milioni che sono stati sbloccati nel 2017 per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia sono stati in quota parte quasi totalmente impiegati per le diaframmature degli argini per la parte appunto di nostra competenza, manca il sollevamento del ponte di Latisana, mi risulta che manchino, ma stamattina insomma l'abbiamo sentito, manchino le opere nella parte veneta. No? Allora anche qua la gestione di un fiume credo insomma soprattutto se fa da confine fra due regioni che sia tema interregionale. Quindi chiedo quali interlocuzioni ci sono state fra la Giunta del Friuli Venezia Giulia e la Giunta Veneta rispetto ai tempi molto diversi nella realizzazione di queste opere, che credo siano però anche nella parte veneta assolutamente necessarie per garantire la sicurezza delle popolazioni rivierasche di tutto il basso corso, ma anche per andare a valutare, visto che stiamo per partire con uno studio complessivo, quali opere, quali tipi di interventi sono necessari nella parte più a nord. No? Allora non è un elemento da poco questo, perché dal 2017 fate voi i conti di quanti anni sono passati e non mi risulta che le arginature, le diaframmature, anzi i rinforzi degli argini nella parte veneta siano nemmeno cominciati e credo di aver capito che questo ha determinato anche poi un ritardo nell'innalzamento del ponte alla Tisana. E chiudo col laboratorio tagliamento. Visto che abbiamo citato le graduatorie delle opere, a me risulta che agli esiti del laboratorio tagliamento le opere prioritarie dovevano essere quelle nel basso corso, concluse le quali si sarebbe potuto valutare se e che cosa era necessario ancora fare nel medio corso per garantire la tutela delle popolazioni del basso corso. Sono passati gli anni che sappiamo, non abbiamo nemmeno concluso quei lavori, credo che sia un ulteriore elemento di criticità che in questa fase, soprattutto ripartendo con un ragionamento complessivo, vanno evidenziate. Grazie. Chiedo all'assessore all'autorità del bacino, facciamo più domande e poi diamo delle risposte? Ok, perché avrei il sindaco di San Michele che voleva fare una domanda perché poi deve andare anche via, no? Mi pare? No, è che volevo chiarire, nel senso che, come avevo ribadito stamattina, ripeto il concetto, e lo dico in maniera molto chiara, la parte più vulnerabile dell'asta del tagliamento è il comune di San Michele al tagliamento. Come ricordavo stamattina, non ci sono i rinforzi delle diaframmature e non c'è neanche, perché è stato citato più volte anche nell'ultimo intervento, l'innalzamento della Cavrato, su cui oggi non c'è. Oggi abbiamo il dato 2023 in cui un bacino all'interno dell'asta del Cavrato è stato rotto a seguito di una mareggiata in quanto il mare non riceveva. Il tagliamento nella sua golena si è avvicinato in alcuni punti, come ho già rimarcato stamattina e spero venga registrata questa mia dichiarazione, si è avvicinato agli argini e la paura, il terrore che c'è nel comune di San Michele al Tagliamento in alcuni punti che ho elencato stamattina è intatta. Quindi la paura e l'insicurezza e la vulnerabilità è tutta nel comune di San Michele, è gran parte nel comune di San Michele al Tagliamento. No, gran parte nel comune di San Michele, almeno per la sicurezza, permettimi sindaco, nel comune di San Michele al Tagliamento. Questo te lo posso garantire. Pertanto, io questa mattina ero arrivato qui per discutere sul discorso della traversa di Dignano. Questo era, mi pare, l'argomento posto all'ordine del giorno. Se ho capito bene, perché non capisco più nulla in questo momento qui. Usciamo e ho sentito molti... Come, scusi? Concluda. No, ma l'ho scoperto qui però, non l'ho... Concluda. Ecco, l'ho scoperto sindaco, qui. Concluda il suo intervento. Certo, concludo.
e sento dei ragionamenti di condivisione, uscendo da qui, in cui si dice, bene, siamo tutti d'accordo su una condivisione di rimettere in mano ad un nuovo studio per in qualche modo cercare nuove soluzioni. Allora io dico, bene, si può anche ripensare alla progettualità. Io sono d'accordo che può capitare che ci sono nuove esigenze, però prima si faceva l'esempio dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna stanno intervenendo con le opere e stiamo parlando a distanza di 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 forse, da quando è venuto l'avvenimento. Qui stiamo uscendo e non vorrei che non è sicuramente la mia posizione quella di una condivisione, perché rimettere il tutto, usciamo tutti tranquilli e contenti perché usciamo da qui sulla base di rifare un nuovo progetto che probabilmente non metterà e riprenderà poi questo tipo di discussione in cui tutti avremo le nostre idee, tutti avremo le nostre ragioni, ma in realtà non si farà nulla. E quindi ritorno all'argomento di stamattina, che è un discorso gattopardesco, in cui si dice, in cui avevo detto che non c'era più altro tempo da perdere per fugare una volta per tutte le perplessità che sorgono in conseguenza di un continuo tergiversare sulle opere riguardanti le casse di espansione o altre possibili soluzioni di messa in sicurezza a monte del fiume Tagliamento. L'attesa rischia infatti di apparire come una scelta di convenienza, alimentando il dubbio per cui San Michele e Tagliamento, che ad oggi ribadisco essere la zona più vulnerabile dell'intero ambito golenale, possa ad un certo punto divenire il bacino sacrificabile su cui scaricare il problema senza possibilità di replica. Ciò detto, io mi aspettavo che si può anche ripensare sulla progettualità, però contestualmente ci dovrebbero essere state almeno indicazioni sulle tempistiche di quando arrivare, quando finivano i progetti e di quando si iniziavano i lavori. Il Ministro Gava prima diceva che i soldi non mancano, pertanto in qualche modo se non è un problema di soldi si potrà almeno avere un quadro sulle tempistiche, che questo non è neanche stato minimamente accennato. Grazie. Avrei il consigliere Maumaier e poi la consigliera Buna. Prego. Grazie Presidente, secondo me oggi è stata un'audizione molto importante, molto proficua, per fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti e anche per poter ribadire quello che è il cammino che si sta facendo. Non mi spiace che non ci sia il consigliere Putto, perché la prima cosa che mi sento di sottolineare è il fatto che in realtà si stia facendo sintesi, si sta facendo un percorso che in questi anni non ha mai visto la Regione ritirarsi e non fare un percorso di risoluzione rispetto, o meglio, di introduzione di soluzioni o di mitigazioni del rischio alluvionale nei confronti di Latisana e tutta la zona della Bassa, perché questo va detto. E devo dire che va sottolineato anche lo spirito proattivo, innanzitutto dell'assessore Scocimarro, che comunque si è fatto carico di questo problema, dopo diciamo 53 anni che non era stato fatto nulla. Da quando c'è l'assessore Scocimarro mi sembra che la Regione Friuli-Venezia Giulia insieme all'autorità di bacino abbia lavorato per innanzitutto fare chiarezza su quello che era il quadro del contesto normativo, perché c'erano, io me lo ricordo, il direttore Canali che metteva in evidenza il fatto che c'erano diverse norme, tra l'altro anche confliggenti tra di loro. Però è stato fatto un percorso che ha visto audizioni della Commissione, ha visto interventi fatti nei vari comuni con un unico obiettivo chiaro, e lo dico al sindaco di Latisana e anche alla collega consigliere Spagnolo, che nessuno mai ha pensato di buttare la palla in tribuna o di non andare avanti con il percorso di risoluzione o di introduzione di interventi per risolvere questo problema, che sappiamo tutti, ce l'abbiamo tutti ben chiaro. E con l'audizione del 4 novembre 2024 noi abbiamo raccolto delle posizioni di criticità, dico noi come consiglieri regionali, perché abbiamo raccolto i dubbi delle varie autorità intervenute, abbiamo ascoltato l'autorità di bacino, non c'è stato un confronto tra l'autorità di bacino perché quella mattina è dovuta poi andare via con i tecnici che si sono espressi nel pomeriggio. Abbiamo raccolto anche diversi sindaci di zone che non erano quelle della Bassa esprimere con chiarezza
il fatto che c'erano delle riserve sulla procedura che si stava portando avanti, e questo sicuramente nell'interesse che le cose vadano avanti, avere questo tipo di riserve sulle procedure avrebbe prodotto immediatamente, una volta fatti atti successivi, dei ricorsi che avrebbero comunque bloccato le cose. Allora credo che responsabilmente, insieme ad altri colleghi e in collaborazione con l'assessore Scoccimarro, è stata predisposta la mozione 100, che poi è stata condivisa con modifiche apportate anche da parte dell'opposizione, e ha portato a prendere atto del fatto, innanzitutto, che c'erano le direttive UE che sono state introdotte nel 2024, e poi a cercare di far dialogare autorità di bacino e i tecnici nominati dai sindaci, quindi dal territorio, e anche qui è vero, si era pensato di fare i 5 perché è un numero che è nato così all'interno del dialogo del Consiglio, poi sono spuntati 12 nomi e l'assessore ha permesso a tutti e 12, quindi 12 voci diverse, di poter interloquire con l'autorità di bacino. Ci sono stati 3 incontri con 72 quesiti ai quali l'autorità di bacino ha risposto in modo, mi sembra, abbastanza anche articolato, con un'evidenza che è emersa, ovvero quella che c'era la necessità di fare un DOCFAP unico, ovvero l'autorità di bacino ha indicato alla Regione, in accordo con la Regione, di arrivare a fare una valutazione di quelle che sono le opere necessarie o gli interventi necessari, valutando l'intera asta del tagliamento. A questo si aggiunge la volontà dell'assessore di avere un tecnico super partes che abbiamo ascoltato oggi, e credo che abbia trovato condivisione quantomeno nella sua autorevolezza da parte di fatto di tutti quelli che sono i componenti della Commissione, anche credo da parte di parecchi sindaci. E a questo punto ci ritroviamo con la possibilità di avere un documento che non fa perdere tempo, perché il DOCFAP sarebbe comunque necessario farlo, era necessario farlo per le singole opere, lo facciamo uno unico per tutta l'asse del tagliamento. Quindi non credo che ci sia un gioco ancora una volta a dilatare. Stiamo procedendo in quelle che sono le leggi, le procedure previste dal codice degli appalti, quindi non c'è nulla di inventato, non ci sono studi da fare, c'è un documento che è previsto dalle procedure amministrative che darà delle risposte rispetto a quelli che sono gli interventi da realizzare. A fronte di questo, sapendo e avendo letto le risposte che ha dato l'autorità di bacino, che c'erano degli agricoltori che avevano dichiarato la disponibilità a mettere a disposizione 400 ettari, l'avevano dichiarato qua in commissione, non è che l'hanno dichiarato al bar, l'hanno dichiarato qui, sono stati interpellati e nella dialettica che c'è stata con loro è emerso che quei 400 ettari erano propedeutici a mettere a disposizione addirittura 2000 ettari di territorio tra Pinzano e Spilimbergo, che potevano essere una di quelle famose alternative progettuali da mettere sul tavolo. E dialogando anche con l'assessore, ma anche con alcuni sindaci, perché il sindaco di Latisana era stato notiziato il 7 ottobre in un incontro che ha avuto col sottoscritto del fatto che ci sarebbe stata questa proposta il 17 di ottobre, ma la stessa cosa anche il sindaco di Spilimbergo piuttosto che quello di Dignano. Quindi queste erano notizie che erano note e che sono state rese note attraverso una conferenza stampa alla quale non era invitato l'assessore Scoccimarro, perché noi avevamo preso l'impegno di portare quegli agricoltori un'ora dopo nel suo ufficio per informarlo di questa iniziativa. Al che la stampa ha chiesto: ma l'assessore cosa ne pensa? L'abbiamo chiamato e lui è venuto in conferenza stampa, giusto per chiarire come si è sviluppata quella mattinata. Fatto sta che c'è questa alternativa, che ce ne sono, abbiamo scoperto, molte altre ancora da valutare. E credo che la cosa fondamentale a questo punto sia sì, come mi ritrovo perfettamente nelle parole del Presidente Fedriga, saranno i tecnici a fare gli elaborati, i tecnici che si confrontano con gli scienziati, con i professori, ci sarà un momento di confronto assolutamente necessario, ma che sta all'interno di quello che è un alveo precostituito dalle normative. Non stiamo scantonando da nessuna parte e quindi mi sento di dire che
si sta procedendo in modo convinto rispetto delle soluzioni e credo anche che quello che ha detto il sindaco di Percenicco, del Nicolò, sia da tenere in considerazione da parte di tutti i sindaci che oggi sono qui. Oggi sarebbe bene che ognuno di noi faccia ben presente e buona memoria, e penso al sindaco di San Daniele Valent, di quello che è stato detto, perché quello che oggi è stato dichiarato diventa qualcosa di ufficiale e laddove ci saranno degli esiti del DOCFAP che diranno quello che deve essere fatto, mi spiace però a un certo punto, perché sarà seguito anche da un dibattito pubblico, perché questo ce lo insegna il direttore Canali, sarà il passaggio successivo e quindi ci sarà un ulteriore confronto per arrivare a quell'insieme di opere, di interventi che sono necessari. Quindi è stato un anno estremamente proficuo quello che abbiamo attraversato e che può portare dal mio punto di vista a una ulteriore forte condivisione per far convergere quelle che sono interessi divergenti in un'unica alveo, che è quello di dare una risposta chiara, certa e risoluta a quelle che sono le aspettative di chi giustamente teme, perché è previsto che in caso di alluvione di una certa portata ci siano dei morti sul proprio territorio. Questo è quello che stiamo facendo, responsabilmente tutti, perché tutti quanti stiamo contribuendo in modo molto maturo. Credo che oggi, se la popolazione ci ascoltasse, avesse partecipato a questa audizione, avrebbe compreso che comunque ci stiamo facendo carico di un problema che per tantissimi anni non è stato assolutamente affrontato. Ecco, arrivo alla conclusione e alla domanda. E tenuto conto che nei 72 quesiti e nei 72 riscontri l'autorità di bacino ha più volte citato il fatto che ci sarà un coinvolgimento dei tecnici dei comuni, oltre al coinvolgimento del professor Rinaldo, a questo punto chiedo come si procederà a questo coinvolgimento, quale sarà la forma tecnica che porterà al coinvolgimento e se questo coinvolgimento avverrà già nel momento in cui viene definito il quadro esigenziale del DOCFAP e in seguito come lavoreranno con l'autorità di bacino nella definizione o con la regione nella definizione degli interventi. Grazie. Io farei fare ancora l'intervento che avevo detto alla consigliera Buna, farei un primo step di risposte perché altrimenti perdono un attimino il filo e poi ricominciamo con le domande. Sì, ho segnato. Ecco. Consigliera Buna può intervenire. Grazie Presidente, buon pomeriggio ormai inoltrato a tutti. Certamente cercherò di non ripetermi, di non ripetere quello che insomma i colleghi e comunque anche i sindaci hanno portato come contributo in quest'Aula, però insomma ritengo che devo dire anch'io alcune cose. La prima è che naturalmente ringrazio il Presidente e l'Assessore per questo incontro che è avvenuto sì a distanza, ma in questa distanza ci sono state, come già detto, diverse interlocuzioni e il contributo che ha portato il professore, almeno per quanto mi riguarda, ha dato una visione nell'insieme della problematica e anche ha dato degli spunti a noi consiglieri su cui riflettere. Però dico questo, quando ci siamo trovati qua diciamo, è stata presentata la cosiddetta mozione che io, e lo dico, l'ho sottoscritta, quindi l'ho ritenuta anche valida e probabilmente forse non serviva perché se c'è una normativa che è andata in vigore nel 2024 ci saremmo comunque trovati come scoglio proprio questa normativa che ci imponeva di procedere con un DOCFAP completo e quindi esaustivo, punto di domanda, perché questo anche potrebbe essere una base su cui partire, cioè la normativa ce l'avrebbe comunque imposto di fermarci perché c'erano da fare altre considerazioni e quindi attuare la legge poi europea. Poi per quanto riguarda le indicazioni che abbiamo avuto, ringrazio tutti i professionisti collegati e presenti che hanno in questi mesi elaborato un
un pensiero progettuale che ci dimostra che vanno valutate diverse opere. Nessuno ho sentito parlare che ne ha presa in considerazione solo una, quindi a parte la traversa che non è stata nominata, ma anche le altre, tutti hanno considerato più di un'opera da mettere in campo. Chiaramente questi elaborati che voi avete, credo, presentato in assessorato, sono arrivati, se posso sapere così al volo, verso settembre, tutti questi elaborati dovuti agli incontri. Quindi, bene o male, l'assessorato ha avuto modo di valutare, e oggi siamo qui, ma preventivamente non è che gli uffici cadano dal pero che non ci fosse, cioè veniamo qui noi ad ascoltare la prima volta queste cose, ma la direzione chiaramente li avrà presi per mano e quindi valutati. Oggi giustamente è la sede più opportuna per discuterne, ma soprattutto per avere queste nuove formulazioni che vanno in un verso nel rispetto della normativa e nel rispetto di quello che, diciamo, la platea vuole, la sicurezza delle persone e il rispetto di un rispetto ambientale e della sostenibilità soprattutto. E poi un'altra osservazione, adesso vengo alla domanda all'ingegner Ferri, che riguarda però un'osservazione che aveva fatto l'assessore prima nel suo intervento, dove diceva che il dissesto idrogeologico è a carico e quindi risponde e firma il commissario. Il commissario è un ente sovra-istituzionale e l'autorità di bacino invece, le linee guida che emana le autorità di bacino sono presiedute dal viceministro. Pertanto la Regione che ruolo ha quindi in questa partita? Se da una parte c'è il commissario, dall'altra c'è il bacino, noi come incidiamo? Che atti possiamo fare in tutto questo percorso? Perché anche questo è importante da mettere nel campo. E poi anche un altro aspetto, invece, risposta alla consigliera Celotti, che ringrazio per la sua dettagliata illustrazione, ma mi pare che comunque il viceministro abbia parlato, e poi magari mi andrò a riscoltare la registrazione, di dare voce ai tecnici, quindi non ha detto che i progetti già presentati sono da applicare, ha detto che ci saranno la valutazione da parte di enti e di competenze che derivano dai tecnici e dalla scienza. Quindi questo, però l'aspetto della Regione mi interessa particolarmente capire cosa e come potremo agire in questo percorso. Grazie. Grazie. Facciamo allora un primo step di risposte, perché altrimenti poi non ne usciamo, e poi continuiamo con le 2, 4, 5, 6 domande. Prego. Allora, buonasera a tutti. Intanto mi scuso perché stamattina non sono potuto essere presente, ma per motivi sopra la mia volontà, e nonostante mi sia alzato comunque presto per arrivare a Venezia. Allora, ci sono tanti spunti, tante domande, e provo a rispondere, cerco di seguire un filo logico anche se è complicato. Io mi scuso, non ero presente stamattina, però non vorrei smorzare questo entusiasmo che ho sentito al netto del sindaco di San Michele. Mi piace che tutti avete un approccio laico. Io, siccome siamo anche registrati, lo dico come dirigente, perché è importante dirlo, visto che siamo registrati, io invece sono democristiano, nel senso che io mi faccio il segno della croce e spero che non piova parecchio.
perché se piove parecchio, questa è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, è non essere laici e pregare che non arrivi pioggia, perché se arriva una piena importante, tutti i territori del medio e basso corso del tagliamento, secondo le mappe del PGRA, vanno pesantemente sott'acqua e quindi il giorno dopo qualcuno ne deve rispondere, a parte prima iniziamo a piangere per tutto ovviamente il disastro anche ambientale che si verrebbe a creare, ma poi piangiamo e poi dopo bisogna dare delle risposte e si vedranno le responsabilità. Allora, perché vi dico questo? Perché prova a seguire un ordine, non è cambiato niente. Io non so cosa è stato detto stamattina, ma non è cambiato assolutamente niente. C'è il piano di bacino che individua una portata centenaria di 4.550 metri cubi al secondo, il medio e basso corso del tagliamento non ce la fa a tenere quest'acqua, l'acqua va fuori e qualcuno si può fare parecchio male. Il piano di bacino individua come target di portata a cui abbiamo da far transitare, su questo non so se ancora, io dico sempre le stesse cose, ma è il target che noi vogliamo far transitare oggi nel basso corso, l'abbiamo deciso con quella famosa divisione 1500-2000, quello che è, benissimo, quello che manca di volume è quello che dobbiamo tenere a monte, trattenere a monte. Ed è stato individuato un'opera, è quella della traversa Ponte di Dignano. E a riguardo, ciascuno cerchi di sentire le proprie risposte, Lignano va sotto con frequenze alte, sì, è vero, basta vedere le mappe del PGRA. Le mappe del PGRA hanno il tempo di ritorno 30 anni, che è frequenza alta, va sotto, sì, quindi assolutamente va sotto. Come va sotto pesantemente ovviamente San Michele al tagliamento anche con TR 30 anni, però adesso entriamo su questo tema che ho sentito ha anche attirato molto l'attenzione sul valore di portata che è di progetto. Allora, innanzitutto diciamo questo, che l'autorità di bacino ha nella sua database uno studio fatto dal CMCC all'interno del progetto Trust circa cosa succede con i cambiamenti climatici, cioè noi abbiamo fondamentalmente delle valutazioni di come si trasforma a seguito dei cambiamenti climatici l'idrologia del nostro territorio, compreso quello del tagliamento. E noi questo l'abbiamo utilizzato, è uno studio del 2012, quindi ovviamente non ha diciamo, le ultime e importanti e significative apporti che la scienza mette in campo, come spiegava il professor Rinaldo, ma da pochissimo, ma non è che non esiste, cioè nulla. Noi l'abbiamo preso in considerazione e, ve lo ripeto perché insomma, penso di averlo già detto, se uno legge il documento di piano, questo lo trova. Se uno prende i verbali della conferenza operativa che ha approvato il piano, la modifica del piano che mi pare sia il 30 di ottobre del 2023, lo trova perché c'è il concetto di rischio residuo. Allora questo approfondimento che dice il professor Rinaldo va nella direzione di capire se questo rischio residuo che noi abbiamo già preso in considerazione con le nostre valutazioni è quello che vogliamo ancora tenere, oppure se dovesse superare questo target di rischio residuo che noi abbiamo assegnato al piano, dobbiamo intervenire. Di questo si sta parlando e possiamo intervenire in due modi, o accettandolo perché lo conosciamo, cioè i sindaci sanno che c'è un rischio residuo superiore a quello che in questo momento ha stabilito il PGRA e lo accettiamo, o differentemente incrementiamo, tra virgolette, l'opera, la capacità di trattenuta dell'opera, perché ovviamente quello di cui stiamo parlando non è che 4.550 diventano 100 metri cubi al secondo, è altamente probabile che questo numeretto magico aumenterà
magari in maniera non significativa come valore al colmo, ma magari in maniera anche più significativa in termini di volume. E allora vorrà dire che l'opera, non gli do un nome adesso, perché non voglio destabilizzarvi, ma l'opera la faremo un pochettino più alta, perché un pochettino più alta vuol dire pochettino tanto volume, cioè se io alzo una diga, quindi non sto parlando del tagliamento, pensiamo alla diga del Corlo che è in Veneto, non c'entra niente, se alzassi il colletto della diga del Corlo di 1 metro, non è che guadagno 1 milione di metri cubi in più, ne guadagno 10 milioni di metri cubi in più. Quindi di questo stiamo parlando. E la conseguenza di questo, fra le altre cose, però che deve essere chiaro a tutti, è che se noi dovessimo accettare questo non come rischio residuo, ovvero come un qualcosa che va, per usare un linguaggio che a voi noto perché è del PGRA, non va sui TR 300, ma dovesse andare a modificare la TR 100, la prima operazione che fa il distretto non è cambiare l'allegato 3, ma è cambiare le mappe del PGRA, perché vuol dire che stiamo sottostimando in maniera significativa la condizione di pericolosità che il sindaco di ogni territorio deve conoscere. Quindi queste sono le conseguenze di quello che di cui avete immagino parlato stamattina. E vi dirò un'altra cosa, sempre su questo tema, che mi auguro, ma potrebbe essere un risultato, che addirittura, e lo dico sarebbe, non so se essere contento o non contento, ma addirittura potrebbe essere che si ritorna all'onda del 1998, dove i nostri padri fondatori, senza sapere dei modelli, senza sapere di tutte le statistiche, hanno preso l'onda del 66 e l'hanno moltiplicata per 1,2. Sarebbe incredibile. Quindi questo è quello di cui stiamo parlando adesso. Poi, sempre per andare in conto, non è la tecnica che sceglie la portata di progetto, in realtà è quello che vi sto dicendo, attenzione, noi rispondiamo a delle norme, quindi le mappe devono essere fatte con la TR 100, quindi o noi accettiamo la TR 100 attualmente esistente con cui facciamo una mappa, oppure e quindi tutto quello che dovesse venire in più è rischio residuo, che decidiamo come trattare, oppure ovviamente si cambia la Q100 con tutte quelle conseguenze che vi ho detto prima. Poi, sempre per rimanere in quanto chiesto, cerco di prendere tutti. Allora, le opere, qualcuno ha detto l'opera attualmente prevista al PGRA non è risolutiva. No, l'opera è risolutiva con il rischio residuo previsto dall'allegato 3. Cioè, nel senso, noi, e ritorno a quello che ho già detto, non è che non stiamo considerando il rischio residuo, anzi è un quesito, se avete letto, tanto avete letto tutti i documenti, se avete a memoria, avrete letto l'intervento della Protezione Civile nella conferenza operativa che ha approvato la modifica all'allegato di piano. Quindi diciamo che anche in questo caso l'opera è risolutiva, ma ovviamente accettando un certo tipo di rischio. Vogliamo cambiare l'onda? Aumenta il rischio residuo o aumentiamo i volumi disponibili? Benissimo, questa è una scelta che faremo insieme in linea tecnica. Ma non cambia, non è che si sta cambiando l'impostazione del piano. Poi si parla, un altro quesito era, dunque, io ho sentito, scusate, su questo devo puntualizzare anche se non è una domanda, finalmente è stato fatto un ragionamento che riguarda tutto il fiume stamattina. No, scusatemi, ma il piano di bacino per definizione riguarda lo studio di tutto il fiume. Voi mi dovete dire, al netto che siete d'accordo o non siete d'accordo, cosa è che manca da un punto di vista della distribuzione geografica, sia in termini conoscitivi che distribuzione delle opere, praticamente all'allegato 3. L'allegato 3 studia tutto il corso d'acqua, infatti ve l'ho detto, si parte con l'idrologia, si vede qual è la capacità di portata del corso d'acqua a valle, si stabilisce praticamente qual è il volume che diciamo, chiediamo a monte, l'abbiamo anche distribuito fra le altre cose in 2 opere, perché si sta parlando di Dignano ma non c'è soltanto quello, ricordo nell'allegato 3. Benissimo, quindi scusatemi ma questo è proprio... Su questo qui dobbiamo puntualizzare, quindi nulla praticamente mi fa dire che non è stato considerato tutto il fiume,
perché l'abbiamo considerato. Poi, altra cosa importante, sentivo parlare di senza opere trasversali. Io, scusatemi, ma va benissimo tutto, ma cioè, il quadro esigenziale è quello che abbiamo detto. Se ci sarà bisogno di opere e ci saranno nuove idee di opere, benissimo, vanno fatte funzionare, perché bello avere l'opera, che c'è un disegnetto, però poi dobbiamo conti alla mano vedere se arriva a 3600 cubi alla Tisana, perché se no, per quanto possa essere bella, per quanto possa essere poco impattante e tutto, non è il mestiere che stiamo facendo noi, che è quello di garantire all'interno di un target del rischio residuo la sicurezza non solo delle persone, ma anche dell'ambiente, del basso e medio corso del tagliamento. Poi è stato chiesto i tempi per il DOCFAP. Qui va fatta una precisazione che, e rispondo alla domanda della dottoressa che adesso non mi ricordo, chiedo scusa ma non conosco tutti i nomi. Allora, il percorso che abbiamo fatto è noto, c'è stato un tavolo con tutte le regioni, è stato individuato un assetto di opere e di interventi e di misure anche non strutturali su tutto il corso del tagliamento, compreso in Veneto, e praticamente a quel punto siamo andati in conferenza operativa, perché è la conferenza operativa che è l'organo dell'autorità di bacino, non è l'ingegner Ferri, non è il funzionario, non è il segretario generale, è organo di autorità di bacino. Siamo andati in conferenza operativa in cui c'è la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ci sono le province autonome, ci sono i ministeri, è stato votato e abbiamo fatto la modifica. Poi è andata in CIP che ha preso atto fondamentalmente della modifica fatta. Ma all'allegato 3 è chiaro, il soggetto attuatore è la Regione per rispondere. Quindi chi è il soggetto attuatore è la Regione. Quindi i tempi e le modalità le detta la Regione. Sulla domanda invece del coinvolgimento è chiaro che noi lavoriamo a stretto contatto con la Regione e ringraziamo il Signore che questo succede e quindi è una scelta che facciamo e condividiamo insieme, però anche in questo caso, essendo il soggetto attuatore la Regione, alla fine comanda la Regione. Poi è ovvio che nel rapporto che fortunatamente abbiamo, le scelte le facciamo assolutamente insieme condividendole. No, guardate, vi posso garantire che a noi proprio, guardate, poi trovate uno completamente ignorante in politica. Noi abbiamo, noi autorità di bacino, almeno io come dirigente, io mi interfaccio con la conferenza operativa e in conferenza operativa, per quanto mi riguarda, c'è l'avvocato Cella e quando ho anche, ve lo dico, qualche mal di testa perché magari anch'io ho qualche momento di incertezza, sicuramente c'è l'ingegner Canali che è un'ottima risorsa tecnica. Fine. E di più non c'è da dire. Poi, invece, per quanto riguarda le soluzioni alternative, ben venga, a noi non è arrivato nulla di tutto questo, quindi l'importante è che funzioni tutto, però attenzione a non confondere il DOCFAP con il piano di bacino. Ok? Perché questo qui è un punto chiave, perché io, ripeto, stamattina non c'ero, non so cosa avete detto, però sentendo i vari argomenti sembra che questo mitico DOCFAP adesso si rifà il piano. Assolutamente no, Vale tutto quello che vi ho detto oggi, vale tutto quello che abbiamo detto un anno fa. Infine, sperando di non aver dimenticato niente, su scienza e tecnica mi sono un po' perso, però ci tengo, a parte il sottoscritto che è un dottore di ricerca di Rinaldo, del professor Rinaldo, però lo dico che tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato sul tagliamento sono tutti dottori di ricerca. Quindi su questo argomento direi non perderci più tempo e invece pensare, a prescindere dal gioco di parole, scienza, tecnica, cioè pensiamo al fatto adesso sì, effettivamente dobbiamo procedere e ritorno all'inizio, perché se il 14 e il 15 novembre che è prevista ad oggi pioggia non si sa quanto, ma se vi posso garantire che arrivano 200 millimetri, io non me lo so dimenticato al netto dei cambiamenti climatici e al netto ovviamente delle portate, il sindaco di San Michele sull'Argine lo scorso nell'ottobre, il 30 ottobre del 2023 e c'erano 2500 metri cubi al secondo e ci siamo letteralmente fatta la pipì addosso con 2500 metri cubi al secondo, che è meno dei nostri mitici 30 anni e infatti non ci sono stati allagamenti se non la rotta del parte del territorio consortile. Io spero di aver risposto a tutti, comunque sono qui.
Bene. Aggiungo solo, Prego. era stato chiesto dalla consigliera Celotti del perché noi non abbiamo provveduto a fare questo DOCFA. Allora, quello che dice l'ingegner Ferri sono due momenti differenti. Il costo di un DOCFA è commisurato al valore che può avere l'opera, quindi parliamo di cifre considerevoli. Se noi dovessimo fare un DOCFA per tutte le ipotesi di intervento che, come diceva l'ingegner Ferri, sono stati comunque condivisi con i vari soggetti che compongono la conferenza operativa e poi la conferenza istituzionale permanente, soltanto la pianificazione verrebbe a costare con cifre intorno a centinaia di milioni di euro, il che sarebbe, come dire, assolutamente non sostenibile e non pensabile. La valutazione delle misure alternative lo si fa attraverso la messa a gara di questo documento che considera tutte quelle che sono le opere riportate del PGRA, ma anche le ipotesi alternative per valutarne benefici, effetti, costi, quello che sarà. Ma non possiamo farlo noi nell'ambito del PGRA perché sarebbe come tutta la pianificazione che noi facciamo, perché torno a dire quello che ho detto prima, pianifichiamo e non è programmazione. Sì, però nel momento in cui l'esito del DOCFAP dovesse portarci a dire che la traversa di Dignano per assurdo non è realizzabile, si dovrebbe modificare Verrà il PGRA. fatto, ma certo, è previsto, lo prevede Quindi già lei capisce bene che dal le nostro norme punto di tecniche. vista Sì, però, ci ma a sembra quel proprio punto, che stiamo no. facendo alla fine una roba che dovevamo fare all'inizio. Ma no, guardi, perché sa quanto può costare questo DOCFA? Cifre intorno ai 5-6 milioni di euro. E come autorità non ho quella cifra, il mio bilancio è quello e ci pago gli stipendi e ci faccio la pianificazione. Se devo fare anche il DOCFA capisce bene che è sostenibile. Mi sembra che lo paghi la regione comunque, se Bene. capisco bene. Ma è regionale, abbia pazienza. Allora, andiamo avanti. Ho il consigliere Pozzo, Capozzi, Conficconi, Spagnolo e Onsel. Consigliere Pozzo. Sì, grazie Presidente, era per finire l'intervento di prima. Allora, guardate, sì, io l'ho detto anche un po' stamattina. Io onestamente sono su questo tema, io riconosco, ho sempre riconosciuto che il tagliamento è un tema complessissimo da gestire, da affrontare, da risolvere, tenendo conto che il rischio zero non esiste, eccetera, eccetera. Io capisco tutto e l'ho detto più volte, penso di essere stato anche sempre più che corretto anche politicamente parlando in diverse occasioni. Però io assolutamente non posso non dire che sono e continuo a essere fortemente imbarazzato per come vedo che proseguono le cose, come vengono gestite le cose e anche a dire che c'è una confusione totale perché ve la dico con una battuta, ho preso in mano 3 volte il foglio per mettere giù 2 righe per intervenire stasera, però se ogni volta cambia il film, qua il film è cambiato continuamente, anche oggi. Perché io non posso, scusi, ingegner Ferri, ma io non posso sentire un film poco fa del professor Rinaldo Luminare incaricato, non incaricato, chiedo scusa, chiamato dall'assessore regionale a supporto anche del lavoro degli esperti, 12 esperti, eccetera, Luminare che dice certe cose, dopodiché sento un altro film dell'autorità di bacino, perché comunque lei ci ha detto che non è cambiato niente rispetto a... Sì, però le dico che un'ora fa in quest'Aula si respirava un'altra idea, la mettiamola così. Vorrei capire il film della Regione, vorrei capire qual è il film della Regione, perché allora, guardate, io la dico, siccome qua abbiamo usato molte volte la questione del metodo laico, io posso dire che sono stato laicissimo nell'ascoltarvi. Allora noi abbiamo avuto 2 riferimenti, da quando io ho iniziato il mandato, ci sono stati due riferimenti che ho visto, autorità di bacino e regione. Vi ricordo che a fine del 2023, come qualcuno ha già ricordato, autorità di bacino, giunta regionale, prima con annunci sulla stampa, poi in commissione e in consiglio, come 2 enti di riferimento siete arrivati a evidenziare che Pinzano non andava più bene e andava sostituito con la traversa a Dignano e le casse di espansione a Valmo, giustificando tecnicamente e scientificamente quella scelta. Voi vi siete stracciati le vesti per giustificare tecnicamente e scientificamente quella scelta, quella modifica, perché quando si è contestato dal punto di vista politico
voi avete sempre risposto no, non c'è nulla di politico, tutto tecnico e scientifico, e avete fatto quella proposta di modifica che avete difeso sempre tecnicamente e scientificamente sul territorio nella primavera del 2024, andando in giro sul territorio da Latisana, perché mi ricordo bene le parole usate a Latisana, ho anche gli appunti a Valmo e a Colloredo di Montalbano. E prima mi ero appuntato proprio Ingegner Ferri, che mi ricordo proprio a Valmo quando disse siamo pronti alle opere. Siamo pronti alle opere. Era a marzo, mi pare, aprile 2024. Dopo si arriva alla delibera di giunta che evidentemente è stata portata in giunta, io non so, Assessore, le chiedo se vale ancora quella delibera quando la ritirate, perché a sentire certe cose qua dentro, anche da parte del Luminare che ha chiamato, evidentemente quella delibera in qualche modo è sospesa, se ascolto le parole del Luminare. Ecco, allora siete arrivati alla delibera di giunta giustificando tecnicamente e scientificamente il fatto che bisognasse andare avanti con la progettazione su Dignano e Valmo. A questo punto, siccome ho sentito dei film diversi, vorrei capire la Regione che film propone qua dentro. Cosa intende fare la Regione? Intende proseguire sulla base di quella delibera di giunta dove ci sono altri colleghi oltre che il Presidente, Assessore all'Ambiente Scocimano? Vuole proseguire con quella delibera? Vuole sospenderla, ritirarla? Che cosa intende fare? Se qua abbiamo avuto un Luminare che ci dice che non è stato scelto l'evento di riferimento, il modello che avete usato voi tecnicamente e scientificamente per portare a Dignano e Valmo è valido o non è valido? Perché sulla base delle parole del Luminare io ho grossi dubbi che sia valido quel modello, visto che evidentemente quell'evento di riferimento che ha citato il professor prima non l'avete considerato perché è successo dopo. Quindi io onestamente vorrei capire la Regione cosa intende fare e mi si consenta una battuta simpatica, Assessore, visto che la fa spesso la battuta, mi fermo perché vedo che con l'ingegner Canali mi consenta, Assessore, una battuta simpatica, perché l'abbiamo detto anche l'altro giorno che abbiamo un rapporto anche simpatico, di reciproca simpatia. Però gliela faccio questa battuta, perché io ho l'impressione, sa che lei dice tante volte che a lei non piace tirare la palla in tribuna. Qua la palla, la mia sensazione è che è sparita da tempo e che la nebbia è fittissima, Assessore, fittissima. E che se la Regione non riprende in mano una guida seria di un processo, perché si avvalga della tecnica della scienza, ma che guidi seriamente il processo, qui lei la palla non la riporta più in campo, altro che risolvere il problema o avvicinarsi solamente a risolverlo. Grazie. Capozzi. Grazie Presidente. Allora riprendo brevemente giusto qualche concetto che per me appare evidente anche dalla discussione che si è avuta da stamattina, ovvero che nel corso di questo tempo si è scelto di procedere con decisioni premature, fondate su studi parziali, non coordinati, che ha generato tutto questo confusione non soltanto tra i cittadini ma anche tra amministratori, contrapposizioni e devo dire anche, lo dico io e lo motivo anche. Allora, ogni nuovo atto sembrava contraddire quello approvato in precedenza o comunque adottato. A questo punto la prima domanda che voglio fare è questa. Innanzitutto a quali tecnici bisogna fare affidamento? Perché tutte le decisioni su cui si poggiano gli atti finora intrapresi sono rese da tecnici o comunque sentiti i tecnici. Questa è la prima domanda. La seconda invece parte da lontano, ovvero dalla delibera di giunta 530, ovvero il documento preliminare all'avvio della progettazione della traversa laminante adiacente al ponte di Dignano. Ora, questo documento non contiene le alternative da analizzare o da considerare alla traversa adiacente al ponte di Dignano, nonostante queste siano state prescritte ai progettisti. E quindi io quello che voglio chiedere è se abbiamo pagato per intero un documento non conforme a quanto richiesto e che di fatto non è servito a nulla. Altra domanda.
attiene invece ad un ulteriore passaggio, perché adesso sembrano essere tutti paladini del dibattito pubblico. Prima ho sentito l'intervento del collega Maurmeier, il quale riprende questo concetto, ma io voglio ricordare al mio collega che il 6 giugno del 2024 presentai una mozione sottoscritta da tutti i colleghi di opposizione, la quale chiedeva di avviare il dibattito pubblico e che la maggioranza ha bocciato, quindi ora si fa paladino di qualcosa che quella volta non riteneva corretta. Poi quella volta chiedevo tra le altre cose anche il ritiro della delibera 530 e di sottoporre il PGRA alla VAS, proprio perché contempla delle opere diverse rispetto, di natura significativamente diversa rispetto alle precedenti. Ultima domanda. Questa mattina l'autorità di bacino, quindi le rivolgo quest'ulteriore domanda, ma la rivolgo anche all'assessore visto che lo chiamerò in causa, ci ha detto che il PGRA alla fine non contiene nessuna proposta progettuale, che comunque ancora tutto non è programmatico. Ecco, bene. Va bene. Io però voglio riprendere le parole proprio dell'assessore Scoccimarro che votò a favore della mozione del collega Maurmai, il quale disse durante la discussione, e ripeto testuali parole, a proposito di decisioni, dopo 60 anni abbiamo deciso che questa opera va portata avanti nella maniera migliore possibile per il territorio, condivisa con il territorio, e questa mozione va in questo senso. E sono stati chiesti i tempi. I tempi sono che da adesso alle prossime settimane andrà ad essere conclusa la procedura di affidamento per l'incarico e la redazione del documento di fattibilità e del documento di indirizzo. Poi, ai sensi del Codice degli Appalti 36 del 2023, per quanto riguarda la traversa sul ponte di Nignano, parte entro fine anno. Quindi io voglio chiedere se quelle tempistiche a cui faceva riferimento l'assessore Scoccimarro erano totalmente inventate, quindi ricordate in quest'Aula soltanto per strizzare l'occhio o al comune di Latisano o a Lignano, oppure se effettivamente sia stato dato seguito a quanto dichiarato e quindi se sia già redatto il progetto del ponte traversa. Ultima cosa, invece, questo era più che altro un invito che volevo farle, Assessore, ovvero lo studio che verrà prodotto dal professor Rinaldo, che ci venga portato qui in quarta commissione, di modo che ci venga rappresentato e che non lo apprendiamo dai mezzi, dai media. Grazie. Consigliere. Posso rispondere? Se no ci sono 50. Posso Va rispondere bene, prima? ok, sì. Io scusa, ma perché sennò veramente mi perdo. Io rispondo alla prima perché è di competenza dell'autorità di bacino, poi per l'altra ovviamente sono di competenza della regione. Quella di competenza dell'autorità di bacino, io confermo esattamente tutti i numeri che avete visto pubblicati, e se qualcuno, diciamo, ritiene che questi numeri sono sbagliati, il PGRA attraverso l'articolo 6 permette a chiunque, che sia un professionista, che sia un'università, che sia un ente pubblico, di fare istanza attraverso il portale Sigma, e viene portato l'istanza in conferenza operativa. Quindi anche tutta questa polemica, ve lo dico, sui numeri, no, perché è una polemica sterile, perché c'è l'articolo 6 e non c'è anzi c'è solo un articolo 6, lettera A, errore materiale presentato sull'area fluviale, che è parere non favorevole, negli ultimi, penso, dunque almeno 7 anni sul tagliamento. Cioè sul fiume tagliamento gli articoli 6 presentati negli ultimi 7 anni, dove l'articolo 6 è una richiesta di aggiornamento della modellistica fondamentalmente, sono 1, errore materiale dell'area fluviale, bocciato. Quindi io invito tutti quelli che sentono questo bisogno di confutare i nostri numeri, di fare istanza di articolo 6. Lo fanno tutti, cioè nel senso, guardate, in conferenza operativa c'è domani, anzi scusate che sono un po', domani c'è la conferenza operativa, abbiamo 5 articoli 6 grossi, quindi non è che vi sto dicendo qualcosa di straordinario, succede ogni volta al mese, ce ne sono almeno 15, 16, domani so 5 e basta perché sono molto grossi. Per esempio sul tagliamento portiamo l'aggiornamento delle mappe, questo sì lo facciamo perché il sindaco, diciamo, ci ha fatto notare che c'erano
devo dire, 2 pixel effettivamente che erano diciamo, col nuovo modello, questo qui del tagliamento, li portiamo in aggiornamento il 27 e il 28 novembre, fate istanza, non è un problema. Ritenete che la geometria del tagliamento deve essere aggiornata, dateci la nuova geometria. Ritenete che il modello ha le scabrezze sbagliate, fate voi il modello, ce lo date e vediamo. Perché per ora sono tutti, no, perché qui scienza, ricerca, scienza, cioè, io ve lo dico, noi siamo qui a disposizione, cioè, l'articolo 6 lo fate, lo presentate e noi lo portiamo in conferenza operativa a fine. Ma lo può fare chiunque, chiunque lo può fare. Grazie. Presidente, una battuta domanda al direttore dell'autorità di bacino. Non si sente. Domanda tecnica. Secondo lei, alla luce di quello che ha appena detto, che bisogno c'era da parte della Regione di incaricare il professor Rinaldo? No, momento. Allora, premesso che delle scelte della Regione risponde la Regione, però secondo me tecnicamente il professor Rinaldo è una persona, e lo conosco anche da un punto di vista personale, è come la stessa cosa che ho detto prima, io quando ho un mal di testa non mi vergogno a chiedere un consiglio a Massimo Canali, all'ingegner Canali. E così qui, cioè non è che siccome il professor Rinaldo è una guida e tale deve essere, e sono sicuro, io non c'ero stamattina, che il professor Rinaldo ha fatto notare delle cose importanti sui cambiamenti climatici che posso dire che non ci sorprende, anzi vi ho dato la risposta, anzi noi siamo contenti, però è chiaro che si tratta di valutare se il rischio residuo, non si sta parlando delle opere, se il rischio residuo che ha valutato l'autorità di bacino è ancora in quel range di accettabilità per voi sindaci oppure volete che si gestisca questa cosa in maniera diversa, che vuol dire più volumi a monte, ma non è che cambia l'opera, tanto per essere chiaro. Ecco. Conficoni, avrei Conficoni. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma io ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, ma mi sembra che dalle file della maggioranza questo trionfalismo, questo entusiasmo, questa soddisfazione che è stata espressa sia del tutto fuori luogo, perché mi sembra che ci sia un'unica certezza che ancora oggi emerge con nettezza da tutto questo dibattito, che 8 anni dopo l'insediamento della Giunta Fedriga il problema della messa in sicurezza dal rischio idraulico del fiume Tagliamento non ha ancora una soluzione. Io ho sentito l'assessore Scocimarro esordire il suo primo intervento dicendo bisogna fare presto, ma sicuramente direi parole sante, però suonano un po' grottesche in bocca a chi è venuto più volte in quest'Aula a dire prima che bisognava fare la traversa di Pinzano, poi che bisognava fare la traversa di Dignano accanto al Ponte Centenario, poi che bisognava fare il ponte traversa a Dignano. Poi è saltato fuori il consigliere Maurmair che ha proposto l'acquisizione dei terreni da parte degli agricoltori medio tagliamento e questa sera si è vantato con questa iniziativa e con la mozione che ha fatto approvare di avere sostanzialmente rimesso in discussione, ottenendo degli approfondimenti, questa scelta che la Giunta aveva formalizzato con l'approvazione di una delibera che noi avevamo chiesto di ritirare sin da subito, chiedendo di aprire un dibattito pubblico, e la Giunta non ci ha seguito e si è perso del tempo prezioso e si è perso ulteriore tempo prezioso, perché se voi ci aveste dato subito retta non saremmo arrivati un anno dopo la precedente audizione senza sostanzialmente avere fatto quei passi avanti che si sarebbero potuti fare se sin da subito quello che era stato detto e chiesto dalla minoranza fosse stato seguito. Allora, se le parole dell'assessore Scocimarro mi sono sembrate grottesche,
Il rimpallo di responsabilità che anche in quest'Aula ho sentito tra i consiglieri di maggioranza, quello mi è sembrato ancora più imbarazzante. Perché? Ma ormai si vanta di aver approvato una mozione. La consigliere Buna, che interviene subito dopo di lui, dice sì, io l'ho firmata, mi è sembrata una buona iniziativa, però non serviva, perché se c'è una normativa va seguita comunque. Quindi ma ormai era inutile che ti vanti di aver approvato una mozione che potevi anche risparmiarti. L'assessore Scocimarro, per difendersi dal fatto di aver partecipato alla conferenza stampa, anche se è arrivato dopo, ormai rappoggiando la proposta degli agricoltori, con la successiva reazione del Presidente Fedriga negativa rispetto a questa iniziativa, che ha detto non decide la politica, decidono i tecnici, ha reagito per difendersi dicendo guardate che la responsabilità non è mia, è della Vice Ministro Gava e del Presidente Fedriga. Allora dovete smetterla con questi rimpalli di responsabilità all'interno della maggioranza, con questo ping pong continuo che c'è tra di voi, a cui abbiamo assistito anche questa sera. È una cosa inaccettabile, 8 anni dopo l'inizio di questa legislatura, che ci sia ancora tutta questa confusione. Una confusione confermata anche dalle parole delle autorità di bacino, che ha smentito l'impressione che avevamo avuto tutti dopo aver sentito gli interventi degli esperti e che sostanzialmente ci ha detto che nessuna ipotesi è scartata. C'è una confusione ancora totale sui tempi e sulle soluzioni, altro che passi avanti, altro che passi avanti. Le uniche certezze sono che siccome non avete piantato un chiodo, non avete neanche avuto il coraggio di presentarvi al 60° anniversario dell'alluvione di Lattisana e che sul Cavrato avete accettato passivamente il dimezzamento delle portate, e proprio perché non sappiamo quale sarà l'esito dello studio del professor Rinaldo, che potrà anche aumentare l'onda di piena che dovrà essere laminata con opere da realizzare in Friuli Venezia Giulia, opere che non sappiamo se potranno essere coerenti col principio della legge europea Nature Restoration Law, oppure la traversa che non è ancora stata scartata. Allora, a maggior ragione, quello su cui bisogna concentrarsi è la revisione delle portate del Cavrato, perché diversamente comunque l'impatto di quello che dovremo fare nella nostra regione sarà più alto di quello che potrebbe essere. E su questo la Giunta deve assumere un orientamento chiaro. Non abbiamo ancora sentito, nonostante le diverse sollecitazioni che ci sono state dai banchi del Consiglio, alcuna rassicurazione da parte dell'assessore che la Regione chiederà un approfondimento su questo. Un approfondimento, perché l'autorità di bacino nella risposta ai quesiti ha scritto che l'inversione delle portate, tra l'altro, serve per mettere in protezione, in sicurezza, gli abitati rivieraschi sulla laguna di Baseleghe, dove proprio è prevista una nuova costruzione, di cui si legge sui giornali. Ma scusi, gliel'ho detto stamattina, venga a San Michele, le do tutte le informazioni del caso. Guardi, non mi interrompa. Dica stupidaggini, per cortesia, in questo consesso. Scusate, non fate... Faccia la domanda, però alla fine ha fatto la domanda. Quindi la domanda è: chiederemo o non chiederemo un approfondimento per rivedere l'inversione delle portate del Cavrato? Grazie. Bene, consigliera. Va bene, risponda lei. Sì, forse magari scusate la domanda se è rivolta all'assessore. Però è una questione tecnica. No, scusate. non è una questione tecnica. Non è una mi scusi, non è una questione tecnica. No, l'autorità di bacino non accetterà mai che un cittadino, a prescindere che sia della regione autonoma Friuli o a Venezia Giulia, scusate, o della regione del Veneto, vada sott'acqua. Quindi a noi non ce ne importa niente di tutta questa vicenda. Il problema è che quella è la portata che può transitare dal Cavrato senza che ci siano problemi a persone, attività economiche e ambiente, che sono le 3 cose che l'articolo 1 della direttiva europea ci chiede. Quindi a noi, autorità di bacino, di tutta questa cosa, lo dico, non è un problema dell'assessore, questo è un problema del fatto che nemmeno i cittadini veneti devono andare sott'acqua, certo, a prescindere però dal lei sindaco. prima ha detto che Fine.
Però lei prima ha detto che i cittadini di Lignano vanno sott'acqua, è chiaro che... Certo. Oggi si arriva a 3.500 cubi al secondo, i cittadini di Latisana, come cittadini di San Michele, vanno sott'acqua. L'anno scorso, 2 anni fa, con 2.500 cubi al secondo, siamo arrivati lì. Ci è andata bene. Ne arriva un pochino di più, si va sott'acqua. Allora io sto dicendo che questo è lo stato attuale. Quello di cui stiamo parlando è lo stato di progetto, ma io guardate, è la stessa cosa, la stiamo dicendo da un anno. Non è che adesso improvvisamente si fa andare le portate di 1.000 cubi al secondo a, tra virgolette, in Veneto e tutto quanto a Latisana e a Lignano. Questo è lo stato di progetto, cioè il nostro obiettivo è far sì che sia il Veneto che il Friuli non vadano sott'acqua. Per fare questo che cosa si fa? Benissimo, abbiamo detto che si devono fare dei lavori sulle arginature in modo tale che passino in sicurezza X sul tagliamento, Y sul cavrato. Benissimo, e questo è il punto di partenza. Quindi oggi andate tutti sott'acqua, state tranquilli, è molto democratica la Piena, andate tutti sott'acqua. Benissimo, cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto si fanno degli interventi sulle arginature in modo tale che nessuno vada sott'acqua per queste portate. Benissimo, sono sufficienti? No, perché ne arrivano il doppio, non il doppio ma quasi. Cosa si fa? Si prende e si trattengono a monte. Questo è il piano di bacino. Di più non so che dire, cioè noi stiamo dicendo la stessa cosa da diverso tempo, quindi non è un problema politico, mi spiace per l'assessore ma rispondo io da questo punto di vista, perché è un problema tecnico. Poi se decidiamo, e noi non lo facciamo, se voi decidete che il Veneto può andare sott'acqua, si fanno passare 100 cubi sul tagliamento e 4.400 se ne fanno passare in Veneto sul cavrato. Boh, è una vostra scelta, noi la firma non ce la mettiamo, fine. Consigliera Spagnolo, vuole porre una domanda? Ma allora, io non ho capito bene il coordinamento fra le opere di cui abbiamo parlato fino a qualche mese fa e il nuovo DOCFAP, ma sicuramente è una mia carenza. Bene. In ogni caso, preso atto che ci state dicendo che c'è questa nuova strada da percorrere, io credo che quantomeno un'indicazione, non dico precisa all'ora, ma a spanne sui tempi sia assolutamente doverosa, e mi sorprendo di non averla ancora sentita, perché ci state dicendo questo è un altro percorso, dateci dei termini che noi possiamo riportare ai cittadini, possiamo dire non sarà questo, ma in questo tempo le cose saranno così, cioè la responsabilità veramente di rappresentare naturalmente come consiglieri regionali tutta la regione, ma arriviamo anche da un territorio, qui con il sindaco, l'assessore, i sindaci del Basso Corso, dove veramente la responsabilità di questo tema è elevatissimo. Abbiamo cominciato con il minuto di silenzio. Allora, dateci per piacere dei termini precisi, soprattutto in ordine di tempo, oltre che fateci un attimo capire il coordinamento fra quello che abbiamo detto fino all'altro ieri e quello che diciamo adesso. Grazie. Allora, se mi posso permettere, in termini di DOCFAP, devo dire, ha risposto già un consigliere che adesso, scusate, i nomi non me li ricordo, ma noi inteso come amministrazioni stiamo seguendo i passi previsti da norma, quindi io sono sorpreso di tutta questa, non c'è nulla di strano in quello che sta succedendo, perché è un passo obbligatorio per arrivare a mettere la prima pietra. Se si parla di tempi, io l'ho detto prima, ecco, questo sì che il quesito va fatto al soggetto attuatore, perché il soggetto attuatore è la Regione, quindi deve rispondere la Regione, non l'autorità di bacino. Avrei ancora Onsel e Pellegrino e poi faccio fare tutta la serie di risposte e c'è il tempo. Allora, intanto Onsel e Pellegrino e poi verifichiamo il... Grazie Presidente, ma io speravo di avere
un po' di chiarezza dopo questo, ormai ci stiamo avvicinando alle 9 ore, no, a parte l'ora nella quale peraltro noi ci siamo occupati di un'altra commissione, quindi insomma la lucidità non è quella di questa mattina. Speravo di avere delle idee un pochino più chiare e invece ho dei dubbi. Posso fare delle domande all'assessore o nel protocollo, nel triplice protocollo di questa audizione non si può? Scusi Presidente. Sì, scusi, le posso fare? Benissimo, lei faccia la domanda, sì. Poi l'assessore va bene. Allora, la prima domanda è, o meno. Sono stato molto lieto di sentire appunto il professore Di Padova, peraltro ha detto delle cose che assolutamente condivido, piuttosto diciamo per una certa cultura, no, e visione del mondo abbastanza scontate, però poi mi ha lasciato molto turbato quando gli ho fatto 2 domande precise e ha detto che uno, lui non avrebbe fatto nessun progetto e secondo, sui dati gli ho chiesto se aveva tutti i dati, non mi ha nemmeno risposto. Adesso non ho capito che cosa veramente dovrebbe fare costui, anche perché il DOC, come si chiama questo? Il DOC-FAP, no? Il DOC-FAP e non è ancora stato fatto. Allora, io sono andato a rivedermi questa mattina che cosa dicevate nel documento di programmazione, no? Di programmazione, quello che viene approvato essenzialmente a fine luglio. E dite questo, dite che nel 2026 è previsto anche saranno costituiti allora, vediamo, nel 2026 gli interventi strutturali previsti in tale settore, stiamo parlando di questo, saranno costituiti essenzialmente dalla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua prevista e disciplinata dal nuovo piano di gestione del rischio delle alluvioni. Nel 2026 è previsto anche l'adeguamento da parte dei comuni alle modifiche del PGRA approvate il 3 dicembre del 2023. Che cosa è successo in questi anni non si capisce perché queste modifiche non siano ancora state approvate. Allora le chiedo, Assessore, visto che lei ha dichiarato questo, io ho votato contro a questo documento, ma tutta la maggioranza ha votato a favore, vorrei capire queste tempistiche. Poi dite, all'esito delle modifiche sono stati individuati 2 presidi necessari a garantire la sicurezza idraulica del medio e basso corso del tagliamento, che comportano la realizzazione di opere del costo complessivo stimato in oltre 300 milioni. Ecco, allora mi farebbe piacere sapere quali sono queste 2 opere del costo stimato di 300 milioni che nel documento di programmazione, di finanza e programmazione avevate previsto. Poi dite anche che con il specifico decreto del Ministero dell'Ambiente è stato finanziato un primo stralcio con oltre 30 milioni che consentirà di redigere questo famoso DOC-FAP, documento di fattibilità, ma anche il PFTE, che è un progetto di fattibilità tecnico-economica, e realizzare delle arginature a protezione dei centri abitati. Allora, fermo restando, poi si passa a parlare del fiume Isonzo. Questo che è quello che si dice del tagliamento. Allora, io mi domando, quali sono queste 2 opere? Come mai delle cose decise nel 2023 non sono ancora state nemmeno approvate dai sindaci? Mi sembra che il tutto sia abbastanza, diciamo così, evanescente. Non è che mi abbia aiutato. Io tra l'altro distinto mi metto sempre dalla parte del più debole. Un anno fa mi ero messo dalla parte certamente del tagliamento, che con quell'opera devastante, come hanno ben dimostrato tutti i comitati, no? Perché mi sono piaciuti moltissimo oggi sia l'intervento di Tibaldi che anche l'intervento di Pradetto, no? Che hanno insomma posto dei temi e anche del tecnico che è lì sempre presente e ci guarda. Sì, però penso di aver capito che forse è stato scongiurato il pericolo, però io oggi mi metto dalla parte di quello che mi sembra, diciamo, il più debole in questo momento, e sono le popolazioni giustamente di Latisana. Cioè, che cosa devono ancora aspettare? Questo le chiedo, che cosa pensate di fare per loro? Perché giustamente c'è la piena di centenaria, adesso non ho capito questa piena dell'alluvione, però oggettivamente, da quello che io capisco, ma qui frequentemente si trovano in una situazione di angoscia,
nel vedere il livello del fiume che sale e sperano, appunto lì pregano esattamente come il direttore dell'autorità di bacino che non succeda nulla. Cioè, allora io dico, Assessore, che risposta diamo a loro? Non poteva essere quella della traversa, anche se lei litigò, mi ricordo, fuori in piazza Oberdan, litigò con uno che diceva è una diga, non una diga. Per fortuna, diciamo, quell'opera che peraltro era inutile, pare stralciata. Ma che risposta date a queste persone? Perché oggettivamente io mi metto nei loro panni. Cioè, onestamente, quando uno vede il livello che sale, cosa fa? Porta i mobili al piano di sopra? Si mette al piano di sopra? Che cosa gli dite che dovrebbe fare? Ho l'impressione che fare il DOCFAP, progettare tutte queste, diciamo così, riflessioni. Ho capito che durante le vacanze di Natale l'ingegnere farà, diciamo, non ho capito però, visto che non fa un progetto, cosa farà? Qualcosa farà. Ha detto che non vuole un incarico, però mi hanno detto che un incarico l'ha ricevuto, quindi non ne vuole un altro. Cioè non lo so, non ho capito bene qui la situazione. Però io penso che qualche cosa, Assessore, lei lo debba dire, perché c'è un rischio e un disagio, penso, in quelle popolazioni quotidiano, e quindi, perlomeno certamente quando piove, e quindi penso che oggi, dopo aver per fortuna messo in salvo il tagliamento, che mi sembrava il più debole un anno fa, oggi i più deboli mi sembrano i cittadini di Tisana. Consigliera Pellegrino, se riusciamo a stringere così riusciamo a far rispondere all'assessore prima della chiusura. Grazie Presidente. Mi viene così, non immaginavo che l'ingegner Ferri intervenisse in questo modo, così a gamba tesa, peraltro poi sinceramente dicendo un po' tutto e il contrario di tutto, perché io mi sono segnata un po' di cose che lei ha detto e dicendo tutto e il contrario di tutto lei non sbaglia, no? Ovviamente. Fra un anno... No, scusi, finisco di parlare, grazie, perché sono stata zitta per 2 ore. E ho ascoltato... Al netto del segno della croce? No, perché... Cioè, al netto del segno della croce. No, perché la popolazione di Lignano, di Latisana, di Forniavoltri, di tutti quelli che contano oggi i loro 18 morti, il segno della croce se lo sono già fatto. Così, giusto? No, scusi, perché, per il passato, no, perché noi qui... Io sto parlando del e futuro. Anche per il futuro, peggio mi sento. Io mi Benissimo. aggiungo al loro Allora, del segno della croce. Da parte di un tecnico, io non mi aspetto una frase di questo tipo. No. No, perché se a me un cliente viene e mi dice come fa a star sulla casa, architetto, non gli dico si faccia il segno della croce, mi metto lì e faccio i calcoli statici. Io il mio mestiere, quello che voi non avete capito, l'autorità di bacino l'ha già fatta, le opere sono già previste. Presidente, le chiedo per cortesia. Vada avanti, vada avanti. Il microfono, consigliera. Grazie Presidente. Noi oggi siamo arrivati qui con un atteggiamento veramente laico, mentre lei è arrivato con una gamba tesa e si è infilato a gamba tesa dicendo che lei è qui col suo stato di progetto. A casa mia lo stato di progetto prevede sezioni, prospetti e tutto quello che riguarda anche le opere statiche. Io qua non ho visto niente di tutto questo, nulla. L'unica cosa che ho visto è una conferenza stampa dove l'assessore fa marcia indietro sul ponte Traversa e di questo posso solo che essere contenta, visto che lei ricorderà perfettamente che l'anno scorso sono intervenuta io sì veramente a gamba tesa su quel progetto, soprattutto perché non avevamo nemmeno lì sezioni, prospetti e nessun tipo di analisi. Lei dice che qui c'è lo stato di progetto e che le acque si trattengono a monte. Vero, verissimo. Non sappiamo ancora, dal suo punto di vista tecnico, io in questo momento sono un politico e voglio acquisire le sue informazioni tecniche e anche poter scegliere, perché lei sa bene che non è il tecnico che sceglie, ma il tecnico avanza delle ipotesi e la firma la mette il politico.
E se va in galera il politico. Lei mi deve spiegare, sì, Canali non è tanto tranquillo. Sta dicendo tante inesattezze, ma replico. tante inesattezze, ma insomma. Allora, siete arrivati dicendo che si doveva fare prima una traversa appaiata al ponte, poi avete detto che il ponte era in disarmo e quindi bisognava sostituirlo con un ponte traversa. Poi è arrivata la soprintendenza e ha detto no, ma quel ponte è vincolato e quindi c'era qualche altro problema. Ora arriviamo prima ancora alla traversa di Pinzano, ora arriviamo alla laminazione naturale, che lo sappiamo solo da un comunicato stampa dell'assessore. Evidentemente qua si sta ancora brancolando nel buio, no? Allora quando è che viene a presentarci il suo progetto? Guardi, No, io non ho parlato di progetto, ma di stato di fatto, è una cosa molto diversa da un progetto. Non ho finito le domande. Sì, però usi il Ingegnere linguaggio Ferri. giusto, mi scusi, perché non mi metta in bocca cose non ho detto. Io ho parlato di stato di fatto, che è una cosa molto diversa dal progetto. Lei ha detto questo è lo stato di programma, me lo sono scritta in rosso. E tra lo stato di fatto e lo stato di progetto, insomma c'è un cantiere di mezzo. Allora, no, ma c'è di mezzo il DOCFAP di cui stiamo parlando, c'è di mezzo allora il io le chiedo DIP, questo, il PFTE. come mai l'anno scorso, quando noi chiedevamo tutte le opzioni, compresa l'opzione 0, perché questo prevede il codice degli appalti, la parola DOCFAP non è mai stata pronunciata e viene pronunciata solo a un anno di distanza e, ringraziando il Dio, non c'è stata nessuna piena nel frattempo. Allora, a questo punto mi piacerebbe capire dal suo punto di vista se la traversa di Dignano, o meglio il ponte traversa, è stata accantonata perché quali sono le motivazioni concrete per cui è stato così accantonato il progetto del ponte traversa, se è perché, come ho detto io prima, il ponte attuale è stato comunque vincolato dalla soprintendenza, oppure se le fughe in avanti che avete fatto l'anno scorso sul progetto Ponte Traversa erano invece dettate da una questione urbanistica, e il motivo per cui oggi non c'è l'assessore Almirante mi dispiace che non può rispondere, se invece la fuga in avanti era la Cimpello Dignano Gemona che doveva quindi portare a casa un tratto stradale che fosse potenziato. Ma sappiamo bene che la quota, se prendiamo la quota 0 all'altezza della filanda di Dignano e andiamo sopra il ponte traversa, ci sono molti metri di differenza e di dislivello. Come pensavate di farlo? Come una sorta di montagne russe? Oppure pensavate che comunque vi siete resi conto che comunque il tratto, per quanto fosse sufficientemente lungo, non era sufficiente per poter fare il salto di livello. Allora, siccome così lo dico in maniera molto, molto semplice, come se stessi facendo un progettino, così una piccola bozza di progetto, vi siete resi conto di questo? Qual è il reale motivo per cui l'avete accantonato e che peraltro, sottolineo, mi fa piacere? 2, ricordo all'assessore Scocimarro che data era 21 novembre del 2024, quindi pochi giorni dopo dell'audizione del 4 novembre, come oggi, quando io chiesi di continuare l'audizione e di mantenere all'interno della Commissione il dibattito e di non spostarlo all'autorità di bacino, cosa che l'ho trovata particolarmente scorretta. In quella sede, qualche giorno dopo, l'assessore Scocimarro sciorina nel suo intervento finale della mozione 100, mi pare che fosse, tutto il cronoprogramma per tranquillizzare la consigliera Spagnolo. Evidentemente non è stata tranquillizzata perché ha votato contro e ha fatto bene perché ha votato contro come me, non l'ha evidentemente tranquillizzata nonostante gli avesse sciorinato tutto il cronoprogramma, e abbiamo visto che infatti questo cronoprogramma era stato scritto sulla sabbia. Vorrei avere risposta a quanto ho detto. Allora, io avrei ancora in lista il consigliere Maumaier e il sindaco di Legnano. Se fanno delle domande
brevi, riusciamo ad avere delle risposte e probabilmente il cappello finale dell'assessore che risponde politicamente, altrimenti ci portiamo troppo avanti e quindi allora, non concludiamo nemmeno quest'anno l'audizione. Prego. Grazie Presidente. No, volevo solo rassicurare i colleghi che hanno sottoscritto, che hanno votato la mozione 100, che invece ha avuto una portata fondamentale anche nel trovarci qui oggi, perché innanzitutto fino alla conclusione dei lavori del confronto tra l'autorità di bacino e i tecnici nominati da parte dei comuni, e questo è quello che chiedeva la mozione, era stato definito che i DOCFAP devono essere singoli per ciascuna opera, invece è stato definito, e si legge nei verbali se si dà una lettura un po' approfondita, che proprio dal confronto con fra i tecnici e l'autorità di bacino che è stato definito di fare un DOCFAP unico. Quindi questo qua credo che sia già un risultato importante, senza poi dimenticare che lo stesso assessore lo ha messo ben in evidenza. E ritorno alla domanda a cui non ho avuto riscontro ancora, proprio sul fatto su come saranno eventualmente coinvolti i tecnici nella definizione di quello che è l'indirizzo che deve essere contenuto all'interno del DOCFAP. Grazie. Prego, signor Sindaco. Velocemente. Dunque, stamattina è successo un po', diciamo, una discussione, si è protratta una discussione che ha avuto una svolta nel pomeriggio, credo lo abbiamo capito tutti. Nella mattinata una situazione molto critica con delle punte anche difficili così da accettare, ma questo è diciamo anche, siamo ospiti come comuni e grati tra l'altro dell'occasione, nonostante tutto ci siamo sentiti accusati di tirare letteralmente la giacchetta ai morti. A parte queste parentesi che le riferisco anche all'ingegner Ferri che non c'era stamattina, lo stato di stamattina c'era, era questo: la situazione del PGRA veniva in qualche modo modificata nei fatti dopo la modifica del 2022 rispetto a Pinzano, introdotto Dignano. Sostanzialmente si è diffusa la notizia, la sensazione che la necessità sopravvenuta per l'introduzione della nuova normativa del codice degli appalti che ha imposto il DOCFAP, quello sarebbe stato fatto relativamente a tutto il corso del fiume Tagliamento, ergo si riproponeva da zero l'esame della soluzione più idonea. A questo ahimè, devo dirlo, contribuito a creare questa sensazione anche l'intervista in televisione dell'ingegner Ferri che ha detto dell'ingegner Canali, il quale ha detto: noi affronteremo nel DOCFAP ogni possibile soluzione, compreso la soluzione zero. Questo ha creato disorientamento. Quindi noi ci eravamo preparati con rassegnazione nei fatti, ma con la prontezza condivisa con i nostri concittadini, i nostri rappresentanti. Avete sentito anche il sindaco di San Michele, il sindaco di Lignano Sabbiadoro, ricordo 10 milioni di presenze l'anno, 22.000 residenti loro più 14.000 quasi la Tisana. Questo è il quadro più precenico e tutto il resto. Eravamo pronti a dire ai nostri concittadini la mobilitazione evidentemente è fondata per il fatto che prima c'era Pinzano, è stato eliminato, introdotto Dignano, adesso ripartiamo da zero, nei fatti eliminato anche Dignano, con gran soddisfazione tra l'altro degli amministratori dell'Alta. Al contempo da 1200 passiamo a 2400 cubi nel nostro territorio, quindi aggraviamo anche la situazione a valle verso la foce del Tagliamento. Il che significa disordine, cioè noi siamo preoccupati perché, vi ripeto, per cortesia, venite a prendere atto, avete perso, chi l'ha persa, altri erano presenti, li ringraziamo, l'occasione di verificare una folla di migliaia di persone a onorare un evento catastrofico che
temiamo e si teme diffusamente che ricapiti. Il professor Rinaldo ha richiamato a più riprese, diffondendo poi questa convinzione, è stato fatto anche da altri che hanno seguito al suo intervento, il caso dell'Emilia Romagna, dicendo lì è stata acquisita l'esperienza, lì abbiamo capito come si deve... Ma in Emilia Romagna ci sono stati oltre 15 morti, miliardi di danni, devastazione. Noi abbiamo mandato dei ragazzi della nostra protezione civile a dare una mano, sono tornati scossi, ve lo dico, di quello che hanno visto, cioè non ci si rende conto. Quindi qui la tendenza è quella che anche qui accada come là, poi arriva il governo centrale e fa le opere. Ecco, questo è quello che si sta prefigurando e questo è quello che avevamo in serbo di concludere fino alle ore 16. Poi alle ore 16 l'intervento dell'ingegner Ferri, e io non voglio adesso condannarlo alla reprimenda diffusa da parte di tutti perché l'ingegner Ferri ha fatto un intervento che potrebbe essere considerato a favore della parte bassa. L'ingegner Ferri sta applicando la legge, cioè dice noi abbiamo un PGRA e il DOCFAP è riferito e riferibile a quello evidentemente, perché l'alternativa era quella che dicevamo prima, annullare tutto. Quindi questo non è che lo decide lui, questo glielo impone la legge, tant'è che fa una difesa che equivale anche, secondo sommessamente chi vi parla, anche a un dovere d'ufficio, perché altrimenti il denaro speso e soprattutto gli indirizzi dati sarebbe stato uno scherzo, ma questo non è. Se pensate che il PGRA interviene sui piani regolatori generali comunali dei nostri comuni, recentemente introducendo una serie di limiti molto stringenti, per cui il quota zero da noi non esiste più, per evitare vittime si parte da quota +1, il che significa, abbiamo sentito stamattina, 20.000 euro di studi per l'idrologia, delle anche ristrutturazioni, cioè noi, colleghi, dovete capire che oltre al rischio, oltre al patema, oltre alla fuga dalle nostre zone, viviamo anche la decadenza causata dai maggiori costi che esistono a vivere nelle nostre zone e la gente se ne sta andando. Quindi noi siamo in estrema urgenza anche di decadenza socio-economica, oltre che il rischio di incolumità. Allora il ragionamento che è stato fatto dalle ore 16 alle ore 17 ha riaperto un pochino i giochi. È chiaro, il DOCFAP deve essere fatto rispetto alle previsioni attuali e quello che abbiamo sentito, abbiamo detto stamattina, riferito al Comune di San Michele Tagliamento, ovvero il ponte stradale San Michele non viene fatto nonostante abbiamo 40 milioni perché altrimenti arriva l'onda giù e attualmente i 2005 vanno nella nostra zona, è chiaro. E quello che diceva prima l'ingegnere Ferri va trattenuti a monte, quindi le priorità sono a monte, ma sono cose logiche e c'è l'aspetto giuridico che va tenuto in considerazione, cioè parliamo di un piano di gestione del rischio alluvione che è cogente, è legge. Non possiamo far finta di interpretarlo e di piegarlo secondo quello che ci fa dare maggiore consenso a livello territoriale. E chiudo e arrivo alla domanda e la rivolgo all'assessore Scocimaro, che ha il merito comunque di essere stato qui dalla mattina fino adesso. Questo è importante perché l'interlocuzione è importante e gli inviti che abbiamo fatto fino adesso chiediamo da oggi una svolta, maggiore presenza nei territori. Poi se voi venivate a dirci quello che avete detto stamattina, che tutto era uno scherzo e che le soluzioni PGRA erano, diciamo così, evanescenti e una cosa buttata là, di fronte a 500 persone è chiaro che uno non viene, di fronte a 2000 il 2 di settembre è chiaro che uno non viene. Allora arrivo al punto. Noi nella notte tra
30 secondi, tra il 22 e il 23 settembre noi abbiamo avuto 200 mm di acqua a Bevazzana e a Aprilia Marittima, 1 metro d'acqua. Abbiamo avuto 20 squadre di protezione civile, vigili del fuoco, è stato un disastro. È intervenuta la protezione civile, abbiamo stanziato in 15 giorni, fatto un progetto e c'è un finanziamento da 2.200.000 euro per adeguare il sistema fognario e anche di bonifica. Ora, noi, dicevo stamattina, abbiamo centinaia di tonnellate di legna e di materiale fluidato che spingono sui piloni dei ponti. E chiediamo intanto 2 cose: il cronoprogramma, e l'abbiamo chiesto 365 giorni fa, oggi stesso, abbiamo pregato, diteci il cronoprogramma delle opere previste dal PGRA. Evidentemente adesso con la correzione del DOCFAP dateci questo cronoprogramma. Nel frattempo innalziamo un minimo il livello di sicurezza con un presidio e con un sistema di interventi di manutenzione ordinaria e se serve anche straordinaria. Credo che a livello regionale il modello che abbiamo visto, assessorato all'ambiente e protezione civile, abbia funzionato. Se possiamo mettere in campo questo tipo di schema nel frattempo, noi quantomeno eliminiamo questa situazione di avere oltretutto un alveo costipato, pieno di rifiuti, fermo stantio, e 3 mesi fa, io lo dico, anzi 6 mesi fa, ho dovuto minacciare di chiedere la chiusura della linea ferroviaria perché non stavo tranquillo a vedere 250 tonnellate di materiale fluidato che spingono sui piloni del ponte ferroviario. È arrivato il provveditorato, in 3 giorni hanno pulito, 200.000 euro di spesa. Adesso il provveditorato mi dice: io non sono in condizioni di rifare tutto in estrema urgenza e soprattutto rivolgiti al Veneto. Il Veneto ci ha risposto che no, lo deve fare o RFI o ANAS. Quindi noi, anche per quanto riguarda adesso il materiale fluidato, siamo tornati indietro e siamo con le montagne sul greto del fiume, sull'alveo. Quindi almeno quel punto lì, diciamo nel frattempo, e fin tanto che non abbiamo un cronoprogramma, che pregherei oggi di avere un'indicazione precisa sui tempi, siamo in una condizione, ecco, di estrema necessità. Quindi pregherei di dare un riscontro a questo tipo di indicazione e soprattutto il cronoprogramma per coerenza rispetto a quanto chiesto un anno fa, evidentemente con un po' di ironia lo dico, ma è necessario sapere i tempi. Se poi ci saranno ricorsi, vi preghiamo di coinvolgerci perché resisteremo. Altrimenti devo chiudere. Resisteremo. Ecco, facciamo rispondere l'assessore, penso, a tutte queste risposte. Prego. Sì, grazie. Io starò un minuto, così do la parola all'ingegnere Canali che darà tutte le informazioni sul cronoprogramma e quant'altro. Quindi velocemente, tanto qualsiasi cosa dichiaro non andrà comunque bene, quindi quello che io... no, perché anche se faccio delle dichiarazioni che ho fatto stamattina al consigliere Conficoni, l'ho spiegato bene, poi adesso ha ripetuto esattamente il contrario di quello che l'avevo ben spiegato, e quindi rispetto, e sto parlando della conferenza stampa fatta dal consigliere Murmaier, in cui ho spiegato chiaro e tondo che io alla conferenza stampa non c'ero perché ero in giunta e che ho ricevuto gli agricoltori con la loro proposta, cosa che faccio con tutti. Quindi se l'opposizione vuole fare una cosa analoga, mi invita, magari invita anche l'amico Tibaldi e mi dà quel famoso studio che dice che lo darà solo in conferenza pubblica in alternativa ai nostri piani, io sarò felice di venire e di prenderlo, il che non vuol dire che lo condivido questo studio, come non vuol dire che debba condividere la proposta agricoltori. Ecco, quindi io mi avete messo in bocca cose che non ho detto, non ho fatto nessuna marcia indietro, ho preso semplicemente un plico e lo do a chi? Anche quando avete speculato. E rimpallo di responsabilità? No, io sono qua, me le sono sempre prese tutte, anche quelle che non ho, perché ho detto che il sole sorge la mattina e tramonta la sera, cioè che il commissario è il presidente e non sono io.
ma questa è una cosa che sanno tutti in Regione, ma forse qualcuno non ha convenienza a farcelo capire. Quindi nessun rimpallo, solo detto qual è l'ordine gerarchico. Dal 2014, con la Serracchiani, il commissario è il presidente della Regione. Quindi continuità con quello che abbiamo fatto prima e coerenza. Il fatto di aver preso un cosiddetto premio Nobel, e mi dispiace che l'abbia un po' messa sul ridere, io non ho mai pronunciato questo nome da parte mia, semplicemente è un titolo che viene dato dalla Stockholm, che non è il premio Nobel, ma viene parificato dagli esperti, scienziati e professori che lo danno dell'Accademia della Scienza di Stoccolma, che non è la stessa giuria di quella del premio Nobel, ma lo dà il re di Svezia e quindi viene dagli addetti ai lavori considerato tale. Non lo dico io, lo dicono loro. Io l'unico merito che ho avuto è che l'ha detto il professor Rinaldo prima, che per i 1000 impegni che ha sono riuscito a convincerlo di avere anche questo e non mi sembra un risultato da poco. Sui 40.000 euro, sui 40.000 euro circa, poi lo diremo esattamente, sui 40.000 euro per 6 mesi di incarico. Prego? No, 6 mesi. Comunque vabbè, lo dirà l'ingegnere Canali, l'ha fatto lui e quindi io ho dato l'input e lui l'ha fatto. Come rispondendo sempre a un altro professore, Onsel, no, non ha avuto l'incarico il professor Rinaldo del progetto, ma dare un parere sui documenti, come lui stesso ha detto. Quindi io, sui documenti che lui ha, sulla documentazione, sui faldoni che lui ha rispetto a quello che è il motivo dell'incarico. Comunque, visto che mancano 5 minuti, se mi permette Presidente, do la parola al ingegnere Canali, che spero riesca a fare una sintesi di cronoprogramma e anche eventualmente Sì, allora, intanto diciamo, visto che il tempo è poco e anche per chiarezza, io mi riferisco a degli atti su cui, a mio modesto parere, a tutte le domande poste ci sono già scritte le risposte. Quindi il verbale della seduta dell'audizione presso l'autorità di bacino della data 16 settembre, che è stato trasmesso a tutti i comuni, se non sbaglio, chiedo conferma, ecco, è stato trasmesso a tutti i 12 esperti indicati dai comuni e a tutti i comuni, quindi lì ci sono i 72 quesiti con le 72 risposte scritte e ritengo che il 99% delle domande poste nelle ultime 2 ore le risposte sono scritte. Diciamo non c'è nessun problema, diciamo io ripeto, c'è le 72 domande con le 72 risposte, Pinzano, Dignano, divisione delle portate, perché, per come, siccome l'incipit era 12 tecnici di fiducia dei 42 sindaci rivieraschi di tutto il bacino che ponevano domande tecniche in sede tecnica e il lavoro è durato da febbraio a settembre e diciamo i professionisti che vanno con tutto il rispetto di tutti i ruoli, da un perito fino a un professore ordinario dell'Università di Udine, e sono qui presenti alcuni, è stato fatto. Il verbale poi il verbale della stessa data pone delle importanti considerazioni perché oltre alle domande e alle risposte alcuni professionisti, specialmente 4, il professor Petti, l'ingegner Goltara, il professor Comiti e il professor Nicolini hanno chiesto di mettere a verbale alcune dichiarazioni che sono state messe e queste sono già altre risposte a domande che sono state poste qui. Dopodiché sul tema secondo sempre il mio modesto parere, leggendo bene questi documenti si dovrebbe anche
col buon senso capire la continuità amministrativa che ha portato all'attività dell'autorità di bacino e delle regioni e dei ministeri, perché ricordo sempre per l'ennesima volta l'hanno detto che l'autorità di bacino è un'autorità statale in cui negli organi deliberanti politici, che è il comitato interistituzionale permanente che è presieduto dal Ministero dell'Ambiente, e nel comitato tecnico che si chiama comitato operativo siedono i rappresentanti di tutti i territori, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, di tutti i ministeri. Poi in termini poi di capacità di voto la maggioranza ce l'hanno gli organi statali. Questo lo dico perché c'è stato anche proprio sul lungo e articolato percorso del PGRA e agli atti una prima adozione in cui le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia non erano d'accordo e fecero anche una votazione non favorevole rispetto agli organi statali, ma questo fa parte della storia. Quindi continuità amministrativa, per rispondere anche al professor Onsel, il tema dell'adeguamento dei piani regolatori dei comuni al PGRA è un tema di cui oggi non ci siamo occupati, è previsto, è stato oggetto di un grosso lavoro con i colleghi della direzione infrastrutture e con la collega dell'assessore Scocimaro, l'assessore Ammirante, per anche una declinazione operativa dal punto di vista degli strumenti urbanistici che ci dicono all'autorità è anche stata un'azione meritoria della nostra regione rispetto ad altri territori, ma è un dato, e quindi riguarda quell'argomento, non riguarda il tema diciamo della modellistica delle opere. Questo per rispondere a quel passaggio che aveva visto il professor Onsel sul DEF dell'anno scorso, se ho capito bene, di quest'anno, mi scusi, ecco. Sì, sul DEF di quest'anno, bene. Dopodiché potrete anche apprezzare il tema come ha detto stamattina, che ovviamente ha detto che non deve essere il mio avvocato difensore, ci mancherebbe, il sindaco di Spilimbergo, che non so se è ancora presente, ecco, e quando io ho solo citato le previsioni di legge, lo troverete diciamo anche qui. Ovviamente i dirigenti, io per primo, non sono avvezzi a rilasciare dichiarazioni, ma l'assessore mi ha incaricato in quel caso di esprimere il procedimento amministrativo che deve essere eseguito in base alla normativa vigente. L'attuale codice degli appalti è il 36 del 2023, come qualcuno ha detto che è in vigore da luglio del 2023. Ecco. E per cui, come prevede il codice, quando si passa dall'attività pianificatoria all'attività di progettazione, dove continuano purtroppo a essere confusi i livelli, l'attuale codice che è andato in vigore in quella data lì, mentre alcune attività sono state fatte precedentemente, come troverete scritto in questi documenti, per cui è tutto secondo noi lineare, bisogna definire il quadro esigenziale, il documento di fattibilità. Redatto il documento di fattibilità, è previsto dal codice 36 la facoltà su tutto e l'obbligo su alcuni tipi di oriche del dibattito pubblico, mentre il codice 50 non prevedeva la facoltà, come era stato detto all'epoca, 2 anni e mezzo fa, ma l'obbligo solo in alcuni tipi di opere, che non erano le tipologie previste, mentre adesso è prevista la facoltà. Quindi, redatti questi documenti, è facoltà della stazione appaltante fare il dibattito pubblico o no. Un esempio in questa regione, l'ho già detto in un'altra commissione, in quel caso è un'opera obbligatoria, è stato fatto sul progetto del molo ottavo del porto di Trieste. Questo poi porta alla redazione dell'altro documento previsto dal codice, che è il documento di indirizzo della progettazione, dove le soluzioni sono andate a convergenza. Questo serve per poi redigere il cosiddetto PFTE, che attualmente si chiama progetto di fattibilità tecnico-economica, che per chi lavora da tanti anni nei lavori pubblici è il vecchio progetto definitivo. Ecco, questo è il percorso che è previsto
dagli articoli dal 40 al 45 del decreto legislativo 36 del 2023 e dall'allegato I.7 che descrive i contenuti di questi documenti. Adesso sto continuando, ecco, bene. Quindi, siccome il quadro esigenziale, come è stato detto in questi documenti che vi ho detto, è il PGRA e gli altri piani di bacino conferenti, che ha individuato delle tipologie di interventi in base alla modellazione, il primo mestiere che non è stato semplice e ci siamo messi a fare è una stima dei costi di massima di quelle opere, perché per affidare gli incarichi di redazione di questi documenti, sempre in base alla normativa vigente, bisogna applicare un decreto ministeriale che stabilisce delle percentuali rispetto all'importo lavori presunti delle opere. E quindi, siccome le opere, il PGRA prevede 3 tipologie di opere, come ha detto l'ingegner Ferri, laminazione nel medio corso, laminazione nel basso corso e interventi su tutto il basso corso da la Tisana in giù. In questi mesi abbiamo continuato a lavorare come era previsto, è stato anche risposto per correttezza a una IRO o una IRI della consigliera Celotti che aveva chiesto alcune di queste tematiche e gli era stato risposto, per cui già 2 mesi fa erano state dette le cose che oggi qui, diciamo così, ripetiamo. E quindi, per passare poi al tema dei cronoprogrammi, il cronoprogramma prevede che entro il mese di ottobre, che questo, venivano fatte le valutazioni del costo totale. Va bene, siamo il 3 di novembre, giusto. Beh, entro il mese di ottobre sono state fatte queste valutazioni che hanno previsto però quale attività a monte? L'attività di reperimento delle risorse, perché come è stato illustrato già un anno fa, le prime valutazioni di supermassima che ha fatto il PGRA di quel gruppo di opere portava non a più di 300 milioni, a più di 600 milioni di interventi. Ecco. E quindi facendo questo approfondimento sui quadri economici si è cercato anche di reperire le risorse che sono state reperite per gran parte col finanziamento ministeriale, perché ricordo che in tutte le regioni tutti i presidenti sono commissari e il Ministero trasferisce i fondi a tutte le regioni all'istituto commissariale con un conto speciale, una regia speciale. Nel caso nostro, a differenza di altre regioni, la direzione ambiente e il servizio difesa del suolo del collega Cella è la struttura tecnico-operativa del commissario che fa questi lavori e questi atti. E quindi sono state reperite in quest'anno le risorse per avere la copertura per poter fare la procedura di affidamento per la redazione del DOCFAP, che dalle stime effettuate è un numero che oscilla tra i 6 e i 7 milioni di euro rispetto a quelle valutazioni che vi ho detto prima che non è stato poi così semplice effettuare. Quindi noi confermiamo quello che abbiamo detto alla IRO della consigliera, chiesta dalla consigliera Celotti, e cioè che entro il 30 di gennaio avremo predisposto il capitolato per effettuare la gara per i professionisti, che sarà una gara europea sopra soglia, e prevediamo di pubblicare la gara entro fine febbraio e siccome ha una durata tecnica minima che va entro il 30 giugno, di completare la gara entro l'estate del 2026. A questo punto il raggruppamento dei professionisti sarà individuato e sarà da definire con loro il piano di lavoro. Ricordo che già 2 anni fa l'assessore aveva scritto a tutti i sindaci che una volta individuato il raggruppamento dei professionisti ci sarebbe stata una condivisione con i sindaci, che adesso è anche stata strutturata perché i professionisti indicati dai sindaci ci sono, è stato detto in questo verbale che verranno coinvolti, quindi l'appuntamento è all'estate del 2026 quando verranno individuati i raggruppamenti di professionisti multidisciplinari, perché così è stato chiesto, per la redazione di questo documento, per lavorare sulla redazione di questo documento insieme ai 12. Questo è il piano di lavoro.
quello lo vedremo insieme ai 12, perché se bisogna condividere tutto, non è che possiamo stabilire a tavolino, lo stabiliremo con anche i tecnici dei comuni, quanto e come effettuare. Da remoto non si è sentita la domanda, però. Scusi? Qual è la domanda? Da remoto non si è sentita la domanda a cui sta rispondendo. No, il consigliere Conficoni ha scritto quanto tempo per redigere il DOF. Lo stabiliremo con i professionisti incaricati insieme ai tecnici indicati dai comuni in base anche alle loro, diciamo così, indicazioni. Ovviamente siccome le valutazioni sono di una certa significatività e di certe valutazioni, i tempi saranno sicuramente dei mesi, non delle settimane. E chiudo col discorso dell'incarico al professor Rinaldo. Scusate un attimo che leggo perché è così. Allora, l'incarico del professor Rinaldo è stato oggetto di accesso agli atti, di richiesta di documenti da parte di alcuni consiglieri, il gruppo del PD e la consigliera Capozzi, per cui hanno in mano il documento, e risponde perfettamente alla filosofia che ha detto l'ingegner Ferli, cioè se ho la necessità di chiedere un consiglio. Tra l'altro il professor Rinaldo è stato professore più suo perché ci ha fatto anche il dottorato di ricerca, ma anche mio a Padova, e quindi abbiamo chiesto al professor Rinaldo nel documento, che chi vorrà chiederlo ovviamente verrà fornito, e il committente che è la struttura commissariale, infatti il documento l'ha firmato come dirigente l'avvocato Cella e io sono il RUP. Leggo testualmente: il committente conferisce incarico al professore emerito Andrea Di Nardo, che accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale in qualità di assistente al RUP, avente per oggetto l'analisi e le conseguenti valutazioni relativamente a presupposti che stanno alla base della stesura del PGRA relativamente a medio e basso corso del fiume Tagliamento, caratteristiche del modello idrologico geomorfo-climatico adottato per la ricostruzione degli idrogrammi di piena che dal bacino montano refluiscono nella parte valliva del Tagliamento, caratteristiche del modello idraulico adottato per il medio-basso corso del Tagliamento, per valutare gli effetti di laminazione attesi dal PGRA. Questo e quindi il lavoro è iniziato a luglio. I faldoni a cui ha chiesto il discorso ovviamente abbiamo fornito al professor Rinaldo, che non si era mai occupato direttamente del bacino del Tagliamento, tutta la documentazione ovviamente relativa al PGRA, ma anche tutti i documenti principali che erano stati analizzati da quel documento che faceva riferimento all'aprile dello scorso anno, a partire dalla Commissione De Marchi in poi. E su questo stiamo lavorando e l'intervento che ha fatto lui è quello relativo appunto a delle ultime valutazioni che, come ha detto l'ingegner Ferri, erano già state considerate, che però possono essere affinate. Il momento per affinarle in ogni caso è quello che viene effettuato quando si passa dal piano ai progetti, che è quello che è in corso come era già previsto. Bene, considero conclusa questa audizione, vi auguro una buona serata e penso alla prossima. Presidente, forse alle domande che non sono state date risposta, forse gli auditi potrebbero rispondere per iscritto. No, ma io rispondo subito, guardi, perché mi dispiaceva infatti. Dunque, lei ha fatto due domande. La prima sulla parte di sezioni, eccetera, sono tutte scaricabili dalla piattaforma Sigma. L'unica cosa è che bisogna avere uno SPID, però lo possono fare tutti, quindi la topografia, le sezioni che sono state utilizzate sono liberamente scaricabili da tutti. No, per tutto l'oggetto, no, mi scusi, qui, sì, ma state confondendo, io speravo che avessero già risposto, ma non esiste un progetto, ma se no che cosa stiamo facendo? Ma scusi, ha sentito la risposta dell'ingegner Canali o no? Cioè noi dobbiamo fare tutto secondo norma.
norma, cioè non è che possiamo inventarci una procedura. Io non so come, veramente sono in imbarazzo perché sembra... No, allora scusi, sono in imbarazzo io perché l'anno scorso è stato scritto e letto un cronoprogramma senza rispettare la normativa e quindi non era stato fatto il DOCFAP. È certo, perché l'anno scorso qui in questa sede io ho sentito leggere un cronoprogramma su un intervento e su un progetto e poi un intervento che noi adesso stiamo ovviamente mettendo, e giustamente stiamo mettendo in discussione. No, vabbè, ma non importa. Cioè, io ho cercato di raccontarvelo. Vi ringrazio, auguro una buona serata a tutti.